sto sforbiciando qua e là alcune parti del mio intervento per cercare di non fare troppo tardi, però adesso ci tocca affrontare una parte altrettanto importante di questa ricostruzione generale. Ho fatto già cenno nella prima parte alla dote della santa come passaggio fondamentale dell'evoluzione del macroorganismo 'ndranghetistico di cui stiamo parlando. È chiaro che l'interlocuzione ai massimi livelli come ai più bassi con la cosiddetta società civile è per l''ndrangheta tratto distintivo e al tempo stesso condizione essenziale per la sua esistenza. Senza questo punto di contatto e per certi versi di fusione con la società circostante, l''ndrangheta sarebbe un comune sodalizio criminale e probabilmente sarebbe stato già sconfitto. La metafora del cancro, che spesso viene utilizzata per descrivere questo fenomeno, è efficace anche per questo. Le cellule del cancro vivono fuse con quelle sane dell'organismo che li ospitano. Questo è stato chiaro da subito a chi per primo è stato chiamato a fronteggiare il fenomeno mafioso. Così si esprimeva infatti il prefetto Mori, che parlando con un suo collaboratore diceva: costoro non hanno ancora capito che i briganti e la mafia sono due cose diverse. Noi abbiamo colpito i primi, che indubbiamente rappresentano l'aspetto più vistoso della malvivenza, ma non il più pericoloso. Il colpo mortale alla mafia lo daremo quando sarà consentito rastrellare non soltanto tra i fichi d'India, ma negli ambulacri delle prefetture, delle questure, dei grandi palazzi padronali e, perché no, in qualche ministero. Il prefetto Mori parlava di rastrellamenti, oggi per fortuna parliamo di comprensione del fenomeno, dell'accertamento e del contrasto giudiziario. Ma il cuore del problema era e resta quello. Quel colpo mortale non è stato ancora dato. Noi riteniamo, l'abbiamo detto, l'abbiamo spiegato stamattina, che l''ndrangheta è una, ma allo stesso modo e in forza di elementi altrettanto granitici riteniamo che questo macroorganismo si alimenti e viva di questo rapporto, di questa osmosi con parte della società e delle istituzioni. E riteniamo anche che all'elenco di luoghi di questa squallida osmosi, questo elenco tracciato dal prefetto Mori, vadano purtroppo aggiunte anche le stanze di alcuni uffici giudiziari, di alcuni studi legali, le sedi di partito, gli uffici della pubblica amministrazione. Ogni tempo ai suoi luoghi. Il prefetto Mori agiva nel contesto di un regime dove gli organi dell'esecutivo erano più importanti. Oggi parliamo anche di altri luoghi. È nel DNA dell''ndrangheta, è in quella logica transattiva che, come abbiamo detto stamattina, governa le sue azioni. Ma se nel rapporto con gli strati medio-bassi della popolazione questa partita si gioca sul piano del rapporto protezione-consenso, come abbiamo detto stamattina, quindi su un piano dove i consumatori di quella protezione ricevono come contropartita la possibilità di poter lavorare, di poter fare impresa, di trovare lavoro. Attraverso i contatti massonici l''ndrangheta si interfaccia con la classe dirigente, anzi diventa essa stessa classe dirigente. È stato detto: la mafia non è un fenomeno di classi subalterne destinate a ricevere e non a dare la legge, e quindi escluse da ogni accordo di potere. I membri della mafia rappresentano una sezione
niente affatto marginale delle classi dominanti. Noi concepiamo la lotta alla mafia come un aspetto più generale della battaglia di risanamento e rinnovamento democratico della società italiana. Questo lo diceva Pio La Torre nel 1975, nella critica alla relazione antimafia. È ancora così. Non ci potranno mai essere veramente fino in fondo democrazia e giustizia finché quel colpo mortale non sarà dato. Il reato di cui al 416 bis è inserito male nel codice, non è un reato contro l'ordine pubblico, è un reato contro la personalità dello Stato, perché mette in gioco i principi democratici in base ai quali la nostra comunità arriva a svolgere i suoi processi decisionali e a prendere quindi le decisioni. E non si può parlare compiutamente di 'ndrangheta senza affrontare questo tema. Non si può comprendere appieno una figura come quella di Giancarlo Pittelli se non si affronta questo passaggio. Noi quel colpo di cui parlava Morio lo vogliamo dare per la nostra parte, quindi abbiamo provato a focalizzare questo aspetto, ma non proponendo astratti teoremi, piuttosto cercando di ricostruire sul piano dei fatti il funzionamento di questa osmosi, la logica e le modalità operative di questi rapporti, di questa vischiosa ragnatela fatta di grandi e piccoli favori, di clientele, di corruzioni. E allora vediamo come funziona tutto ciò, anticipando che qui il tratto distintivo è quello della trasversalità sotto più profili, perché attraverso i legami massonici non vengono in contatto soltanto segmenti del crimine organizzato con esponenti di primo piano della società civile, ma anche attraverso questo bypass massonico segmenti della stessa organizzazione criminale, come nel caso che ci riguarda, lo vedremo, tra la zona tirrenica e la zona ionica catanzarese della 'ndrangheta di questo distretto, al punto tale che la massoneria finisce anche per assolvere ad una funzione unificatrice, garantendo comunicazioni, contesti d'incontro, armonizzazione dei processi decisionali, individuazione di soluzioni a problemi specifici, di fatto rafforzando l'azione e il ruolo nella società e consentendole di partecipare da una posizione di enorme forza e di influenza alle più importanti scelte della vita civile di una comunità. È un passaggio fondamentale e noi abbiamo avuto la possibilità in concreto di capire come funziona tutto questo ascoltando una serie di collaboratori. In primis Virgilio Cosimo. Virgilio Cosimo che ci offre dall'interno della massoneria il quadro di questa situazione. Racconta la sua esperienza, la sua vicenda legato alla criminalità organizzata di Gioia Tauro, conosce esponenti dei Molè, conosce esponenti dei Piromalli, Rocco Delfino, a cui fa riferimento, Nino Gangemi, i leader della struttura Piromalli Molè, come lui stesso li definisce. Racconta di quegli assetti criminali, è lui che riferisce la frase di Pippo Di Giacomo sui punti della stella, che quindi conosce, indica la fonte, e la fonte l'abbiamo sentita e conferma quegli assetti, l'abbiamo visto stamattina. Ma soprattutto ci racconta, come dicevo, della massoneria. All'inizio del 2000 mi fecero rientrare in massoneria in Calabria. Lui spiega che fa capo alla massoneria, il lapsus non è casuale, la massoneria facente capo a Giacomo Maria Ugolini, e precisa che la scelta di mandarlo a Vibo era perché Vibo, testualmente, perché Vibo era l'espressione di un potere regionale, cioè, spiega perché dal punto di vista massonico
Vibo è molto importante anche dal punto di vista simbolico per il passaggio di Garibaldi. Ci sono dei simboli anche nella massoneria. Vibo Renzi aveva avuto questo incontro carismatico, quindi attraverso il passaggio di Garibaldi, quindi era comunque importante sia simbolicamente che negli equilibri della massoneria. E poi il momento in cui lui viene indirizzato verso Vibo è un momento delicato per la storia italiana, stiamo parlando dei primi anni 90, quindi c'erano state Tangentopoli, la fine della Prima Repubblica, le stragi siciliane, c'erano dei soldi in arrivo, lo precisa il collaboratore, a Gioia Tauro, tantissimi soldini, dice. E quindi subito si dovevano gestire i magistrati. Precisa che una tornata, come chiama nel gergo massonico, con le riunioni cicliche che poi spesso coincidevano anche con le decisioni da assumere per le competizioni elettorali o comunque in vista di decisioni importanti da prendere a livello massonico, in una riunione a Capoverde si decise che i magistrati non dovevano più entrare in massoneria. Spiega che prima erano previste queste presenze nelle logge massoniche anche come sussurrati all'orecchio, poi per motivi che spiega nell'interrogatorio, sto parlando del verbale del 9 marzo 2021, in quella fase storica, quindi significa che prima è stato possibile e che probabilmente dopo è stato di nuovo possibile, ma in quella fase storica la decisione fu questa: chi era già in massoneria ci rimaneva. E spiega meglio che cosa intendeva. Ci possono essere dei magistrati che a volte usano il proprio potere in maniera recondita, e quindi noi dobbiamo aiutare il fratello che ha dei problemi, in maniera che lui ritorni sulla retta via. Furono incaricati, dicevano, dobbiamo incaricare chi è vicino ai magistrati, posso, Presidente? Chi è vicino ai magistrati posso? Prego. Chi è vicino, chi è stato compagno di studi, chi si incontra tutti i giorni. Quindi gli avvocati dovevano essere coloro i quali entravano in contatto e vedere se il magistrato era disposto o meno a dare degli aiuti. Quindi accorpavamo medici per gestire un aspetto sanitario, accorpavamo i penalisti per questo motivo, accorpavamo gli architetti per le infrastrutture, gli ingegneri per la gestione, insomma ogni settore, ogni loggia aveva quell'incarico. Infatti non a caso trovavi delle logge tipo la mia che erano quasi tutti avvocati. Poi spiega, dopo aver riferito chi sono sussurrati all'orecchio, cioè soggetti che facevano parte della loggia ma soltanto per conoscenza del maestro venerabile, senza che fossero ovviamente negli elenchi ufficiali, senza che fosse noto spesso neanche agli altri fratelli. Spiega che poi ogni loggia aveva dei riferimenti, delle logge satellite, e poi aggiunge che accanto ai sussurrati all'orecchio viene istituita, diciamo, una nuova categoria di fratelli a un certo punto, che erano i cosiddetti sacrati sulla spada, cioè coloro, quindi l'altro capo, diciamo, della questione, coloro che invece avevano problemi con la giustizia e eventualmente anche appartenenti alla criminalità organizzata, che entravano con questa dicitura a far parte delle logge massoniche ed entravano a far parte di logge massoniche coperte.
questo lo spiega in maniera molto efficace Virgilio, e spiega come accanto al maglietto pulito, accanto alla loggia ufficiale, vi fosse poi, come dire, la sua ombra, cioè una loggia coperta, a volte gestita dallo stesso maestro venerabile, cioè il maestro venerabile della loggia pulita era il maestro venerabile anche della loggia coperta. E quindi quando parla di soggetti sagrati sulla spada con problemi con la giustizia, domanda, si riferisce anche appartenenti alla criminalità organizzata? Sì, cioè per quel che mi consta, tant'è che Luigi Sorridente, il nipote prediletto del capo 'ndrangheta di Gioia Tauro, Peppino Piromalli, era un appartenente proprio al sagrato sulla spada. E poi altri soggetti. Negli elenchi non comparivano mai, qualche traccia c'è sempre, dice, però rimane in mano al maestro venerabile, e spesso questo avveniva all'interno delle logge satellite, logge che non venivano riconosciute, ovviamente precisa Virgilio, non venivano rapportate o riportate in nessun archivio, in nessun registro. Poi racconta la sua esperienza, parla della loggia Morelli di Vibo Valencia, parla del fatto che i sagrati sulla spada, soprattutto versante tirrenico, venivano convogliati in una loggia di Tropea, che è una loggia satellite. E poi parla invece del versante ionico. Vedete come nella vicenda massonica si sovrappone questo rapporto che abbiamo già visto nella parte generale sul 416 bis tra la zona tirrenica, Vibo Valencia, Mancuso, e la zona ionica, Cutro e dintorni e Grande Racri. Anche per le logge massoniche c'è un riferimento nella zona ionica. Sì, io personalmente iniziai e proposi aumenti di luce fino a portarlo a un maestro venerabile, il dottor Sabatino Marrazzo, che aveva in mano insomma tutta e poi gli affidammo la loggia Pitagora di Crotone, anche perché Sabatino era abile a gestire sia quella coperta sia quella scoperta. E c'è chiaro qua, poi lo precisa, che aveva la doppia funzione. Racconta dove si riunivano a questa loggia e fa riferimento a alcuni soggetti che ne facevano parte, tra cui il governatore della Calabria, che era il magistrato Piera Valloti. E si sofferma su Sabatino Marrazzo Virgilio. Marrazzo era un laureato in scienze, non mi ricordo in cosa adesso, credo storia dell'arte, non ricordo il titolo di studio, ma era un titolato. Aveva principalmente i numeri per entrare nella loggia pulita, perché ecco, da aprire e chiudere questa parentesi, nella nostra loggia si entrava solo se avevi un titolo di studio adeguato, quindi una laurea, oltre che rivestire insomma una carica sociale non da poco. Quindi questo primo passaggio Sabatino ce l'aveva. Seconda cosa, riusciva a gestire bene perché era nipote di un capo, poi lo ripeterà ancora più precisamente Oliverio, il cugino di Marrazzo, di Sabatino Marrazzo. L'ho detto poco fa, Guerino Iona, tutte quelle famiglie lì del Crotonese fino a Isola erano da lui ben conosciute, quindi nuovamente in una fase elettorale unire gli Arena, Dragone e l'altro Mano di Gomma, cioè Grande Racri, per lui diventava un qualcosa di più facile. Questi che ho citato sono famiglie di mafia. L'entratura anche in un sistema politico corrotto, ecco che quindi lui a Praia Longa riusciva bene ad accorpare l'avvocato, i fratelli Torchia, uno era avvocato, l'altro era professore di italiano, l'altro è il mio carissimo amico, tra l'altro Chiara Vallotti, nella mia loggia l'avevo inserito, e fa altri nomi, Franco Corrado. E quindi ecco perché Sabatino gli affidiamo quella zona lì. Avevano folta rappresentanza dei deputi, apprendisti, che erano sempre avvocati, medici dell'ospedale di Crotone, oncologi e quant'altro. Poi si sofferma su Chiara Vallotti, ci senta che le sappia, l'adesione del Chiara Vallotti a questa loggia, comunque alla suoneria in generale a quanto risale, dice prima del 93, era uno di quelli che già c'era, perché era magistrato,
e rimane anche dopo la decisione del 93 di non far entrare più nuovi magistrati in quel momento, come sussurrati, e spiega che il Marrazzo è un'espressione della loggia vibonese di cui faceva parte lui, che però era è stato elevato al rango di maestro venerabile per la zona di Crotone, per questa loggia Pitagora, e che contemporaneamente era maglietto pulito e maglietto coperto. C'era il nostro maestro venerabile, il maglietto pulito, e la loggia coperta deve quasi sempre relazionarsi con la parte pulita, perché è la parte pulita che ti renderà poi il gioco sporco, te lo renderà pulito. È chiara l'immagine. Sabatino Marrazzo era sempre dei Garibaldini, quindi sempre di Bovalenzia, quindi distaccato, un po' con lo stesso meccanismo, diciamo, che abbiamo visto stamattina. Precisa che erano tutte logge coperte, precisa che la loggia in questione era la Pitagora, precisa che tra gli appartenenti alla loggia Pitagora, per come è preso da Cassodonte e altri esponenti di spicco della massoneria, faceva parte pure l'avvocato Pittelli, che poi lui lo sponsorizzò per portarlo durante le elezioni del 2006. Questo è un dato molto importante, poi ci torneremo. Aggiunge anche altri personaggi come Niglia, all'epoca sindaco di Briatico, e quindi si chiede, quindi se ho capito bene l'avvocato Pittelli e Sabatino Marrazzo facevano parte della stessa loggia coperta? Sì, vabbè, no, Sabatino no, non è che faceva parte della loggia coperta, Sabatino era a capo del maglietto pulito della loggia coperta, quindi ribadisce questo meccanismo e aggiunge, quindi una singola loggia viene sempre affiancata da una loggia che è pulita, quindi in questi casi, tornando a noi, c'è la loggia Pitagora coperta e la loggia Pitagora pulita. La loggia Pitagora pulita era in mano a Sabatino Marrazzo, il quale da maestro venerabile poteva anche spaziare nella loggia coperta. Lui utilizza una terminologia che io ripropongo nella domanda, dice, quindi se ho capito bene Sabatino Marrazzo era l'orecchio ascoltante, come ha definito lei, della loggia coperta di Catanzaro. Perfetto. Torniamo sul discorso dell'appoggio elettorale. Quindi ha spiegato in quel momento quali erano gli obiettivi delle logge massoniche tra Vibo e l'area del Crotonese. Ha spiegato cosa ci si aspettava da alcuni fratelli, ha spiegato che c'era necessità per darsi aiuto e ausilio reciproco di avvicinare comunque i magistrati, anche se in quel momento non potevano partecipare direttamente, che i soggetti, più idonei a svolgere questa funzione all'interno della massoneria erano gli avvocati. Ha spiegato più o meno la composizione di queste logge, in particolar modo di questa, il suo ruolo, e aggiunge che di questa loggia faceva parte l'avvocato Pittelli e che, questo poi lo ribadisce anche più avanti perché era una delle funzioni della massoneria, poi ci ritorniamo, cioè la scelta dei candidati da portare alle elezioni nelle varie competizioni elettorali, che questo sistema aveva appoggiato la candidatura alle elezioni politiche del 2006 di Giancarlo Pittelli. Sì, l'abbiamo appoggiato tutti. Spiega come si arrivò a questa decisione, spiega che l'input venne direttamente dai fratelli di quella zona, di Catanzaro, approvato da Ugolini. Quindi ho capito bene da quello che ho detto, diciamo, lo spunto d'iniziativa di appoggiare Pittelli veniva da Ugolini, ma no, Ugolini sancì, attenzione Ugolini, sancì la proposta di chi? Sì, ok, allora delle logge del Catanzarese il responso, cioè la proposta, perché in massoneria non può andare un apprendista a fare la proposta la deve portare un maestro venerabile, un unitario, di quelli che sono dal 17° grado in su, eccetera. Quindi arriva proprio dal gran commendatore che per l'anzianità e per altre cose, insomma, dice sì, per noi va bene del Catanzarese Pittelli e Petrolo. Lui rappresentò l'espressione di tutte le logge. Quando si fanno questo tipo di canalizzazione non c'è differenza tra la loggia coperta e quella non coperta,
partire dalla loggia coperta perché sapevano le sue capacità di interfacciarsi, di muoversi, eccetera, eccetera. Poi il Cassodonte non era l'ultimo arrivato, Cassodonte era un grande dignitario, insomma, non so se ancora lo è, della massoneria. Domanda: senta, invece le logge di Vibo appoggiarono questa proposta di votare Pittelli, di candidare Pittelli? Tutti appoggiammo, come l'avevamo già fatto nel 2002 con Elio Costa. Cioè difficilmente ci si scontra tra fratelli, anche se siamo di diverse obbedienze, la fratellanza universale si muove una volta che è preso, insomma, le dovute precauzioni, si muove in una certa maniera. Domanda: Ugolini, la decisione di Ugolini se Sabatino Marrazzo alla fine aveva appoggiato o meno Sabatino Marrazzo l'idea della candidatura di Pittelli? Risposta con punto esclamativo del trascrittore: sì che l'appoggiò. E poi, concretizzando, diciamo, e per avere anche un esempio di come funzionava questo ausilio reciproco, fa l'esempio di una situazione che aveva riguardato Sabatino Marrazzo, per cui si era dovuto chiedere aiuto alle logge. Si parlava di una vicenda giudiziaria di un fratello che era finito in carcere e dei movimenti che si erano fatti per cercare di dare aiuto in questa situazione che riguardava il Sabatino Marrazzo. Poi ci torneremo. Scendendo più nel dettaglio, circa invece chi fossero gli appartenenti alla criminalità organizzata che facevano parte di queste logge massoniche come Sagrati sulla Spada, in particolar modo sulla zona tirrenica, il Vigilio conferma che a Tropea c'erano appartenenti della famiglia Mancuso. Lui all'epoca individua come soggetto appartenente ai Mancuso, che faceva parte di quella loggia massonica, un certo Giovanni Mancuso. Domanda: questo soggetto è andato a far parte della massoneria o no? Giovanni Mancuso intendo. Sì, ma non solo lui, del Vibonese, poi anche della Costa Ionica, aggiunge altri soggetti della criminalità organizzata. Focalizziamo l'attenzione su Giovanni Mancuso. Dice: sì, tramite questa forma di massoneria, personalmente non la definisco massoneria, comunque in questa forma di Sagrati, cioè lui, zio Giovanni, tramite questo San Gianiti, e racconta come è maturata questo ingresso di Giovanni Mancuso in questa loggia massonica. Poi fa riferimento a altri soggetti di Mancuso di sua conoscenza, quindi focalizziamo, insomma, che si tratta della famiglia di Luigi Mancuso. Riporto la trascrizione per questi passaggi. E quindi io gli chiedo: lei ha parlato di quelle che lei definisce, utilizzando immagino una terminologia tipicamente massonica, le tornate. Di queste tornate ne ha parlato di una in cui erano state decise le elezioni politiche del 2006, si era deciso le candidature, quantomeno per le elezioni politiche del 2006. Ricorda se questo tema della scelta delle candidature era un tema di interesse delle logge massoniche anche a livello locale, cioè quando c'erano competizioni elettorali a livello comunale, provinciale, regionale, c'erano situazioni analoghe a quelle che lei ha descritto per le elezioni politiche del 2006, e il Vigilio conferma: sì, ma gliel'avevo detto già, dottore, poi si spiega con dei dettagli. E quindi ci si domanda: senta, in queste dinamiche, anche attraverso le diverse strutture che ha descritto stamattina, la criminalità organizzata, diciamo, aveva una sua voce, riusciva ad interloquire a questo livello per dare delle indicazioni su questo o quel candidato? C'era un'interlocuzione con voi in questi termini? Allora, come ho detto oggi, stamattina, quando io parlo al presente ma mi riferisco sempre a quel periodo, quando c'era interesse di eleggere un nostro rappresentante ci si doveva muovere a 360 gradi, dato che le figure dell''ndrangheta hanno sempre espresso i consensi più elevati nei territori, nei piccoli
specialmente nei piccoli territori calabresi, o per paura o perché sono quelli in grado di dare posti di lavoro. Allora era, come dicevo, la massoneria che si rivolgeva all''ndrangheta, ma non ci si rivolge direttamente, cioè non è che il Gran Maestro Venerabile vada al capondrina, chiamiamolo così, del luogo e dice senti mi serve questo, quest'altro, no, lo si fa attraverso quei soggetti che in altri procedimenti ho definito giacca e cravatta, che passano attraverso il varco di Portapia, che sono quelle persone che facilmente riescono ad interfacciarsi. Ecco che in queste situazioni i medici e avvocati erano i privilegiati, perché sia i medici che gli avvocati possono avere un contatto più diretto con determinati personaggi della criminalità. Ricorda, soprattutto per quanto riguarda la zona del Vibonese, qual era la famiglia, diciamo, l'organizzazione criminale che maggiormente influenzava o comunque veniva raggiunta da questo tipo di interlocuzioni per arrivare al risultato sperato? In quella zona lì, risponde Virgilio, ci si rivolgeva sempre al nome che era Mancuso. Tutti gli altri non erano ritenuti capaci di avere un'influenza tale, insomma, da portare un pacchetto di voti. Gliel'ho detto, tramite medici e tramite avvocati, quindi gli avvocati di questi soggetti, certamente giacca e cravatta appartenenti alle nostre logge, che si potevano interfacciare liberamente con questi soggetti, e lo stesso erano i medici che avevano contatti diretti. Poi fa riferimento di nuovo ai fratelli Torchia, che facevano parte della loggia Pitagora, nel Maietto Pulito, però avevano la doppia cittadinanza, come la chiama lui. Poi parla di incontri con Chiara Vallotti all'Orso Cattivo, un ristorante di questo c'è traccia anche nell'attività tecnica, è stato riferito dai testi. Lì però Pittelli lo ebbe incontrato soltanto a Vibo, dice Virgilio. E poi ancora aggiunge: dato che io avevo parlato ampiamente che quando si fa una campagna elettorale si coinvolge la criminalità per mezzo di avvocati e medici, quindi a questo ho detto io prima, scusi se mi sto ripetendo, ma io a questo mi riferisco, ci siamo adoperati in quel senso per portare più voti possibili al suo assistito. Credo che sarà il suo assistito Pittelli, qui sta rispondendo a Staiano, evidentemente non a me, perché l'avvocato Staiano gli chiede in concreto cosa aveva fatto lui personalmente, Virgilio, per sostenere la candidatura di Pittelli. E lui risponde: sono salito sulla mia Mercedes, sono andato a Crotone, poi da Crotone sono andato a Roccatineto e ho chiamato Sabatino Marrazzo. Arrivato a Crotone sono andato a Roccatineto, ho chiamato Sabatino Marrazzo ha innescato subito i meccanismi del catanzarese e quindi siamo andati insieme a trovare l'avvocato, mi sfugge il nome, ma faceva parte della nostra loggia, siamo arrivati nelle zone di Isola e via discorrendo fino a parlare con Nanà, siamo andati a parlare pure con Nanà Trapasso, della famiglia Trapasso di Isola Caporizzuto, i quali si sono messi tutti in movimento per fare questa campagna elettorale. Ecco qua. Siamo andati a Giovanni Nanà e Trapasso di Steccato di Cuto, sono nomi di 'ndrangheta, ci ribadisce Virgilio, anche se l'avevamo capito, i quali abbiamo detto che ci farebbe molto piacere il loro appoggio. Poi Sabatino è andato, anche non mi ricordo cos'era, una parente di una, scusi Trapasso, lei c'era presente? Sì, certo che ero presente. E cosa hanno detto i Trapasso? Conoscevo bene pure Trapasso tra l'altro è un grande amico di Molè, di Rocco Molè, certo che si sarebbe adoperato nelle sue amicizie, nella sua capacità, insomma, che aveva. E poi, perché poi su quelle domande dell'avvocato Staiano mi inserisco con queste domande qui e poi gli chiedo: sul versante tirrenico vi siete mossi pure? Sì, ci siamo mossi, però io personalmente non mi sono dedicato più di tanto, ad essere sincero, perché in quel periodo stavo seguendo altre cose, sapendo che Sabatino poteva dare una grossa mano in quelle zone e mi ero rivolto a lui. Vedete come funziona. In questo caso, però, queste dinamiche e questa vicenda e questo personaggio di Sabatino Marrazzo lo possiamo leggere sia attraverso la chiave di lettura del fratello massone Virgilio Cosimo, che ci spiega che Sabatino Marrazzo aveva la doppia veste, non soltanto maestro venerabile del Maietto Pulito e quindi orecchio ascoltante del Maietto meno pulito, ma anche
quello di soggetto vicino alla criminalità organizzata, ma vicino per vincoli parentali. Ma abbiamo anche la versione del mafioso che dall'interno della propria organizzazione, locali per vedere Spinello, parlo di Rivero Francesco, ci racconta del ruolo di Sabatino Marrazzo. E vedrete come incredibilmente tutto corrisponda nella descrizione dei due, del massone e del mafioso. Abbiamo parlato di Sabatino Marrazzo, sì. Sabatino Marrazzo, siamo figli di fratello e sorella, dice Oliverio. Siamo due cugini, appartenenti alla locale di Belvedere Spinello, nonché massone della massoneria di Vibo, di cui teneva le relazioni con personaggi istituzionali come avvocati e via dicendo, nonché un periodo è stato anche contabile del clan. Diciamo che faceva parte di un corpo riservato, che come ogni buon clan, buona famiglia, diciamo così tra virgolette, dico io, ha sempre questo corpo riservato, diciamo, è una struttura sopra di cui faceva parte. Domanda più esplicita, quindi faceva parte dell''ndrangheta Marrazzo? Risposta positiva del collaboratore. Quindi quando lei ha collaborato, suo cugino Marrazzo era ancora nell''ndrangheta? Certo. Lei ha detto che ha conseguito fino alla dote della santa. Lui ha più di me, io l'ho preso in carcere, lui ce l'aveva nel 2004 fuori, nel 2004 già ce l'aveva, perché quelli della Locride, quelli del Cotonese, lui era già santista, sì. E torniamo sul significato e sulle funzioni delle doti. Guarda caso, ecco qua un esempio di come funziona la santa. Domanda. Lei poi ha detto che faceva parte all'interno del sodalizio di un corpo riservato. Vogliamo spiegare bene al tribunale cosa significa questo? Cos'è questo corpo riservato? Oliverio, praticamente ogni buona famiglia, diciamo così, ogni buon clan ha un corpo riservato, che sono dei personaggi incensurati, possibilmente laureati, vedete com'è, i requisiti sono gli stessi, che si occupano di politica, appalti, imprenditoria, che intessono tessuti con il contesto sociale, diciamo tra virgolette anche istituzionale, che sono incensurati, nonché lui è laureato, un professore, ed è arrivato al punto di dirmi: Gugì, io faccio parte della massoneria, nel senso che lui era con il maestro venerabile appartenente alla massoneria di Vibo Valencia e si relazionava con personaggi non solo istituzionali ma anche dranghetisti e nello stesso corpo riservato di altre famiglie, tipo la famiglia Molè. La famiglia Molè all'epoca era Molè Piromalli, ma dopo poi si sono litigati e hanno ammazzato Rocco Molè, e si relazionava con questi personaggi qua, con personaggi dei Mancuso. Ma potevano essere anche avvocati e dottori. Poi racconta dell'episodio del processo per l'omicidio Gherardi, quindi delle vicende di Massimiliano Iona e degli altri coimputati di quella vicenda, e ricorda dell'interessamento di Marrazzo, di Sabatino Marrazzo, come ricordato anche da Virgilio Cosimo, e del fatto che Massimiliano Iona era difeso dagli avvocati Pittelli e Pitari, del fatto che gli fu chiesto, lui era il capolocale, Oliverio, gli fu chiesto un esborso, 50.000 euro che servivano per il processo, per pagare, ma non è che parlava, noi non facevamo nome e cognomi, parlavano di avvocati, ma quelli erano, in quel contesto di quel processo, erano Pitari, un certo Pitari e un certo Pittelli, questi erano gli avvocati. E poi dice questa frase che purtroppo la sentiamo ripetere ogni volta per farci spiegare cosa intendono: per aggiustare i processi dobbiamo fare tante domande, perché forse è una cosa talmente riprovevole che forse persino gli ex mafiosi fanno difficoltà a raccontarla. Per aggiustare il processo, quindi cominciamo a chiedere: ma che si intende per aggiustare il processo?
si arriva al punto. Lei ha detto che le dice Marrazzo che mancavano 50.000 euro per aggiustare i processi. Mi spiega con calma che cosa significa che mancavano 50.000 euro per aggiustare i processi, con parole semplici. Dovevano pagare qualcuno, dovevano pagare qualche giudice, qualche perito. Tramite l'avvocato dovevano pagare questi personaggi qua, non so se è chiaro, come devo dire. Domanda, va bene, questo Sabatino Marrazzo e Iona le dissero in maniera espressa che servivano a questo i soldi, ma è normale che era esplicito, Pittelli, sì, Pittelli difendeva Massimiliano, pare che dica Iona, e Pitari, e mi sembra che se non ricordo mio cugino Agostino, me l'ha detto chiaro, Pittelli e Pitari. Quindi Pittelli e Pitari che dovevano fare? Da tramite per aggiustare il processo, per far sì che uscivano assolti dall'omicidio di Iardi, tutti quanti, chi prima e chi dopo. Poi si scende un po' più nel dettaglio, da tramite con chi dovevano fare Pittelli e Pitari, non lo so, doveva pagare qualcuno, poi se si sono mangiati loro non lo so, ma dovevano pagare qualcuno, qualche tecnico, qualche giudice, io non lo so, non sono in grado, i nomi degli avvocati erano questi. Le dissero perché confidavano nel fatto che questi avvocati in particolare potessero ottenere questo risultato? Può darsi che per me sottinteso, però il discorso era che avevano agganci, dove si svolge un processo in corte d'assise d'appello, in questo caso avevano gli agganci, questi avvocati avevano. Poi si fa riferimento, qui il ricordo di Oliverio quasi confonde su chi dei due avvocati avesse un figlio che lavorava, o meglio, il figliastro di Lombardi che lavorava nello studio di uno di questi due avvocati. Lombardi era il procuratore di Catanzaro, non ricordava se Pitero o Pittelli, in fase di indagine aveva ricordato che fosse Pittelli e conferma comunque quello che aveva detto in fase di indagine. Poi chiedo, ma Pittelli e Sabatino Marrazzo si conoscevano? Dico, a prescindere dalla vicenda processuale, sicuro, e si conoscevano, erano confratelli. Però il discorso è questo, che Sabatino, essendo che gli piaceva, cercava sempre altre conoscenze, chiedeva ad altri confratelli massoni, chiedeva ad altre amicizie a Cosenza, a Catanzaro, a Reggio Calabria, certo che si conoscevano, erano massoni entrambi. Erano confratelli massoni e lei questo come lo sa? Sabatino mi diceva sempre, quando lui la sera mi veniva a trovare, io ero latitante, se si trovava vicino al fuoco, fumavamo un sigaro, parlavamo del più e del meno. Praticamente questo mi viene detto a me quando ero latitante, praticamente lui mi veniva a trovare e mi diceva più o meno, mi nominava i suoi confratelli e come funzionava e mi voleva presentare. E quindi questo di Pittelli fu un nome che le fece qualche suo confratello, ne aveva fatto più di uno, certo Pittelli era un avvocato e me lo ricordo, però ne ha fatti più di uno di personaggi che non mi ricordo. Domanda, si ricorda se suo cugino le faceva riferimento anche dei magistrati che erano confratelli, i suoi confratelli in queste logge massoniche? Parlava sì, me lo faceva intendere che c'erano. E c'erano pure esponenti delle forze dell'ordine, personaggi delle forze dell'ordine, tutti personaggi istituzionali facevano parte di queste logge. Come li vogliono chiamare, li chiamano deviati o no, c'erano. E lì si tessevano appalti, si decideva, si mettevano a disposizione dei confratelli. Dove si poteva aiutare, si aiutavano. Poi focalizza il periodo, era 2005-2006, domanda in che epoca più o meno Sabatino Marrazzo le dice che Pittelli era un suo confratello? Anche prima, perché anche prima mi hanno, per qualche cosa, quando è venuto per i 50.000 euro è venuto lui, sì, quindi non ero neanche latitante, ero sempre libero, comunque dal 2004 al 2007, questo è il periodo. Poi chiedo cosa sa di più di questa loggia massonica, ovviamente non ne può sapere più di quanto già non abbia detto, poi aggiunge so che lui è stato iscritto a questa loggia massonica, che era un maestro venerabile che teneva contatti con questi personaggi sia appartenenti all''ndrangheta ed in particolare alla Piana di Gioia Tauro e come si chiama i Mancuso di Vibo, cioè di Vibo che poi i Mancuso sono di Rimbadi. Di quale Mancuso parliamo? Il fratello di Giovanni, come si chiama? Quello che è stato in carcere, Luigi, il fratello di Giovanni Mancuso.
Questi sono i Mancuso. Domanda: questi rapporti, siccome suo cugino aveva la doppia veste, diciamo, sia di santista e contabile sia di massone, per come ci sta raccontando lei, questi rapporti con i Mancuso, e in particolar modo con Luigi Mancuso, si svolgevano su quale piano, diciamo, da parte di suo cugino? Sul piano dell'appartenenza mafiosa, sul piano del ruolo delle logge massoniche? Entrambi, ci spieghi? No, proprio a livello massonico, nel senso che loro decidevano, sapevano, perché c'era un politico, sapevano ancora se un appalto doveva uscire ancora sulla carta, se ne discutevano prima, il discorso era quello. Suo cugino, come santista e poi contabile della vostra locale, aveva l'obbligo di dirvi cosa apprendeva, insomma, delle situazioni che apprendeva, quale fratello massone, cioè ve lo doveva riferire, e ci mancherebbe che metteva al secondo posto noi, con i confratelli dei massoni. Noi ce lo tenevamo, aveva preso la laurea per che cosa? Giustamente. Certo che ci doveva passare la novità, era in dovere di passarci la novità, e anche se qualche cosina se la riservava sempre, però certo che era in dovere. E quindi, per capire meglio questo funzionamento, oltre a questa vicenda degli appalti, c'erano altre situazioni dove questi rapporti che sta descrivendo venivano attivati, diciamo, e ve l'ho detto prima, del processo, abbiamo parlato mezz'ora, faceva parte di questo contesto. Per la vicenda del processo che diceva prima, sempre in quel contesto nascono queste relazioni, in quel contesto lì. In quel contesto si testano amicizie, con esponenti si testano queste cose. Ora, cominciamo a tirare un po' qualche prima somma. Noi abbiamo una convergenza chiarissima su questa prima parte del racconto, cioè abbiamo spiegato a cosa serve la santa, abbiamo spiegato storicamente a cosa serve la santa, e qua vediamo in concreto un soggetto che possiede la dote della santa e che contemporaneamente è un maestro venerabile della massoneria, come agisce dopo che Virgilio ci ha spiegato il funzionamento della massoneria e quali decisioni contribuisce a prendere la massoneria, e che dentro la massoneria ci sono delle logge coperte delle quali fanno parte appartenenti alla criminalità organizzata, di come questo copra sostanzialmente l'intero territorio di questo distretto, quantomeno nei suoi gangli più importanti dal punto di vista massonico e mafioso. E non l'hanno detto genericamente, l'hanno detto con riferimento a un soggetto specifico, Sabatino Marrazzo, e a un altro soggetto specifico, Giancarlo Pittelli, che entrambi vengono indicati da entrambi i collaboratori come appartenenti alla loggia Pitagora nei termini che abbiamo spiegato. Hanno spiegato entrambi le funzioni che ricoprono, il significato di ciò, e abbiamo anche una vicenda specifica, quella relativa alla vicenda giudiziaria che ha colpito i parenti di Sabatino Marrazzo. Non ci interessa in questo processo stabilire se quella corruzione c'è stata o no, non è nostra competenza. In questo processo ci interessa stabilire come funziona l'organismo associativo di cui è al capo A e di come questo organismo si rapporta con fette importanti della società civile e di come e attraverso quali soggetti questo osmosi si rende possibile, e ci serve capire qual era il ruolo di Giancarlo Pittelli in tutta questa vicenda, oltre che di Sabatino Marrazzo, che non è imputato in questo processo. Non ci interessa l'esito della singola vicenda, ci interessa il ruolo, se questo ruolo è stato mai attivato, se in concreto ci sono stati, come dire, delle azioni, delle condotte che andavano in questa direzione, come riferisce Oliverio in questo caso. Altra vicenda specifica, le elezioni del 2006, e quindi in generale sì, le logge massoniche stabilivano insieme alla parte
coperta, quindi insieme ai mafiosi, con il meccanismo spiegato benissimo da Virgilio Cosimo, chi doveva essere candidato. Per questo dico, attenzione, il reato contro l'ordine pubblico, ma qua non è l'ordine pubblico in discussione. Mi sembra evidente che non è l'ordine pubblico in discussione, anzi, l'ordine, come dire, perseguito dagli stessi mafiosi, il buon ordine, il loro buon ordine è perseguito dagli stessi mafiosi. Qui è un problema di tenuta democratica, cioè qui è un problema di selezione della classe dirigente, qui è un problema di come vengono scelti i candidati, in questo caso addirittura alle assemblee nazionali, alle elezioni politiche. E quindi lo spiega Virgilio Cosimo e fa riferimento sempre a questo soggetto, Sabatino Marrazzo. Olivero ci conferma la confratellanza con Pittelli, ci conferma che si conoscevano, ci conferma che avevano questo tipo di rapporti, ci conferma che era Sabatino Marrazzo che comunque era tra quelli in grado di interloquire con i Mancuso, e ci spiega anche di quale Mancuso si tratta. E quindi se questo è il ruolo, se questo è il funzionamento, se questa è la situazione dove già abbiamo due chiamate convergenti, così convergenti, si tratta di capire, ma abbiamo ulteriori elementi di verifica, di riscontro, oltre a questa già consistente doppia chiamata su questa parte della condotta associativa, sul versante ad esempio delle elezioni o sul versante della disponibilità ad avvicinare magistrati o esponenti delle forze dell'ordine quando qualche confratello massone o qualche mafioso o qualche esponente della criminalità organizzata ha un problema giudiziario, un problema relativo a una procedura amministrativa, un qualsiasi tipo di problema. E ne abbiamo tanti nella storia giudiziaria e nelle dichiarazioni di tutti i collaboratori ulteriori che abbiamo sentito, e poi ne abbiamo tanti per quanto riguarda Pittelli nella attività di indagine che è stata compiuta in questo procedimento. Però tutto questo, qua stiamo parlando di collaboratori, non tanto di Virgilio, che comunque risale a qualche anno fa, ma anche Oliverio, collaboratore di Catanzaro, che queste cose le aveva dette. Anche qui, come per stamattina, tante cose erano state dette da tanti e guarda caso, non sono stati raccolti i frutti. E non posso non sottolineare come tra quelli che avevano tentato di dire qualcosa del genere vi fosse anche il defunto D'Urso Gerato. L'abbiamo citato stamattina a proposito delle questioni puramente associative mafiose. Abbiamo prodotto un verbale di dichiarazioni spontanee, questa è un'altra vicenda enigmatica, diciamo. Un verbale di D'Urso, tra l'altro, defunto, che muore in carcere in una fase, non so se dire finale o addirittura già quando la sua collaborazione con la giustizia era entrata in crisi. Ne abbiamo traccia anche dai suoi scritti. In questo verbale di spontanee dichiarazioni, chiaramente in preda al panico, riferisce di aver reso un verbale al dottore Boninsegna della DDA di Catanzaro, verbale che ad oggi non abbiamo ancora trovato, sicuramente per colpa nostra. E riferisce il verbale di spontanea dichiarazione del 19 dicembre del 2009.
sente il bisogno di parlare, di lasciare le seguenti dichiarazioni su sua esplicita richiesta. Dichiaro al DDA di Catanzaro, in particolar modo al PM dottor Giampaolo Buoninsegna, di aver riflettuto molto su alcune dichiarazioni fatte alle autorità giudiziarie, in quanto il sottoscritto non si sente più di collaborare con la signoria vostra. Non so se già vi ricorda qualcuno. E vi spiego il motivo. E non è giusto che per me qualche testa calda gli faccia del male a mia sorella e ai miei amici e nipoti che vivono a Vibo Marina. Ho paura che li ammazzano. E la ringrazio ugualmente per il suo impegno di magistrato e di tutto quello che avevo messo a verbale nella casa circondariale di Monza, in particolar modo in favore della DDA di Catanzaro, sulla massoneria, sull'ex capo della procura Mariano Lombardi, l'onorevole Giancarlo Pittelli, l'ex politico Giuseppe Chiaravallotti, l'ingegnere Mancuso, sul senatore Antonio Murmura di Vibo Valentia, che io nel memoriale ho accusato il predetto senatore di un summit mafioso nel mese di novembre del 1989, alla mia presenza di uno dei capi dei vertici della Cosca Mancuso, Giuseppe Mancuso, nella masseria dei fratelli Matino. Il verbale in questione è del 19 dicembre 2009, come ho detto, si riferisce a un verbale reso presso la casa circondariale di Monza precedentemente. Noi abbiamo trovato queste dichiarazioni, devo dire per quanto ci riguarda, per puro caso, perché sempre in quella fase in cui avevo meno udienze, ero arrivato da poco e mi ero messo a scartabellare tra le dichiarazioni dei vecchi collaboratori, andando a disturbare anche l'ufficio collaboratori di giustizia e recuperando proprio i fascicoli della collaborazione. Questa carta stava nel fascicolo della collaborazione di D'Urso, però poi abbiamo acquisito anche dall'avvocato di D'Urso dell'epoca delle lettere che D'Urso, sempre in quella fase dove comincia a rifiutare gli interrogatori, comincia a scioperare, poi il linguaggio è quello che potete immaginare. E in una di queste lettere che abbiamo prodotto dice anche il fatto della massoneria, del nuovo ordine, riecheggia anche aspetti di un verbale che vi abbiamo esibito. Voi non avete ritenuto in quel momento di percorrere questa strada in questa fase, vale quello che ho detto stamattina, dalla mia requisitoria, da quella dei colleghi, spero troviate spunti se sarà necessario per integrare l'istruttoria, ma comunque sapete che esistono questi atti. Cortese Maurizio in questo caso, così come Fondacaro, noi abbiamo insistito un po' di più rispetto ad altri per sentirlo, perché faceva riferimento proprio a questo ruolo di Pittelli, ruolo all'interno della massoneria che metteva in collegamento Luigi Mancuso e Nicolino Granderacri. Non a caso poi li vedremo che torna questo concetto di questa alleanza che Fondacaro dice massonica e mafiosa, e Pittelli faceva da tramite. E D'Urso cosa dice? Dice il fatto della massoneria, del nuovo ordine, dettomi da Ierinò Vittorio, che io dovevo accusare le seguenti persone: Mariano Lombardi, Giuseppe Chiaravallotti, i fratelli Cavalieri del Lavoro, il senatore Giancarlo Pittelli, l'ingegnere Mancuso, quindi si riferisce a quel verbale lì, che fanno parte della massoneria e si incontravano nel villaggio di Copanello. Ma io non ho mai pensato, lui non ha mai pensato, lui sta dicendo che le ha sapute da Ierinò Vittorio, quindi aggiunge un tassello in più rispetto a quello che c'era nel verbale. L'ho saputo da Ierinò Vittorio, ma io non ho mai pensato che queste persone, io non credo che facciano parte di questo sodalizio, ma comunque di denunciare tutte queste cose, eccetera. E poi lui ha parlato anche di altre questioni che riguardano le stragi, che riguardano Berlusconi, che riguarda tutta la sentenza, tutto depositato dagli atti. Finché la collaborazione va completamente in crisi
lui va completamente in crisi e poi, ecco qua un altro passaggio, ho parlato, ci sono scritti con la penna che la procura di Vibo ha sempre cercato di nascondere tutto quanto dei magistrati erano nelle mani e collusi con la famiglia Mancuso e Fiaré, in particolare l'ex Patrizia Pasquin e non di meno Alfredo Laudonio. In uno dei verbali che avete acquisito, lui lo dice che aveva incontrato Vittorio Ierinò nel carcere di Secondigliano e mi disse a me, perché c'era un periodo che io non volevo collaborare più, questo Vittorio Ierinò mi svelò alcune cose e poi parla di un'altra questione, non parla delle questioni. Vittorio Ierinò, che quindi stando a quello che diceva D'Urso era in possesso di queste notizie, Vittorio Ierinò che pure intraprese un percorso di collaborazione con la giustizia e che guarda caso pure lui, folgorato malamente sulla via di Damasco, a un certo punto cessa di collaborare. Come Petrini, che ci racconta le stesse cose attualizzate diciamo in epoca moderna e che guarda caso a un certo punto smette di collaborare. Come Farris. Farris è stato proprio portato ed è stato neutralizzato. E dicevamo, quindi, che siano esistite per lungo tempo, quantomeno, queste situazioni, che siano esistite delle logge coperte accanto a quelle ufficiali, nelle quali c'erano questi personaggi, quindi società civili, avvocati, in particolar modo professionisti e mafiosi, e che insieme, come dire, alimentavano i processi decisionali sulle scelte politiche, sulle candidature, gravissimo, ma anche per prestarsi ausilio e quindi intervenire ad esempio nei processi, è un dato che possiamo ritenere provato in questo processo. Poi ci sono una serie di dichiarazioni, tra quelle che abbiamo sentito direttamente, abbiamo acquisito, per tacere di quelle che non abbiamo esplorato, che confermano questo ruolo di Vittelli. Ad esempio Iannello Michele, sulla vicenda specifica la difesa tempestivamente produsse, non ricordo se era una memoria, comunque sulla asserita incompatibilità circa gli ingressi in carcere, ma credo che l'abbia già smentita il colonnello Vincelli quando ha deposto, comunque eventualmente poi produrremo con la memoria un passaggio su questo, ma ne siamo abbastanza tranquilli da questo punto di vista. Iannello ha spiegato la sua appartenenza, ha spiegato la sua vicinanza a Mancuso, era in carcere con Luigi Mancuso e con Rosario Fiaré, si interessano alla vicenda di questo maiolo che aveva commesso un omicidio. Luigi Mancuso lo spinge insieme a Fiaré a nominare Pittelli, anche qui con la solita difficoltà per capire perché questa scelta, perché questa sponsorizzazione, qual era la necessità della nomina di Pittelli, visto i termini, diciamo, sempre ambigui, in un linguaggio che evidentemente è quello che si parla quando si tratta di queste questioni. E in questo caso è la possibilità di trovare la strada giusta. Luigi e Rosario non so se hanno pagato o meno, oppure l'ha difeso perché ce l'hanno detto loro, perché anche questo tema ricorre, non lo so, questo non lo so, so che lui non ha pagato, lui intende Maiolo, sì, e poi cerchiamo faticosamente di capire dice che insomma fa capire che questo avvocato aveva dei mezzi. Le faccio la domanda esplicitamente, che a un certo punto ci si arrende. In questa vicenda che ha riguardato il Maiolo, di cui si è parlato in carcere con Luigi Mancuso, si faceva riferimento alla possibilità di avvicinare i magistrati?
Sì, però non so chi. Non gli ho chiesto chi, gli ho detto il senso di questo racconto, sì, probabilmente era quello. Che significa probabilmente era quello? Ha detto che tentavano di far avvicinare i magistrati per ottenere quello. Che tentavano di far avvicinare i magistrati, sì. Gli ho chiesto quando Luigi Mancuso e Maiolo parlavano in carcere davanti a lei di questa vicenda e si esprimevano nei termini che lei ha detto, si riferivano alla possibilità di avvicinare i magistrati che dovevano decidere sulle sorti di Maiolo. Sì, 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 questo me l'aveva detto anche Maiolo. Quindi di questo si trattava? Sì. Nelle fasi precedenti a quella della Cassazione, come pensavano, attraverso quali canali, attraverso quali strumenti pensavano di avvicinare i magistrati che dovevano decidere sulle sorti del Maiolo? Attraverso l'avvocato Pittelli. Ci hanno detto di mettere lui. Questo fu detto espressamente nel corso dei colloqui tra Maiolo e Luigi Mancuso in carcere, cioè la nomina di Pittelli doveva servire a questo? Sì. E quindi si tratta, come dire, di mettere assieme tutte le teste di questo puzzle che pian piano si sta formando. Quindi non si tratta semplicemente di essere l'avvocato di Tizio o di Caio, non si tratta di rapporti più o meno di amicizia, di vicinanza, che travalicano o meno, travalicano, lo vedremo, ovviamente il mandato professionale. Qua nessuno, lo ripeteremo anche dopo, lontanamente pensa di criminalizzare la nobile e importantissima funzione difensiva. Qua si tratta di ben altro. Si tratta di rapporti che nascono nei contesti che stiamo descrivendo, quindi abbiamo compreso attraverso le parole dei primi due collaboratori che ho citato quali erano questi meccanismi attraverso i quali si saldavano questi rapporti e qual era la funzione che gli avvocati dovevano mettere in campo. Quando serve aiuto, se si può fare qualcosa, si chiama Pittelli. Come nel caso citato da Iannello. Ma anche in tempi più vicini a noi, anzi ci arrivo dopo a Mantella, ecco la collega, quando citavo le vicissitudini e i cambi di rotta di D'Urso, di Petrini, di Ierinò, le è venuto in mente Farris. Farris, poi la storia la racconterà meglio la collega, la vicenda proprio anche della collaborazione di Farris. Io in questa fase mi limito a ricordare alcuni accenni. Ovviamente vicino ai Sangri Coresi racconta di vicende di Razionale, di Fiaré, che dipendevano dai Mancuso, quindi l'ennesimo collaboratore che ci spiega di questo rapporto. Conosce anche Carmelo Bianco, racconta dei rapporti tra Carmelo Bianco e Luigi Mancuso. Su questo avete elementi a non finire e quindi non mi sto ad annoiare sempre con le stesse cose. Comunque le dice anche Farris. Poi parla di una sua iscrizione anche lui a una loggia massonica. Sì, io non facevo parte, cioè non partecipavo io perché giusto perché me l'aveva chiesto lui, soggetto che l'aveva indirizzato, Armellini Emanuele, mi diede l'incarico come apprendista, lo stesso che come vedremo fu offerto a Mantella. Successivamente mi fece maestro, fa riferimento in questo contesto vibonese a Ugo Bellantoni. Ugo Bellantoni faceva parte della sua stessa loggia o di un'altra loggia? No, di un'altra loggia, ma sempre a Vibo. E poi lo dice, gli viene chiesto precisazione, senta, lei ha detto che questo Ugo Bellantoni aveva rapporti con Antonio Mancuso, se ho capito bene. Sì, veniva in ufficio, non so se venisse per Mario oppure per Antonio Mancuso, però veniva spesso lì. Lei sa se Antonio Mancuso o altri della Cosca Mancuso facessero parte di logge massoniche? Credo, almeno da quello che mi hanno detto, adesso non vorrei sbagliare, c'è una contestazione. Lui aveva fatto riferimento all'appartenenza alle logge massoniche vibonesi di Luigi Mancuso e lui poi conferma quello che aveva detto ovviamente come al solito molti anni prima.
e aveva aggiunto: faceva altresì parte della massoneria Antonio Mancuso, detto Zintoni. Notate come gli stessi soggetti che dai collaboratori, diciamo, puramente mafiosi vengono indicati come coloro che hanno il possesso della dote del crimine per l'area di Vibo Valentia, che abbiamo visto passa di mano da Francesco ad Antonio, da Antonio a Luigi, siano gli stessi che poi vengono indicati come appartenenti alle logge massoniche. Come magistrati si parlava di Lombardi, e poi parla dei rapporti tra l'avvocato Pittelli e Mancuso, e in particolar modo con Peppe Mancuso. E qua racconta di una storia che credo che poi riferirà più nel dettaglio la dottoressa Rustaci, perché poi io mi limiterò a un discorso diciamo che attiene strettamente al concorso esterno, anche se scenderò anche sulle singole vicende, e poi la collega mi completerà, e quindi per evitare duplicazioni tralascio questa parte, ma vi segnalo già che Farris racconta di questi rapporti, e lo racconta in modo tale che diciamo, è chiaro dalle sue parole che c'era un rapporto che ricava il mandato professionale tra Pittelli e Mancuso, tra Pittelli e Razionale. E poi racconta della strada che ha preso la sua collaborazione a un certo punto, quando si rese conto, di questo parlerà la collega, che parlando di certi soggetti, di certe situazioni delle logge massoniche e di Pittelli, improvvisamente qualcuno gli fa notare che la sua collaborazione è destinata a finire lì. Pagina 69 del verbale dell'8 febbraio 2021, poi Anna ci tornerai senz'altro tu. La sua collaborazione finisce qui, sembra come a Miss Italia. Sì, mi disse che dopo aver precisato l'episodio di Pittelli, dell'avvocato Pittelli, io avevo chiuso, ecco, le testuali sono state queste, che avevo chiuso con la procura. Tant'è che, come ci ha raccontato e come vi spiegherà meglio la collega, Farris nasce come testimone di giustizia e muore, diciamo, tra virgolette, dal punto di vista dello status, diciamo, collaborativo, come collaboratore di giustizia. Eppure di cose ne aveva riferite anche lui. Ma dicevo anche collaboratori più recenti, in particolare Mantella, e poi ci tornerò su questo, perché poi, come farò per tutti gli altri imputati, farò un riferimento alla vicenda cautelare, per gli imputati che hanno avuto una vicenda cautelare, ma non perché vincoli qualcuno la decisione sia favorevole alla prospettazione accusatoria, che non, ma perché come dire, un riferimento di quello che è successo, diciamo, nella fase cautelare, che può essere utile per mettere ordine, diciamo, nel discorso che dobbiamo fare. E Mantella, adesso lo vedrete, dice delle cose importanti e ben precise e che vanno in questo solco sulla figura di Pittelli. Nella fase cautelare noi avevamo senz'altro, poi si sono aggiunte altre dichiarazioni, l'abbiamo visto, avevamo senz'altro Virgilio e Mantella. Già dalla prima sentenza della Corte di Cassazione, che è quella che confermava il concorso esterno, non c'è una parola che sia una sull'apporto dei collaboratori. Poi lo vedremo come perdiamo i pezzi per strada fino ad arrivare all'ultima decisione. Scompaiono dallo sguardo di chi deve giudicare due apporti collaborativi di questa importanza per il concorso esterno di Pittelli. Cioè di Mantella si parla esclusivamente, cioè della collaborazione di Mantella si parla esclusivamente in relazione al fatto che cercavano i verbali, le notizie riservate, gli omissis. Alla fine tutto si è ridotto a quello, a un aspetto che era irrilevante fin dal primo momento, perché lo diceva la Cassazione, è irrilevante se realmente hanno avuto i contenuti dei verbali.
cioè lo dice la giurisprudenza granitica della Corte di Cassazione, anche nella sentenza Pittelli, che tra l'altro cercavo giurisprudenza sul concorso esterno degli avvocati e ho trovato massimata sentenza Pittelli la prima del cautelare, per dire, i collaboratori già non c'erano più. Infatti io cercavo collaborazione di Mantella, ma era solo per i verbali. Cosa dicevano i verbali? Cosa c'era scritto nei verbali? Non mi interessava più. E cosa c'era scritto nei verbali che poi ha ripetuto Mantella a dibattimento? Parliamo di Mancuso Luigi. Era legato da una strettissima amicizia con l'avvocato Giancarlo Pittelli. C'era una certa fratellanza tra l'avvocato Giancarlo Pittelli e Luigi Mancuso, procuratore. Questo lo so per certo, al 101%, me lo diceva lo stesso Razionale. Vedete poi come le fonti, cioè Fares parla di Razionale, Mantella parla di Razionale negli anni 90. Virgilio parla di Sabatino Marrazzo, Oliverio parla di Sabatino Marrazzo. Cioè non sono cose buttate lì a caso, cioè sono tutti elementi che si sono sommati nel corso degli anni, indipendentemente l'uno dall'altro, in tempi diversi, in situazioni diverse, dal lato del mafioso alto, del mafioso basso, del massone, del soggetto che stava entrando nella massoneria, di quello che c'è entrato, di quello che ci stava entrando come Mantella. Un contesto assolutamente armonico. Una certa fratellanza fra l'avvocato Giancarlo Pittelli e Luigi Mancuso. Razionale mi parlava dell'avvocato Giancarlo Pittelli, me lo dicevano il mio ex capo. Poi noi parleremo anche delle dichiarazioni dell'avvocato Stilo. Vedremo se, come, perché, diciamo, possiamo affrontare anche le dichiarazioni dell'avvocato Stilo, però non posso fare a meno di notare, con tutte le riserve del caso, che le fonti citate dall'avvocato Stilo, cioè Carmelo Lobianco, l'avvocato Bellantoni, Razionale, sono sempre le stesse. Me lo diceva il mio ex capo, che è Carmelo Lobianco. Insomma, era un massone deviato di una loggia clandestina paramafiosa. Ovviamente Virgilio Cosimo parla in un modo, Mantella parla in un altro modo, ma il concetto è esattamente lo stesso. E questo me l'hanno confermato pure nel carcere di Cosenza un tale Micuccio Magri, massone. Quindi racconta, al di là del rapporto, dello stretto rapporto di amicizia che lega Luigi Mancuso a Pittelli, racconta di notizie apprese da un massone che lo stava proponeva il Mantella come apprendista nella massoneria. Poi Mantella non c'entrava nella massoneria. E mi ha parlato che c'era inserito pure l'avvocato Giancarlo Pittelli di questa loggia clandestina paramafiosa. Questo è un termine che me l'ha detto espressamente Magri Micuccio, che eravamo insieme nel carcere di Cosenza, perché io l'ho difesi da questo attacco, racconta una vicenda avvenuta in carcere, un'aggressione da parte dei cosentini, mi prese in simpatia e mi ha detto che praticamente c'erano i suoi nipoti, Lubiana, c'erano i Mancuso Giovanni, guarda caso lo stesso citato da Virgilio Cosimo, lo stesso citato da Oliverio, lo stesso gruppo familiare quantomeno indicato da Fares, Mancuso Giovanni, Antonio Mancuso, e mi parlava pure di Luigi Mancuso, tutti inseriti, di Nicola Pulita, quello che è stato ammazzato e bruciato da Chierè, vabbè, di Bellantoni, e mi ha specificato che questi avevano una doppia caratura di massoneria, e così apprendo in modo certificato che esiste una loggia clandestina paramafiosa. Possiamo uscire da questa vicenda processuale senza dire che questo sistema esisteva, e voglio essere ottimista e uso l'imperfetto, ma è soltanto perché non abbiamo in questo processo la prova oltre una certa data. Un sistema basato su queste logge coperte, e di queste logge coperte facevano parte questi personaggi,
e che Mancuso facevano parte di queste logge coperte, e che Mancuso era in contatto con Sabatino Marrazzo, e che Sabatino Marrazzo aveva la doppia investitura, che ricopriva il ruolo di paglietto pulito e quello coperto come maestro venerabile e ascoltava la loggia coperta della Pitagora, che Pittelli faceva parte di queste logge, che Pittelli attraverso questo interloquiva con questi soggetti e quindi aveva questo tipo di rapporti con il Mancuso. Possiamo uscire da questo processo senza dire questo? Non possiamo. E possiamo non dire qual era il mandato di Pittelli in tutto ciò. Una doppia caratura, dice Mantella. Mantella i termini poi alla fine li sceglie sempre bene, devo dire. Dà dei riferimenti temporali. E poi dice: io sapevo che queste logge dovevano essere dichiarate, insomma, che devo una cosa pulita. Mi ha detto: Andreuccio, è una vita che esiste questa cosa qui, mi dice, lo sai che dietro il cappuccio che ci sta, tu puoi essere che ti baci con il magistrato. Con il magistrato quello che ti ha fatto arrestare pure. E nominò chiaramente che uno di questi maestri era l'avvocato Giancarlo Pittelli, che lui ce l'aveva come avvocato ai tempi, mi fece vedere pure le lettere, si chiamavano fratelli. Comunque a livello apicale di questa loggia deviata, clandestina, e mi ha riferito che c'era l'avvocato Giancarlo Pittelli, che c'erano i Mancuso, perché questo Micuccio è originario di Nicotera, è di quelle parti lì, mi nominò Giovanni Mancuso, lo ribadisce, mi nominò Antonio Mancuso, lo stesso Luigi, vabbè, Petrinetta, era quasi dichiarato insomma che era un massone, con i fratelli d'Affinà, e con Laudonio il procuratore. E mi nominano tutte queste situazioni qui, i suoi nipoti, Lubiano, che sono di Nicotera, eccetera. A cosa si riferiva Micuccio Magri quando parlava di loggia paramafiosa? Me lo spiega meglio. Si riferiva che un massone deviato ha le stesse funzioni di un mafioso. Però non per contraddirla, che il procuratore, il significato paramafioso è questo, voglio dire, cioè come lo stesso che tu vai a trovare una farmacia oppure una parafarmacia. Dentro la farmacia, che non so se mi spiego bene, comunque il termine era quello che sei mafioso e massone, e a tua volta sei massone e mafioso, quindi fai le stesse attività, le stesse funzioni che fa un massone. E allora paramafioso io intendo dire che, per quello che ho capito, e Mantella tutto si può dire purché che sia stupido, e che per quello poi che il significato è questo, che se tu vieni iniziato nella massoneria nascosta, perché quella dichiarata non puoi essere dichiarato, perché come voi, egreggi giudici, mi poteste insegnare, deve essere dichiarata, quindi un mafioso non può essere dichiarato massone, e quindi non c'è, quindi c'è questa loggia nascosta, deviata, clandestina. Io devo fare questo, devo essere iniziato con la formula di apprendista, e una volta iniziato con questa formula di apprendista io potevo chiedere il mutuo soccorso per corrompere i giudici. Cioè i giudici, tutti quelli che praticamente per condizionare, per avere agevolazioni a livello finanziario, a livello dell'avvocatura, dell'imprenditoria, insomma in tutti quei settori, era una specie di fratellanza nascosta, e più o meno come c'è nell''ndrangheta, siamo tutti della stessa fazione, siamo tutti ndranghetisti e quindi ci dobbiamo dare solidarietà a vicenda. Poi parla della loggia Morelli, a Vibo, fa riferimento anche lui poi nel concretizzare, diciamo, questo ruolo, questa funzione, ad una serie fa riferimento a una serie di vicende processuali nelle quali questi canali, questi agganci, questi rapporti di fratellanza, e quindi questo ruolo che gli avvocati che facevano parte di queste logge, non di tutti evidentemente, e in particolar modo di Pittelli, dovevano svolgere nei processi. Quindi cita 3 vicende, adesso mi riporto al verbale, comunque sono quella relativa a Pino Barba, alias Pino Presa, quella relativa a Patania, Cicciobello, cioè Francesco Pellegrino, e quella relativa al Razionale, dove addirittura arrestarono
tale Biagio Vinci, Gregorio Gasparro, parente di Razionale. Razionale si attiva con Pittelli e Pittelli va a parlare con la Pasquin, secondo il racconto che Razionale fa a Mantella, e questo illustrissimo luminario avvocato va a parlare con la Pasquin, esce fuori dal tribunale di Vibo Valentia, al tribunale vecchio gli fa: Saverio, uno dei due deve rimanere in carcere, chi vuoi che esce, Biagio o tuo nipote? E Razionale sceglie il nipote. Poi ribadisce ancora questo concetto di pagare i giudici per aggiustare le sentenze. Testo ricordo il suggerimento di Saverio Razionale che per qualsiasi cosa mi potevo, per qualsiasi aiuto giudiziario, che era uno di spinta nel sistema di corruttela che era in atto a Catanzaro, sistema di corruttela che era in atto a Catanzaro e ancora è in atto a Catanzaro, nel sistema di corruttela, potevo fare riferimento pure a Giancarlo Pittelli. Qua siamo alla fine degli anni 90, nel carcere di Paolo. Razionale mi diceva che a quei tempi, se mai dovessi avere bisogno di qualcosa, dice: lascia stare a questi mezzi inservienti, quello che impugna la situazione nel sistema a Catanzaro c'era l'avvocato Giancarlo Pittelli. Ecco perché era in combutta con Chiara Valloti. In combutta, poi Mantella chiede scusa, no, questa è un'espressione sbagliata, era legatissimo a Chiara Valloti, era legatissimo al giudice Garbati. Questo era pure di recente. Comunque sono solo dichiarazioni che io ho fatto, ma inizialmente di cui mi ha parlato benissimo come persona massone deviata, con iniziature particolari nel sistema di corruttela a Catanzaro. Mi parlò Saverio Razionale. Come Saverio Razionale mi parlò dell'avvocato Anselmo Torchia e mi ha detto come avvocato, tralascio insomma la valutazione, però in Cassazione ha delle insature. E il nipote, non mi ricordo, di un altro Torchia che anche lui legato alla massoneria. Cioè, ricorrono sempre gli stessi nomi, sia tra gli avvocati che tra i magistrati, sia che parli il massone Virgilio Cosimo, sia che parli il mafioso che ha saputo queste cose da altri personaggi qualificati, sia che parli Mantella che l'ha saputo dall'altro massone e da Razionale. L'amicizia storica con l'avvocato Giancarlo Pittelli ce l'ha avuta sempre Luigi Mancuso, un'empatia a vicenda, e non solo me l'ha detto Saverio Razionale, si vociferava in carceri. Ottavio Galati me l'ha detto che Peppe Mboia si lamentava per Peppe Mboia, che questa è una vicenda ricorrente, che Peppe Mboia non sarebbe stato contento di alcune vicende giudiziarie dell'operato di Pittelli. Comunque andavano tutti a portargli le referenze, i saluti, Lo Bianco, i San Gregoresi, insomma era un amico, era definito un amico, non un avvocato. Poi ovviamente quando io mi formai sono cresciuto ho capito che era un paramafioso totalmente a disposizione dell''ndrangheta, in particolare di Luigi Mancuso, era un amico fedelizzato, uso il termine zanghettistico, poi diciamo fedele, non fedelizzato. Poi noi quando abbiamo sentito Mantella, tenete presente che dal primo momento è chiaro che queste vicende che noi, come dire, tocchiamo con riferimento al nostro imputato di concorso esterno. Quindi nel momento in cui disegniamo un ruolo di questo tipo e quindi di contatto con le istituzioni, vedremo non solo magistrati ma anche forze dell'ordine, e vedremo i contatti col colonnello dei carabinieri Naselli, vedremo i contatti col maresciallo della finanza Marinaro e con altri. Nel momento in cui si tratta di magistrati di questo distretto, vedete che è lì che dobbiamo fermarci, perché c'è una competenza ex articolo 11. Non solo, ma non avevamo nemmeno in un certo momento, anche quando abbiamo sentito Mantella qui a dibattimento, la disponibilità di alcuni verbali che Mantella aveva reso all'autorità giudiziaria di Salerno. E quindi l'esame di Mantella, che noi abbiamo scelto di fare all'inizio di struttura dibattimentale, noi abbiamo
fatto una scelta un po' innovativa da questo punto di vista. Decidemmo di sentire prima i collaboratori di giustizia, perché volevamo dare subito l'idea di questa ricostruzione che attraverso i collaboratori riusciamo secondo me a fare, e poi perché, prevedendo una durata lunga del processo, pensavamo fosse più tranquillizzante raccogliere prima una prova dichiarativa delicata come quella dei collaboratori nelle fasi iniziali del processo. Se avessimo sentito Mantella in un momento successivo, con la discovery di una serie di verbali, di una serie di vicende salernitane, probabilmente avremmo avuto un esame di Mantella ancora più ricco da questo punto di vista. Però alcune cose vennero fuori nella misura in cui il Mantella parla di una congrega di avvocati destinati a questo tipo di attività. La congrega era questa: Staiano, Torchia, Pittelli e un altro avvocaticchio di Lamezia Terme. E allo stesso modo i riferimenti a uno dei destinatari, diciamo, dell'attività di questa congrega sono venuti fuori in quella fase dalle domande ancora una volta dell'avvocato Staiano. Che è l'avvocato Staiano che fa venire fuori i riferimenti a Petrini. Ovviamente Mantella poi prima torna sulla figura di Bellantoni, dei rapporti, questo è importante, tra Bellantoni e il mio ex capo Carmelo Lobianco. Torna anche questo passaggio. Con tutte le entità del Vibonese impegnò Carmelo Lobianco, Antonio Mancuso, il Mancuso attraverso Carmelo Lobianco aveva questi rapporti. Questa era la congrega del senatore Murmura, lo cita anche Mantella, lo stesso che sta nel verbalino di spontanee dichiarazioni di D'Urso. Sempre notizie appese da Carmelo Lobianco: Mantella è noto per la sua contrapposizione ai Lobianco dentro Vibo Valencia, ma da un certo momento in poi, perché prima di quel momento Mantella è un Lobianco a tutti gli effetti, li riconosceva come proprio capo Carmelo Lobianco, era uno dei giovani emergenti dell'Andrina Lobianco Barba, talmente emergente che poi gli sta stretta l'Andrina Lobianco Barba e cerca una propria affermazione personale. Questo per dire che le notizie ricevute da Carmelo Lobianco erano proprio di prima mano. Racconta di riunioni che ha visto direttamente di Bellantoni con Carmelo Lobianco, Antonio Mancuso, Vincenzo Barba, Santolico. E ripeto, come stavo anticipando, le dichiarazioni su Petrini vengono fuori indirettamente dal controesame dell'avvocato Staiano, che invece aveva i verbali. In uno dei momenti, diciamo, forse più paradossali di questo processo, diciamo. Voglio dire. Che poi non c'è una norma, noi l'abbiamo cercata, non c'è una norma per cui si possa impedire a una persona accusata da quel collaboratore per cui pendono altri procedimenti penali, che però è difensore di imputato di questo processo, far domande anche su se stesso. Forse non si dovrebbe arrivare, diciamo, a cercare una norma per questo. Però queste domande sono state fatte, e sono state fatte anche delle contestazioni. Mantella parla di questo Petrini e la corruzione di Petrini, anche da parte di Grande Aracri, e torniamo al discorso. Per questo dicevo Fondacaro era importante, perché saldava definitivamente questo cerchio, ma si capisce ugualmente, avete ragione. Il bolognese Petrini. Non trovo più le domande di Staiano.
eccole qua, per questo non le trovo più. Staiano contesta il verbale del 4 aprile 2019, verbale depositato agli atti dell'ufficio distrettuale del Salerno, dove si parla dei canali per arrivare a Petrini. E qui, come per Petrini, lo vedremo tra un attimo, qui abbiamo nel dibattimento abbiamo la contestazione. Abbiamo una contestazione e una risposta. È Staiano che introduce il dato e rilegge questo verbale. I canali per arrivare a Petrini, poi parleremo anche di Petrini. Lo introduce anche Pittelli nel verbale di spontanea dichiarazione, perché poi dice, poi parleremo anche di Petrini, vorrei un confronto con Petrini, che mi ha calunniato, della loggia massonica dove c'erano parte avvocati e magistrati. I canali per arrivare a Petrini. Salvatore Staiano, Giancarlo Pittelli, Anselmo Torchia, Nicola Cantafora. Su Nicola Cantafora si concentra, come dire, il fuoco di fila dell'avvocato Staiano per far chiarire, ma è bene che sia stato chiarito, e Mantella, rispondendo alla domanda e non smentendo nessun altro punto di quella contestazione, dice no, ma Cantafora io lo conosco come una persona specchiata, questo è quello che mi era stato riferito, io personalmente non ho nessuna ragione per mettere in dubbio l'onestà dell'avvocato Cantafora. Ma intanto questo dato, cioè questo dato della congrega era già emesso, che la congrega era il canale per arrivare a Petrini, entra in questo modo nel processo attraverso questa contestazione. Quindi tra i soggetti che la congrega poteva avvicinare c'era il dottore Petrini. Tant'è che poi noi a nostra volta acquisiamo questi verbali, tutti, dopo. Acquisiamo i verbali che aveva reso Petrini e Salerno. Non mi voglio dilungare, anche perché poi Petrini, per la parte in cui era imputato reato connesso, si è avvalso di non rispondere, per la parte in cui era teste ha dato delle risposte, che però noi dobbiamo, cioè quelle dell'area possiamo ripercorrere anche lì attraverso delle contestazioni che sono state mosse. Perché intanto Petrini poi ce lo ritroviamo dall'attività intercettiva di Reggio Calabria, in quel caso, da due attività di Reggio Calabria, poi ci torniamo, come soggetto tra quelli che Pittelli poteva avvicinare. E quindi se Mantella ha detto che c'era una congrega, se Mantella ha detto, come tanti altri, che le funzioni di alcuni massoni paramafiosi erano quelle di avvicinare i magistrati, se questo dice in particolar modo di Pittelli e se questo lo dice in relazione a Petrini, noi abbiamo la possibilità di vedere Petrini che cosa dice su questo. Avevamo i verbali e gli abbiamo fatto le domande. E se quello che ho citato prima è stato uno dei momenti più paradossali del processo, l'esame di Petrini è stato uno dei momenti più tristi del processo. Che un magistrato che ha reso dichiarazioni di quel tenore e che ha la possibilità qui su quella sedia di fare finalmente luce su questo sistema, ma noi credo che un po' di luce l'abbiamo fatta lo stesso anche senza di lui. E invece si siede qui e gli chiediamo, ha fatto dichiarazioni sull'esistenza di una loggia massonica coperta a Catanzaro, sul fatto che facessero parte di questa loggia. Ha mai preso parte a riunioni di una loggia massonica coperta? No, mai.
e quindi dobbiamo fare la contestazione. Ora, da un punto di vista probatorio, rispetto al dichiarato dei collaboratori, rispetto a una serie di risultanze che alcune poi le vedremo circa i rapporti Pittelli-Petrini, rispetto al dichiarato di Mantella, io sento il magistrato che all'epoca di Mantella l'ha detto in tempi non sospetti, sento il magistrato e quindi qual è l'elemento di verifica? Cosa mi dice il magistrato? Ovviamente se si può avvalere, si avvale, ma nella parte per la quale non si può avvalere devo valutare la portata della risposta in relazione alla contestazione, cioè un meccanismo che non è un 195, non lo era un 195, però il meccanismo probatorio è analogo, cioè nel momento in cui io ho una fonte dichiarativa che mi dice una certa cosa e l'attribuisce a un soggetto e mi sento quell'altro soggetto, il codice, ma lo dice a proposito del 195 dove c'è una notizia presa del reato addirittura, e la giurisprudenza mi dicono che non c'è una gerarchia tra le fonti, quindi se uno mi dice A e uno mi dice Z, li devo pesare e devo farmi un'idea su chi dei due dice la verità, cioè dice la verità Mantella quando dice che c'è una congrega di avvocati che può avvicinare Petrini, oppure c'ha ragione Petrini quando, dopo aver dichiarato ho partecipato a una riunione nello studio dell'avvocato Pittelli, sito in Catanzaro, nel centro della città, era la metà del 2018 e fui condotto da Santoro Emilio detto Mario, c'erano altre persone, tra le quali colleghi magistrati della Corte Appello, dottori Commodaro, Cosentino Bianchi, presidente della sezione dell'esame e misure di prevenzione Giuseppe Valea, il procuratore di Cosenza Paolo Spagnolo, tra gli altri avvocati c'erano Anselmio Torchia e Salvatore Staiano, in tutto saremmo stati poco più di una decina di persone, non ricordo il nome della loggia, io ero il nuovo, gli altri erano già iscritti. Prese la parola l'avvocato Pittelli, mi presenta agli altri. Nella metà del 2018. Metà del 2018. Ricorda questo episodio? Risposta. Io ricordo che in data 17 aprile del 2020 ho cercato di chiarire questo e anche altri episodi, avete gli interrogatori del 17 aprile del 2020, in quella sede dove ho iniziato un percorso spirituale di ravvedimento interiore, ho cercato di fare chiarezza di alcune dichiarazioni rese in precedenza, rese da me in condizioni di estrema fragilità intellettuale e di grave prostrazione psicologica. Tendo a precisare che questa mia condizione che è perdurata per tutta la mia permanenza nel convento di Giffoni, eccetera, eccetera. Quindi lei dice che non corrispondono al vero, cioè significa che lei le ha del tutto inventate, che non ne ricorda bene? Non ricordo assolutamente, non ricorda. Stavo talmente male che non ricordo niente. Oggi non mi riconosco in quelle dichiarazioni. Così come non mi riconoscevo in quelle dichiarazioni già il 17 aprile, cosa che ho fatto già alla fine dell'interrogatorio del 17 aprile. E gli si fa notare, ma mi perdoni, sono due concetti un po' diversi, cioè non mi riconosco è come se quelle dichiarazioni non fossero state da lei rese, diciamo non ricordo è un altro discorso, certo perché non mi ricordo completamente di averle rese, non ricordo di averle rese, non ricordo niente, non mi ricordo. Questa storia, questa così come da me riferita negli interrogatori, che lei stesso sta menzionando, dice Petrini, di rimuoverla dalla mente perché è stata l'origine del mio trauma psicologico e psichiatrico essenzialmente, perlomeno così come ho percepito io, in conseguenza dell'arresto che ho subito il 29 aprile. Posso dire, le racconta la vicenda giudiziaria e quella cautelare principalmente. Ho cercato di rimuovere tutto. Comunque non dice mai espressamente non è vero, mi sono inventato tutto, ho rimosso, non mi ricordo che l'ho detto.
Ho cercato di muovere tutto perché per me non c'è la differenza. Poi altra domanda e altra contestazione. Lei ha mai appreso da chi che sia quali potevano essere, diciamo, le formalità di accesso ad una loggia massonica coperta e gli obblighi derivanti dall'adesione alla loggia massonica coperta? No. Contestazione dallo stesso verbale. Non ricordo il nome della loggia, che io ero nuovo, gli altri erano già iscritti, eccetera. Prese la parola l'avvocato Pittelli, mi presentò agli altri e annunciò agli altri che ero interessato a far parte dell'associazione presente. Gli altri presenti prestano il loro assenso, peraltro magistrati e avvocati presenti mi conoscevano, mi fu rappresentato il dovere di fratellanza, consistito nell'assecondare le richieste degli altri fratelli e di mantenere il segreto su quanto accadeva all'interno della loggia. Il cerimoniere era l'avvocato Pittelli, fu fatto cenno alla gerarchia che esisteva all'interno della confraternita, certamente Pittelli aveva il grado più elevato. E quindi lei del fatto che una loggia coperta possa funzionare in questo modo, si noti poi che è il modo descritto da Virgilio Cosimo, cioè, sempre prima, certo, sempre prima. Ha mai saputo da qualcuno? No. Ricorda di aver fatto queste dichiarazioni? No. Ha mai letto la forma di ragionamento? Ha mai letto la forma di ragionamento relativa all'accesso alle confraternite di persone? No. Ancora più avanti, è a conoscenza degli obblighi gravanti sui magistrati appartenenti alle logge massoniche coperte? No, sempre dallo stesso verbale. Uno degli obiettivi correlati all'obbligo di fratellanza, che era quello da parte dei magistrati fratelli di assecondare le istanze degli avvocati. L'obbligo massonico di assecondare le richieste degli avvocati non era limitato alla sola loggia di Catanzaro, ma si estendeva ad altri avvocati che erano iscritti alle logge. Ricorda questo? No, non ricordo. Potrei andare avanti. Noi poi abbiamo sempre l'intenzione di produrre una memoria. Avete già letto la mia memoria con la quale chiedevamo, ex articolo 504 comma, l'acquisizione di queste dichiarazioni, perché siamo convinti, ma del resto tutto quello che sto dicendo finora rafforza questa convinzione, che la scelta di Petrini di fare retromarcia in un momento ben preciso, e l'abbiamo spiegato in quella memoria la sequenza, non sia stata una scelta libera, secondo noi rispondeva ai requisiti richiesti dalla Corte di Cassazione per far scattare il meccanismo del 504 comma, ma in ogni caso, se si tratta di valutare l'attendibilità di quello che dice Petrini su questi argomenti rispetto a quello che hanno detto i collaboratori in generale sul rapporto magistrati-avvocati, in particolare sul ruolo di Pittelli, in particolare sui rapporti tra Pittelli e Petrini, come riaccenna Mantella sulle contestazioni dell'avvocato Staiano, ritengo che quelle stesse argomentazioni valgano senz'altro a ritenere che queste risposte siano inaccettabili. Queste non risposte siano inaccettabili, e che quindi in che modo quei no, non ricordo, debbano essere letti nel valutare le dichiarazioni di Mantella. Ma abbiamo attraversato anche questo. Sì, quello è tutto nella memoria, anche sulle giustificazioni che Petrini dà a quella intercettazione con la moglie. Appoggio elettorale. Canale per arrivare ai magistrati. Due temi che erano nel dichiarato di Mantella e di Virgilio Cosimo, anche di Mantella per quanto riguarda l'appoggio verso i magistrati.
abbiamo visto che questa parte del racconto in maniera individualizzante su Pittelli già ha una serie di conferme e di riscontri. In tal senso la testimonianza di Femia pure è importante. Femia, che era uno dei nomi appuntati sul biglietto, sull'appunto che è stato rinvenuto da Pittelli nel corso della perquisizione, con un punto interrogativo. Poi lui metteva Mancuso, poi lui dava una giustificazione in sede di spontanee dichiarazioni di questo. A noi ha sempre colpito di quell'appunto il fatto che fossero elencati tutti i temi che erano oggetto delle informative di reato, ma anche temi, diciamo, secondari, anche temi secondari rispetto ai capi di incolpazione. Su Femia soltanto c'era un punto interrogativo, e Femia non ce l'avevamo all'epoca tra le fonti di prova. L'abbiamo anche questo, diciamo, recuperato strada facendo. E lo siamo andati a sentire. Sì, poi ci arriviamo alla Cassazione. E quindi Femia ci fa il solito racconto. Dico solito perché è ricorrente, diciamo, il modo di esprimersi, è ricorrente la difficoltà a dire cosa significava aggiustare un processo, trovare la strada giusta, cioè perché bisognava nominare Pittelli e che tipo di prestazione Pittelli doveva fornire. Ripeto, anche qui, come in altri casi, noi non siamo i pubblici ministeri e voi non siete i giudici della corruzione tentata, consumata, neanche tentata, ipotizzata, però siete i giudici del ruolo di Pittelli e dell'attendibilità dei collaboratori, certo, in generale e su questo tema specifico. Perché sono tutti collaboratori che hanno già ricevuto la patente di attendibilità in generale, che hanno detto però queste cose, e c'è una convergenza incredibile su questi temi da parte di collaboratori, dicevo, di diversa provenienza e estrazione e anche dal punto di vista cronologico di tempi differenti. Pittelli racconta la sua vicenda processuale. Non voglio essere troppo lungo, disse alle ore 19:05. Femia incontra in carcere Antonio Mancuso. Antonio Mancuso, sempre lui, quello che è indicato come precedente capocrimine rispetto a Peppe Luigi Mancuso, quello che viene indicato come il massone, quello che è indicato come soggetto importante della cosca Mancuso in rapporto con Carmelo Lo Bianco, eccetera, eccetera. Lo incontra, spiega Femia lui chi era, che apparteneva a Mazzaferro, che aveva in passato come rappresentante di Mazzaferro incontrato i Mancuso in occasione di vicende, diciamo, abbastanza bagatellari, possiamo dire, però era conosciuto e Antonio Mancuso sapeva chi era, aveva queste notizie, c'erano conoscenze comuni. Tralascio questa parte e vi riporto al verbale. E quindi spiega perché Antonio Mancuso si rivolge a lui in un certo modo, oltre alla simpatia che nasce tra i due, e racconta che lui per una sua vicenda processuale, primo grado Paola, sentenza di primo grado Paola, per una sua vicenda processuale aveva già nominato l'avvocato Pittelli. Spiega che ovviamente gli era stato detto che Pittelli era colui che era in grado di avvicinare i magistrati, che Pittelli aveva degli agganci, che per questo già conta anche chi gliel'aveva detto, ma nel 2017 rende queste dichiarazioni, poi via via precisate. E dice una cosa importante: io avevo già versato 50.000 euro per questa questione.
e avevo già fatto intendere, poi anche qui diciamo, bisogna con una serie di domande capire cosa si intende quando dice che ho fatto intendere, comunque fa capire che era sostanzialmente sottinteso che quei 50.000 dovessero servire, come dire, per le spese, anche per le spese extra, diciamo così, però non era stato detto in maniera esplicita. Poi in carcere incontro Antonio Mancuso gli dice due cose importanti. La prima spiega il tipo di rapporti che aveva lui e quindi la sua famiglia con Giancarlo Pittelli, e che Giancarlo Pittelli era devoto a lui e alla sua famiglia per aver ricevuto dalla sua famiglia l'appoggio elettorale in occasione delle elezioni politiche del 2006. Quello che ha detto Virgilio Cosmo, il quale spiega attraverso quali meccanismi massonici viene decisa la candidatura di Pittelli, spiega attraverso quali meccanismi massonici e quindi anche mafiosi, perché spiega che la decisione è presa da logge ufficiali e coperte e che nelle logge coperte c'è la criminalità organizzata, quindi spiega chi decide e spiega come poi quella decisione viene poi di nuovo diramata in maniera, come dire, a livello locale, a livello periferico. Spiega che tutti si sono mossi, non voglio ripercorrere tutto il decreto di Virgilio, ma spiega che sulla Tirrenica si muove Sabatino Marrazzo, che era quello che aveva i rapporti con i Mancuso, come ci dice anche Oliverio, e guarda caso Antonio Mancuso, tra l'altro indicato tra quelli o come parente di Giovanni o direttamente inserito nelle logge massoniche vibonesi o comunque appartenente al nucleo familiare conosciuto e contattato da Sabatino Marrazzo, in carcere a Femia dice: noi abbiamo appoggiato Pittelli alle elezioni del 2006 e quindi lui ci è devoto e quindi non ha dato nemmeno la parcella quando bisogna di qualcosa. E quindi non ti preoccupare, sintetizzo io che vado più veloce, non ti preoccupare che ci metto io la buona parola con Giancarlo Pittelli, a che sorge spontanea la domanda, così come fu in sede di interrogatorio, è successo anche qui al dibattimento, cioè che bisogno c'è se tu già sai che Pittelli fa questo, se tu già hai sborsato 50.000 euro, se tu hai già fatto intendere, comunque ti aspetti in maniera più o meno implicita che ci sia un intervento anche di altra natura presso i magistrati, che bisogno c'è che Mancuso Antonio si spenda per te ulteriormente? E lo spiega, dice: ma un conto è che vado io o vado qualunque soggetto da Pittelli, e un conto è che questa cosa gli viene chiesta da Antonio Mancuso. Cioè è in quel momento che io so che quella richiesta può essere esplicitata, perché questo tranquillizza chi riceve la richiesta, perché questo, come dire, obbliga, impegna chi riceve quella richiesta, e quindi ci deve essere un riscontro, un ritorno, come dire, una raccomandazione per la corruzione. Noi ci riflettevamo in questi giorni quando sono spuntati fuori quei due progressivi che inizialmente non trascritti perché ritenevamo, in un'epoca in cui non conoscevamo bene, non avevamo capito bene la vicenda Delfino, non conoscevamo la vicenda Petrini, se non marginalmente, quei due progressivi che sono sempre a vostra disposizione. Nei quali si dice: se io posso mettere in campo qualcosa di mio, lo dice Pittelli, certo, se posso mettere in campo qualcosa di mio, per te lo faccio, Rocco Delfino, per te lo faccio. Ma perché lo fa per Rocco Delfino? Perché è stato chiamato da Luigi Mancuso a perorare la causa Delfino, così come viene chiamato da Antonio Mancuso a perorare la causa Femia. Certi canali non si spendono per chiunque, altrimenti non avrebbe senso tutto il discorso che fa Virgilio Cosmo. Cioè sono dei canali che vengono attivati perché si tratta di fratelli massoni che possono avere contatto da un lato con i magistrati e dall'altro con i mafiosi per raggiungere determinati obiettivi, sempre in maniera riservata.
E quindi quello che dice Femia è assolutamente logico, così come è logico quello che dice Vittelli a Delfino in quella conversazione, parlando di Petrini. E quindi poi ci racconta che poi ci sono altri sborsi di denaro, ci racconta che poi è il riscontro, che Antonio Mancuso ha effettivamente parlato con Pittelli, che quindi l'ambasciata è arrivata, che Pittelli poi quando lo incontra dice ti saluta Antonio Mancuso, come dire, non ti preoccupare, che insomma l'ambasciata è arrivata. E quindi quello che prima era un detto, non detto, così in maniera strisciante, poi diventa esplicito. Diventa esplicito anche perché anche in questo caso, per capirlo, o meglio, non per capirlo, perché l'avevamo capito, non è che siamo... per farlo emergere in maniera chiara, dopo che si parla di somme di denaro, 25.000 in più, in un'altra tranche da 25.000 e così via, e quindi la domanda perché aveva bisogno di mandare un ulteriore messaggio a Pittelli? E perché avevo bisogno? Perché se uno è amico ti raccomanda, no? Vedi quello che puoi fare per il processo, vista l'amicizia che aveva Mancuso con Pittelli. Ma se io ho già nominato un difensore e lo sto pagando, voglio dire, già avere il mandato difensivo si intende che il difensore debba fare tutto quello che è nelle sue possibilità per difendere. Ovviamente mi riferisco alle possibilità lecite. Il difensore deve fare tutto quello che è possibile nei limiti del lecito per difendere un suo assistito se ha accettato il mandato. Perché c'è bisogno della raccomandazione di un'altra persona? Perché, visto il rapporto che aveva Mancuso con Pittelli, che lo conosceva da una vita, visto che era devoto per quel motivo che abbiamo detto prima, ho detto io, se può fare qualche cosa, praticamente se gli può mandare un'imbasciata per avere più sicurezza, che poi, ma più sicurezza in che senso? E uno quando ha 30 anni da fare cerca di trovare tutte le strade possibili e immaginabili, se ha la possibilità. Se non ha la possibilità, uno si va a vendere il sangue per togliere 30 anni di carcere. E ripeto, ma più sicurezza in che termini? E in che termini? Perché Mancuso, era nominato, era un personaggio, no? Vista la sua amicizia pure che aveva con Pittelli, che me l'ha detto lui. E dico, questo aspetto è chiaro. Ma poi chiedo, ma che doveva fare? La finalità. Anche lei, Presidente, mi chiede, ma la finalità ha capito? E lui risponde, la finalità sì, la finalità per me era, per esempio, era avere una certezza in più per risolvere il problema in appello a Catanzaro, un parto. Nonostante fosse già difeso da Pittelli, sì. A quel punto si arriva a una contestazione e a chiarimento. Ho chiesto a Mancuso di intercedere con Pittelli, questo è il verbale precedente, per la mia causa, in modo da ottenere qualche cosa di ulteriore e diverso rispetto alla normale assistenza difensiva, in modo da aggiustare, se mi interrompe, sì, il processo, sempre questa benedetta espressione, aggiustare il processo. Perché in virtù della raccomandazione di Mancuso, Antonio, il Pittelli si sarebbe potuto fidare di me e accedere con più tranquillità a questo tipo di discorsi. Ha capito? E questo è, ve lo confermo, dice Femia. È sempre quello il risultato. Non è che cambia, cioè perché una cosa è per esempio fidarsi di me, che mi conosci, gli porti i soldi, questo e quest'altro. Una cosa per esempio è fidarsi in più. Per esempio se può aggiustare il processo e può dire una parola in più, parla col magistrato. Quindi la certezza in più doveva consistere nel fatto di avvicinare qualche magistrato. Lui già mi aveva fatto capire qualche cosa, Pittelli, per esempio di questo fatto qua, perché se le carte sono quelle, come fai a aggiustare? Giustamente. Devi trovare qualche soluzione. E come si aggiusta? Si aggiusta e quindi, ma questo aiuto in più consistente nell'avvicinare un magistrato fu oggetto esplicito dei discorsi con Antonio Mancuso? Mancuso mi ha detto che lui ce l'ha, lui te la può aggiustare, per cui l'amicizia con i magistrati ce l'ha. Quindi Mancuso le confermò questo, sì.
Quindi Mancuso le confermò che Pittelli era in grado di fare questo, che le chiedo nel momento in cui lei chiedeva a Mancuso di mandare un messaggio a Pittelli, questo aspetto diciamo era esplicito nella sua richiesta, ma è normale che era esplicito, dottore? Come dire, ma che domande mi fai? Conferma che Mancuso si era impegnato a mandare l'ambasciata, conferma di aver avuto conferma poi da Pittelli che l'ambasciata era arrivata e poi racconta la vicenda, l'evoluzione della vicenda processuale. Pittelli avrebbe detto sì, ti ha raccomandato Antonio. Questa frase la ricordo? Sì, me la ricordo, come non me la ricordo. Poi non si raggiunge il risultato sperato, e Pittelli adduce il fatto che sarebbe cambiato il giudice all'ultimo momento e poi sostiene che se ci fosse stata ancora la Chiara Vallotti che era, come dire, citata anche dalle spontanee dichiarazioni di Pittelli, che invece ci racconta nelle spontanee dichiarazioni che invece lui era in pessimi rapporti con la Chiara Vallotti. La figlia di Chiara Vallotti, certo. E questo è Femia. Poi abbiamo sentito come 507 oltre a Femia anche Mangone Antonio Genesio. Qui si tratta di un soggetto che addirittura abbiamo sentito come testimone. E l'abbiamo sentito come testimone perché era in carcere con alcuni imputati di questo processo, tra cui Ferrante e Gianfranco. Poi il collega Mancuso vi parlerà della figura di Ferrante e Gianfranco, ma avete con noi e più di noi, pubblici ministeri e avvocati, fatto la fatica enorme di questa ristruttura dibattimentale, voi essendo sempre presenti, e quindi sapete già chi è Gianfranco Ferrante, oltre ad altri che erano in cella con lui, Michelangelo Barbieri e Buonamota Salvatore. E racconta Mangone: l'argomento è uscito perché poi Mangone è in cella con loro assistono al processo, tornano in cella, si sfogano e Mangone sente. L'argomento era uscito perché quando si veniva dal processo di Nascita Scott si parlava esclusivamente dell'avvocato Pittelli, che tutto quello che si faceva, che si poteva, o c'erano dei problemi, la risoluzione dei problemi era l'avvocato Pittelli. C'era un problema e l'avvocato Pittelli si metteva a disposizione, di cui direttamente veniva quando c'era l'avvocato Pittelli, si poteva direttamente risolvere il problema. Poi, siccome l'avvocato Pittelli era stato arrestato ai domiciliari e c'era qualche problema di risolvere i problemi e di cui si parlava dell'avvocato Pittelli, quindi non c'era qualcosa di problematico di cui l'avvocato Pittelli non era a conoscenza, era l'anello della famiglia Mancuso l'avvocato Pittelli, confermato direttamente, perché sono fatti veritieri di cui loro si lamentavano quando era stato arrestato Pittelli, perché arrestato Pittelli perdiamo qualcosa di importante per noi, perché tutte le conoscenze che ha l'avvocato Pittelli poi siamo rovinati. Questo ho sentito, ma non una volta, tante e tante volte, di cui direttamente oggi ve lo posso confermare, di cui anche dagli arresti domiciliari Pittelli ancora faceva favori, non alla famiglia Mancuso ma anche ad altre entità, cioè l'avvocato Pittelli era quello che poteva impastare, aggiustare sia i processi sia la politica, sia anche tutto quello che c'era riguardante direttamente anche istituzionale. L'avvocato Pittelli aveva le sue conoscenze. Ferrante parla del fatto che aveva anche lui diretti rapporti con Pittelli, riferisce dei rapporti di Pittelli con la famiglia Mancuso, erano rapporti direttamente perché il Pittelli fa parte della famiglia Mancuso. Viene chiesto che significa? Tutte le problematiche, tutti i problemi che aveva la famiglia Mancuso li faceva l'avvocato Pittelli. Ma Pittelli fa parte dell'associazione dranghetistica dei Mancuso, ma non da oggi, ma da anni,
di cui quando eravamo in sezione non c'erano ndranghetista di un certo livello come Trapasso, come Pesce, come Alvaro, che non conosceva l'avvocato Pittelli, e tutti lo sanno che Pittelli appartiene alla famiglia Mancuso, anche a livello di 'ndrangheta, che è il perno principale di cui gestiva direttamente tutte le problematiche della famiglia Mancuso, dell'organizzazione, non solo quelli del processo di Nascita Scott, ma anche tanti altri personaggi della 'ndrangheta importanti che conoscono l'avvocato Pittelli. Quali problematiche gestiva? Tutto quello che riguardava, non so, affidamenti bancari, non so, conto corrente, sanitaria, politica, agganci anche di pubblica amministrazione, tutto quello che riguardava anche a livello legale, tutto quello che riguardava direttamente il rapporto Valtour, che gestiva anche l'avvocato Pittelli, tante conoscenze, ma non solo la famiglia Mancuso è quella che gestiva Pittelli, ma le attendine erano quelle che direttamente ne facevano anche, ne godevano presidente delle sue conoscenze. E ancora, adesso con Pittelli siamo rovinati, riferisce le frasi dei coimputati di Pittelli. Adesso con Pittelli siamo rovinati, Pittelli è la base principale di tutto. Se Pittelli viene messo dentro, noi siamo nella merda. Pittelli è quello che può gestire e aiutare noi. Poi viene contestato. Nel corso di un dialogo tra Ferrante Gianfranco e Barbieri Michelangelo, Ferrante diceva che l'avvocato Pittelli era un uomo a disposizione della famiglia Mancuso, apriva conti correnti, faceva ottenere agevolazioni nell'ambito sanitario, affidamenti dalle banche, faceva conoscere persone importanti come direttori di banca e anche politici, sempre riferendosi a agevolazioni fatte in favore della persona della stessa linea di appartenenza del Ferrante, ossia quella di Mancuso, e che sperava che il Pittelli uscisse fuori dal calderone del processo e che venisse assolto, poiché tramite le sue conoscenze potevano essere risolti i loro problemi giudiziari. Questa è la contestazione. E così, sì, confermo Presidente. Questo è un dialogo tra Ferrante e Barbieri? Sì, confermo. Poi lui parla anche dei rapporti tra Ferrante e Barbieri dentro il carcere. E poi aggiunge, eppure che aveva gli arresti domiciliari, aveva anche la facoltà ancora di allargare le sue vedute anche da casa, poteva telefonare o poteva agire e fare favori, ancora quando aveva gli arresti domiciliari Pittelli. Dichiarazioni del 12, queste qua le aveva dette queste cose il 12 novembre del 2021, poi le ripete a voi ovviamente in tempi più recenti. 11 novembre 2021, adesso ci arriviamo. La problematica di questo processo era proprio l'avvocato Pittelli, che doveva uscire da questo calderone per andare a fare quello che ha sempre fatto. E poi ribadisce più volte questo stesso concetto. Nei rapporti si parlava di Luigi, forse mi posso sbagliare, poi Luigi parlava di Mancuso, parlava di Luigi se non sbaglio. Il Ferrante diceva che Pittelli era in contatto diretto con gli esponenti di vertice della famiglia Mancuso, sì, confermo. Si può ripescare la vicenda giudiziaria di Mangone e il suo tentativo fallito di collaborare con la giustizia, a cui già i difensori hanno fatto riferimento, a differenza degli altri collaboratori per i quali abbiamo detto hanno tutti la patente. Qui però il discorso è un po' diverso, per due motivi. Il primo, lui riferisce questioni che apprende direttamente dai conversanti in carcere, essendo completamente avulso dalla vicenda processuale. Il secondo, ecco, dobbiamo essere più rigorosi nel valutare le dichiarazioni di Mangone? Va bene, siamo più rigorosi nel valutare le dichiarazioni di Mangone, più di quanto già non lo siamo nel valutare le dichiarazioni degli altri collaboratori, anzi dei collaboratori, perché lui non è collaboratore. E allora non posso non sottolineare due aspetti. Il primo, quello che dice è coerente con le numerose risultanze che già abbiamo ripercorso e ancora non siamo arrivati alla parte relativa alle nostre indagini.
che confermano tutto questo in maniera assolutamente lampante. E poi è riscontrato. Certo, mi si dirà, sì, però lui ha sentito i racconti del processo, sì, però c'era stato già il processo, però lui dice due cose importantissime, non banali, non scontate e che in quel momento non erano in atti. La disponibilità di Pittelli, perché lo ripete più volte, con riferimento a questioni di tipo bancario, conti correnti, tutto quello che ricordava, non so, affidamenti bancari, non so, conto corrente. Cioè, altre questioni erano emesse, la Valtour, poi ovviamente ci torniamo sulla Valtour, le conoscenze, gli agganci, sì, probabilmente se ne era già parlato nel processo, probabilmente era oggetto della contestazione, può essere arrivata all'orecchio, siamo più rigorosi. Ma a novembre 2021 ancora non avevamo sentito STPG, ma sicuramente non si era parlato di disponibilità di Pittelli per quanto riguarda conti correnti e affidamenti bancari. E poi un altro aspetto molto importante, doveva uscire perché dai domiciliari già poteva far qualcosa. Anche da casa poteva telefonare, poteva agire come fare i favori, anche quando aveva gli arresti domiciliari Pittelli. Poi tralasciamo i riferimenti agli inquirenti che sono raccontati da Mangone, però giusto per capire verso chi si doveva indirizzare, diciamo, questa azione di Pittelli. Noi abbiamo chiesto l'acquisizione della missiva che soltanto il 12 novembre dello stesso anno, il giorno dopo, che guarda, i casi della vita, il 12 novembre arriva la missiva di Pittelli al ministro Carfagna. No, Palazzo Chigi la manda. Sì, comunque diciamo non era nella mente di nessuno se non di Pittelli di mandare questa missiva in quel momento, mentre era agli arresti domiciliari. Ora, la vicenda di questa missiva poi ha avuto una sua incidenza nel cautelare, poi come giudice il cautelare l'avete conosciuto, avete deciso, e lì era un discorso di esigenze cautelari, cioè un soggetto ai domiciliari che cerca di contattare un ministro della Repubblica, un soggetto ai domiciliari con l'accusa di concorso esterno con queste specifiche funzioni, diciamo, no? Dove mette un numero di telefono nella missiva per contattare, intestata alla moglie per essere contattato, eccetera. Quindi era un problema in quel momento di esigenze cautelari. Adesso però è un problema di riscontro. Poi il dato è entrato lo stesso, Presidente, perché per fortuna l'ha fatto entrare Pittelli, perché nelle spontanee dichiarazioni parla lui del fatto che ha mandato questa lettera all'amica Carfagna perché aveva bisogno disperato di aiuto, eccetera, eccetera. Verso gli inquirenti, il contenuto della lettera, come dire, è chiaro sulle intenzioni, ma quello che ci interessa è verificato, è un testimone, non c'è bisogno del riscontro, è un quasi collaboratore che non è stato accettato nel programma di protezione, allora non c'è bisogno di riscontro, ma voglio essere rigoroso nel valutarlo, non lo posso prendere così, e quindi i riscontri me li vado a cercare lo stesso. Che ne sapeva Mangone, che era nelle speranze, nelle aspettative, perché era nel ruolo che gli associati di Pittelli attribuivano a Pittelli, quello di poter agire da domiciliari, agire e fare telefonare, poteva agire, poteva fare favori, anche quando aveva gli arresti domiciliari il Pittelli. E poi l'altro aspetto, il conto corrente bancario. E noi prendiamo dall'operazione Olimpo, abbiamo esteso, poi ci torno in maniera dettagliata, una conversazione dove un soggetto vicinissimo a Pittelli, e poi vediamo quanto vicino a Pittelli, cioè Galati, afferma di aver saputo da Pittelli
che dopo aver parlato con Luigi Mancuso gli erano state fatte arrivare su un conto corrente 4 milioni di dollari da Totò Prenesti. Io. Di cui hanno parlato molti collaboratori in questo processo. Sapete benissimo che, oltre a sapere che gli è contestato il 412 bis come dire, uno delle braccia operative di Luigi Mancuso, e la conversazione, lo vedremo, si incastra in un momento in cui Prenesti era stato arrestato e quindi Pittelli si spaventava. 4 milioni di dollari. Non sappiamo allo Stato la provenienza di 4 milioni di dollari da, come dire, un'operazione disposta da Luigi Mancuso ed eseguita da Totò Prenesti di 4 milioni di dollari. Posso dire che non abbiamo la prova della provenienza delittuosa di questi 4 milioni di dollari, i risparmi di una vita. Però anche qui, perché fa questo riferimento Mangone così quasi estemporaneo? Certo, ma tanto ci torniamo. Perché fa questo riferimento Mangone? E quindi qual è il giudizio che dobbiamo dare della dichiarazione di Mangone? In un tempo risalente ha tentato una collaborazione con la giustizia e il PM di Venezia non ha ritenuto che quello che lui diceva era conforme alle indagini che erano svolte, non lo so, non mi interessa, non ha avuto la collaborazione, ok. Quando ha chiesto all'epoca di collaborare. Poi, come dire, c'è un'altra vicenda che è la nostra, ci sono dei detenuti in carcere, ci sono delle informazioni che lui sente da questi detenuti, tra l'altro, come dire, spinto forse anche dal fatto che nelle dichiarazioni c'erano propositi bellicosi, diciamo, chi ha a cuore soltanto il bene pubblico, si è detto, è destinato a essere perseguitato da chi ha a cuore solo se stesso. E quindi si muove e chiede lui di essere sentito e dice queste cose, con questi contenuti inediti riscontrati. Quindi che sia valutato come qualsiasi altro testimone e che sia messo in correlazione con tutti gli altri elementi. E arriviamo all'avvocato Stilo. Non mi occupo oggi ovviamente della posizione dell'avvocato Stilo, poi se ne occuperà la dottoressa Frustaci. Mi occupo però di quello che ha detto l'avvocato Stilo su questi temi, coimputato. Noi abbiamo ascoltato l'esame di diversi imputati, lo stesso Mantella è un imputato di questo processo. È chiaro che però se Mantella si autoaccusa, anche Arena lo era nel tronco abbreviato, anche Camillò, anche Mancuso Emanuele. È chiaro, questi soggetti hanno, come dire, attraversato il vaglio di attendibilità e sono collaboratori di giustizia. Ma la figura del collaboratore di giustizia non è una categoria che sta dentro, come dire, il tema della valutazione della prova, dei criteri ermeneutici propri della valutazione probatoria. È uno status previsto dalla legge sulla collaborazione da cui derivano una serie di conseguenze. Ma poi nel dibattimento sono dei dichiaranti, sono dei 210 e il codice ci dice come vanno valutati i 210, quindi l'attendibilità intrinseca, il riscontro individualizzante.
Tutti gli altri dichiaranti, anche se non sono collaboratori di giustizia, vale per Mangone, vale per Stilo, ma vale anche per gli altri imputati che hanno reso esame. Noi dobbiamo avere anche rispetto degli imputati che rendono esame, anche di quelli che non lo rendono. Però diciamo che dobbiamo avere rispetto del contenuto delle dichiarazioni degli imputati che rendono esame, perché vanno valutate come tutte le altre dichiarazioni, ovviamente con peso diverso, perché dicevamo quelli lì hanno ammesso le proprie responsabilità, hanno detto che avevano commesso reati, hanno detto che avevano commesso reati gli amici loro, i parenti loro, li abbiamo riscontrati, convergono tra loro, e quindi li valutiamo in un certo modo, non perché c'è scritto collaboratori di giustizia sulla fronte, perché hanno fatto un percorso e perché ci sono dei riscontri e perché si sono autoaccusati, eccetera, eccetera. Tutti gli altri no, ma quindi il codice dice quindi prendiamo tutto e buttiamo a mare. No, se un imputato mi dice quel giorno X dove voi dite che stavo a Vibo, in realtà ho l'aereo, il biglietto dell'aereo che sono stato ad Istanbul, quindi su quel passaggio, poi su altre 20 cose non dirà il vero, su quel passaggio faccio una valutazione. Lo sapete meglio di me, non tutto quello che ci dicono gli imputati c'ho solo, come dire, sospetto. Quante volte veniamo bacchettati noi perché ragioniamo secondo alcuni così? Va valutato come altre prove dichiarative provenienti dall'imputato, e quindi poi per questo poi quando li sentiamo mettiamo in evidenza se su alcune cose dicono il vero, su alcune cose dicono il falso, cosa che abbiamo fatto anche per Silo Francesco, senza esclusione di colpi. Ricorderete, è stata una sua scelta rendere dichiarazioni. Se, come dire, ci avesse convinto a 360 gradi e se non avesse fino all'ultimo momento, poi l'ultimo momento non è ancora passato, deciso di negare anche l'evidenza sulla propria posizione, perché questo è il problema di Stilo, che c'è scritto Barbieri e lui dice che c'è scritto Bagnato, sintetizzando in estrema proprio. Se non avesse negato anche l'evidenza sulle proprie responsabilità, sulle proprie condotte rispetto a quello che ci risulta in atti, poi si difenderà e si è difeso e si difenderà, ovviamente la nostra valutazione per l'accesso al programma di protezione e per avere quella targhetta che dicevamo prima sarebbe stata diversa. Così non è stato. Lui però coerentemente, perché noi non abbiamo chiesto il programma di protezione per Mangone, non abbiamo chiesto il programma di protezione per Stilo, cioè non è che noi abbiamo imbarcato tutti quelli che ci dicevano cose, noi abbiamo valutato di volta in volta, il procuratore ha fatto scelte ancora più coraggiose da questo punto di vista su soggetti ben più di spessore da questo punto di vista, perché noi così ci regoliamo. Poi possiamo anche sbagliare, diciamo, però questo è il nostro approccio su queste figure. Però lui ha scelto, e quelle cose che aveva detto in fase di indagine, comunque è venuto qua, si è seduto sulla sedia e le ha ripetute. E quindi come tali non è che le possiamo prendere e buttare nella spazzatura solo perché come altri, oppure prendiamo tutti gli esami degli imputati, tutti quanti, indistintamente, qualunque cosa abbiamo detto, anche se magari qualche passaggio possa essere riscontrato, riscontrabile, oppure magari non ci sono motivi per metterlo in dubbio, perché non tutto quello che dicono io ho gli strumenti per metterlo in dubbio, non sempre ce l'abbiamo. Quindi lo prendiamo tutto e lo buttiamo a male perché sono imputati che non hanno ammesso la loro responsabilità. Possiamo scegliere questa strada, oppure scegliamo di valutare ciascun segmento delle dichiarazioni e vedere se sono attendibili, se non lo sono, come faccio a dire che sono attendibili, se hanno, ecco, come ho fatto con Mangone, ci sono dei passaggi, delle convergenze che mi possono portare a ritenere che su quella cosa, su quella vicenda, su quel soggetto, quello che viene detto non è oro colato, ma lo posso recuperare in un contesto complessivo di elementi di cui tengo conto nella mia valutazione. E purtroppo vedremo, lo vedrà meglio ancora di me la collega, cosa dice su di sé Stilo.
Però vediamo anche cosa dice di altri soggetti. Ovviamente qui abbiamo un altro punto di vista ancora, che non è quello di Virgilio, non è quello di Riverio, non è quello di Mantella, non è quello di Petrini. Vedete da quanti angoli stiamo vedendo questa stessa cosa. Ma è quello di un altro avvocato, di un outsider. Cioè, oggi va di moda il termine underdog. A me i termini inglesi mi piacciono poco. Comunque di un avvocato che a modo suo, diciamo, e poi il modo suo, poi si è capito, comunque si stava ritagliando il suo spazio in un contesto di un foro molto complesso, molto difficile come quello di Vibo, e racconta un po' la sua vicenda, quindi poi arriva a confrontarsi con determinate difese e quindi comincia a descrivere una situazione in cui gli altri avvocati, quelli stellati, diciamo, quelli più in voga, quelli che c'erano prima di lui, come cominciano, secondo lui, secondo il suo racconto, a vederlo, insomma, non tanto più simpaticamente. È la sua visione della realtà, voglio dire, cioè, poi sta di fatto che comunque una progressione professionale di stilo soltanto per le difese che comincia ad assumere la si vede, voglio dire, poi che sia passata inosservata, sia piaciuta o non sia piaciuta, questo poi uno lo può. Lui ha percepito questo, lui percepisce questo e indica due momenti. Uno, quando assume alla fine della sua vicenda terrena, diciamo, la difesa della vicenda terrena di Carmelo Lobianco, la difesa di Carmelo Lobianco, e racconta di un colloquio nel carcere di Parma dove Carmelo Lobianco gli dice una serie di cose, e poi racconta di quando invece poi assume la difesa di Giovanni Mancuso. Quindi due momenti che lui vede come due momenti, diciamo, sicuramente di crescita professionale dal suo punto di vista. Se qua si devono misurare i successi professionali degli avvocati solo dal blasone mafioso di quelli che difendono, io non credo sia così e credo che non lo pensino neanche la maggior parte degli avvocati. Però, voglio dire, questioni di una certa importanza, questioni processuali di una certa importanza, e lui comincia a sentire questo fiato sul collo. Prima raccoglie le dichiarazioni, mi viene da dire quasi testamentarie, di Carmelo Lobianco. Carmelo Lobianco ovviamente in questo processo non c'è, non è imputato, ma c'è già nei racconti che abbiamo fatto oggi. Abbiamo già detto, poi quando parleremo di Vibo ne dovremo riparlare. Comunque è il soggetto che fino alla sua morte ha rappresentato il punto di riferimento dell''ndrangheta di Vibo Valencia, l'ex capo, come dice Mantella, il suo ex capo. È il soggetto che viene indicato, l'abbiamo visto stamattina, come dire, preposto dai Mancuso nel protettorato che i Mancuso instaurano su Vibo Valencia da un certo momento in poi, e quindi soggetto strettamente legato ai Mancuso, e in particolar modo, perché lo dicono sostanzialmente tutti i collaboratori che potevano saperlo, ad Antonio Mancuso, ma anche a Ugo Bellantoni. Non lo dice Stilo, o meglio lo dice anche Stilo, ma l'hanno detto altri collaboratori. E racconta, che qui sarò più veloce se riassumo, tanto i verbali sono lì, le frasi sono lì, poi qualcuna la ripeto. Racconta di essere, diciamo, di malumore e di essere deluso
da Giancarlo Pittelli, che l'aveva difeso fino a quel momento, per diciamo, l'esito negativo di una vicenda processuale rispetto alla quale lui aveva avuto le solite rassicurazioni di corruzione dei giudici del distretto della Corte di Catanzaro, leggo, della Corte di Appello. Anche qui si parla di pagare i giudici e pagare i periti. Parlava di corruttela che gli faceva recapitare o andava Pittelli, parlava di dazioni personali, questo è l'esame di stile, perché lui voleva essere sicuro che quei soldi è anche responsabilità dell'avvocato, dice, perché dice se io ti do questi soldi tu mi devi garantire. L'avvocato Pittelli mi aveva promesso che se la sarebbero vista i soliti magistrati, anche con i colleghi, ma non riuscirono nel loro intento e mi hanno tradito la fiducia. Questo è quello che avrebbe detto Carmelo Lobianco all'avvocato Stilo. E poi Pittelli mi disse anche che Pittelli, oltre ad avere aderenze nel campo dei giudici, quindi di queste famose corruttelle che avevano adoperato, mi disse anche che avevano dei legami con diversi giudici per rapporti di natura massonica. Cioè mi disse anche che Pittelli aveva dei rapporti diretti con determinati magistrati legati da altro. Sì, che facevano parte delle logge massoniche a cui interveniva Pittelli, quindi lui aveva un riscontro non solo perché lo diceva Pittelli, cioè la domanda è come lo sapeva Carmelo Lobianco, non solo perché lo diceva Pittelli e Pittelli si vantava di questo, ma lui aveva il riscontro diretto, perché se facciamo un esempio, Pittelli diceva guarda che l'avvocato Stilo appartiene alla loggia massonica, siccome l'avvocato Stilo era vicino a Lobianco, lui poi che faceva? Chiamava l'avvocato Stilo e Lobianco e dice ma è vero che tu hai partecipato alla cena con questo magistrato? E Stilo gli diceva sì, cioè sostanzialmente aveva delle persone che gli potevano confermare quello che diceva Pittelli. E indica, prima non si ricorda il nome, poi se lo ricorda nel corso del verbale, lo indica inizialmente come un computato di questo processo, la cui posizione è stata stralciata, eccetera, eccetera. Poi è Ugo Bellantoni, che abbiamo citato più volte nel corso di questo mio intervento, come soggetto vicino a Lobianco, vicino a Carmelo Lobianco, vicino a Antonio Mancuso, Carmelo Lobianco a sua volta vicino ad Antonio Mancuso, Ugo Bellantoni, tra i soggetti che potevano confermargli queste dichiarazioni. Chi erano questi magistrati? Uno è Giancarlo Bianchi, l'altro giudice della Corte Appello Perri, l'altro ancora in Corte Appello, aveva delle aderenze, mi ha fatto il nome di Petrini. Poi mi ha fatto, però ricordo che anche il nome di Petrini, diciamo, ricordo pure che mi disse, ecco, sul discorso di Petrini mi disse che non partecipava alla loggia massonica, cioè Petrini, ma che era, diciamo, via il commercialista d'Affinà, intendo d'Affinà, commercialista di Vibo Valentia. Quindi Petrini non faceva parte della loggia massonica, qua stiamo parlando di quello che Stilo ha saputo da Carmelo Lobianco, quindi all'epoca in cui Carmelo Lobianco era vivo, mentre sappiamo che l'inserimento dei Petrini nella loggia massonica, lo sappiamo dai verbali utilizzati per le contestazioni, ricade in epoca successiva. Però ricadeva nella sfera dei giudici dove lui riusciva ad avere aderenze, quindi anche qui conformità con quello che diceva Antella, conformità con quello che abbiamo contestato a Petrini, oggetto delle prime dichiarazioni di Petrini, con quelle risposte che abbiamo visto prima. Quindi anche qui posso non credere a Stilo per partito preso, oppure posso verificare quello che dice Stilo alla luce delle domande e delle risposte che ho ricevuto da Petrini. Riusciva ad avere aderenze, cioè attenzione, non ho detto mai che lui era massone, ora che lei mi sta ponendo, ricordando e sforzandomi, lui mi disse che aveva delle aderenze Pittelli con Petrini, riusciva a raggiungerlo, è ovvio che vuole, cioè leggendo poi la sentenza Nova Alba che cosa devo pensare, non so, gliela fa Petrini, però queste sono valutazioni.
Poi Pittelli aveva rapporti ottimali di natura massonica anche con il giudice Giancarlo Bianchi. Poi del rapporto di vicinanza di Pittelli e Bianchi da Finame lo conferma anche Antonio Mancuso. Poi fa dei riferimenti al fatto che Pittelli era vicino anche ai clan di Cutro, racconta di una vicenda in cui erano intervenuti Pittelli e Staiano per risolvere una questione relativa a un tradimento che aveva coinvolto appartenenti alla Coscaro Bianco, alla Coscaro Canderà, che rimando ai contenuti di quel verbale, ma anche lì si svolge una funzione, se è vero quello dice Stilo, una funzione che sicuramente non appartiene al mandato difensivo. E poi dice un'altra cosa importante, riferisce che sia con riferimento alla difesa di Giovanni Mancuso, sia con riferimento a un'altra difesa importante che Stilo coltiva da molto tempo, cioè quella di Razionale Saverio, Pittelli sarebbe intervenuto tramite Luigi Mancuso per ottenere la nomina come difensore al suo posto, che è un altro aspetto importante, che poi abbiamo visto che in questo rapporto che si viene a instaurare, da un lato l'avvocato Pittelli in questo caso diventa il punto di riferimento per la risoluzione di questo tipo di problematiche, poi lo vedremo come tutto questo è riscontrato nella nostra attività, dall'altro si ricevono delle nomine, come avvenuto nelle altre situazioni, anche nella vicenda raccontata da Iannello. Maiolo viene indotto a nominare l'avvocato Pittelli da Fiaré e da Mancuso Luigi. Anche qui, dal racconto che ci fa Stilo e che avrebbe appreso, diciamo, direttamente dai protagonisti, in particolar modo da Razionale, che glielo racconta in carcere davanti a Carlo De Pasquale, che è stato convocato da Luigi Mancuso alla presenza di Pittelli per convincerlo a revocare la nomina di Stilo e a nominare Pittelli. Ma che Stilo si gira da Pasquale a Gallone e gli dice: ma è vero quello che sta dicendo? Sì, è vero. E mi riporto alle dichiarazioni. Poi racconta del fatto che tutti sapevano dell'operazione che stava scattando, ma qui, diciamo, mi posso riagganciare alle trascrizioni verbali. Poi Stilo parla anche di un'altra cosa, e poi ci arriviamo, anche lì, se può essere utilizzato, lo può essere soltanto nella misura in cui va letto insieme agli altri elementi su quella vicenda, che è quella dei famosi verbali di Mantella, di cui parlerò da qui a un attimo. E allora questo rapporto rappresenta un altro momento importante del processo. Anche qui, come abbiamo visto per quanto riguarda l'unitarietà dell''ndrangheta e poi l'appartenenza del Vibonese all''ndrangheta unitaria, nessuno vuole provare nulla con le foto, ma le foto simbolo, come dire, rappresentano una parte importante del processo, che non è Pittelli di per sé, ma è il rapporto
storico che ho cercato di descrivere finora sulla base di quello che è il pregresso giudiziario, le pregresse dichiarazioni dei collaboratori, e che adesso invece affronteremo anche sulla base delle emergenze investigative del processo di nascita. E questa è una di quelle, l'abbiamo prodotta credo proprio il 13 aprile, è la terza foto, diciamo, emblematica del processo, che è questa tra Giancarlo Pittelli e Luigi Mancuso. Perché era fondamentale, ed è quindi fondamentale per voi, nell'affrontare la posizione di Pittelli e Giancarlo, parlo del concorso esterno, e nel parlare del concorso esterno necessariamente parlerò anche di alcuni aspetti che poi hanno portato a contestazioni di reati fine, che però verranno sviscerati dalla collega. Nell'affrontare questo è fondamentale la ricostruzione complessiva che abbiamo tentato di fare da stamattina, ed è fondamentale un attimo solo. Sì, è fondamentale capire esattamente quindi che cosa stiamo contestando in quel capo di imputazione che ha bis a Giancarlo Pittelli. Quindi si vedrà come nella prima parte della contestazione, certo, l'aspetto professionale, come dire, no? Come canale per l'instaurazione di certi rapporti non sta sullo sfondo. Certamente non è l'oggetto della contestazione, certamente, e qua respingiamo al mittente qualunque accusa di questo genere, nessuno criminalizza l'esercizio della funzione difensiva, si parla di ben altro, ma accanto a questa viene dato risalto al ruolo anche politico che ha rivestito in una certa epoca il Pittelli, lo trovate nel capo di imputazione, ex parlamentare della Repubblica, e al ruolo di massone. Cioè, come dire, nella qualità di tutte queste cose, perché rileva? Perché mette in risalto, e oggi l'abbiamo spiegato proprio in maniera plastica, mette in risalto qual è il patrimonio di conoscenze, di rapporti, patrimonio di possibilità che Giancarlo Pittelli, io direi ben al di là della sua professione, mette sul piatto quando si interfaccia con, in questo caso, la cosca Mancuso. Cioè, tutto questo in astratto prima, perché può essere, diciamo, come dire, un dato notorio o comunque di comune conoscenza che un massone appartenente alle logge massoniche come dire, ufficiali, che non sta commettendo nessun reato, possa avere tante conoscenze importanti. Ma non è solo in astratto, è anche in concreto, perché noi abbiamo, come dire, recuperando una serie di dati, ricostruito il ruolo specifico di quelle logge massoniche, di quella loggia massonica di cui faceva parte Pittelli e di Pittelli. Quindi che cos'era, di cosa faceva parte, che cosa doveva fare e come dire, e ne faceva parte perché doveva fare quello, come dice Virgilio, è chiaro e sta nella prima parte del capo di imputazione. Cioè Pittelli rappresenta, rispetto a un soggetto dal punto di vista andanghetistico importantissimo, e stamattina ci siamo spesi per far capire quanto è importante Luigi Mancuso nell''ndrangheta,
Rispetto a questo oggetto lui rappresenta il punto dove Luigi Mancuso non può arrivare e il punto dove lui arriva grazie a Pittelli. Ricordate stamattina quando abbiamo parlato dell'area in espansione dell''ndrangheta, quindi che esiste, è così e resiste perché è così e perché può arrivare a fare questo. Quindi, dove non ci arriva Luigi Mancuso con la mano sua, ci arriva tramite altri personaggi. E noi, diciamo, nella fase cautelare di più, nella fase processuale di meno, se non en passant nelle dichiarazioni di alcuni testi di polizia giudiziaria, abbiamo evidenziato una serie di aspetti, non ho timore a dirlo, bagatellari rispetto a tutto quanto di altro abbiamo descritto fino adesso da stamattina, e cioè l'aiuto per la figlia di, l'ospedale, l'intervento in favore di Tizio Di Caio. Non mi soffermo neanche a parlarne. È chiaro che quello è stato inserito non perché fosse il cuore dell'accusa, ma perché era il presupposto per descrivere il tipo di rapporto, perché poi c'è avvocato e avvocato, c'è difensore e difensore, ci sono modi diversi di rapportarsi al cliente. Ed è chiaro che certi rapporti, come dire, rappresentano un humus per determinate condotte devianti rispetto al corretto e deontologico esercizio del mandato professionale benedetto. Quindi solo a quello sono serviti e solo a quello servono, ma è chiaro che secondo una tecnica consueta, che vuol dire la conosciamo, come dire, io indico la luna e qualcuno si sofferma sul dito che indica la luna invece di guardare la luna. E quindi si sottolineano cose che importanti non lo sono di meno, lo sono in questi termini. Anche la foto che abbiamo messo, vuol dire, abbiamo detto Oppedisano e Oppedisano e Giuseppe Commisso e Giuseppe Commisso, anche se non si baciavano, oppure se si baciavano soltanto non era certamente quello parte integrante di un capo d'accusa di qualunque reato. Però siccome abbiamo dimostrato chi è Giuseppe Commisso, abbiamo dimostrato chi è Domenico Oppedisano e che cosa significa che loro due si bacino, quella foto ha quel simbolo. Stesso discorso qua nessuno ha pensato di accusare Pittelli perché cammina mano nella mano con Luigi Mancuso o perché si abbracciano, ma per quello che non a monte ma a valle significa quella fotografia. Allora noi spostiamo l'attenzione. Dal punto centrale. E soprattutto non dimentichiamo che al di là del rapporto professionale e dei favori che vengono fatti, Pittelli è ben consapevole, per forza di cose, a parte che lo dice nelle conversazioni, è ben consapevole di chi sia Luigi Mancuso. Al di là del fatto che l'ha difeso nei processi, perché poi, parliamoci chiaro, stamattina abbiamo fatto un lungo excursus, certo dai processi già si capisce chi è Luigi Mancuso, però poi dietro i processi purtroppo c'era anche molto di più, voglio dire, abbiamo dovuto faticare stamattina per raccogliere tutti gli elementi e spiegare chi è Luigi Mancuso, ma Pittelli lo sapeva chi era Luigi Mancuso, cioè lo sapeva già perché era difensore di Luigi Mancuso, lo sapeva dalle vicende giudiziarie, quindi le ufficiali chi era Luigi Mancuso, ma lo sapeva e malcelava anche un certo apprezzamento per questa figura
così come c'è stata descritta dai collaboratori, di persona dal cervello fino, di persona equilibrata, di persona che sa risolvere le situazioni, che come esce lui tutto il vibonese, ecco, abbiamo fatto la metafora del Big Bang stamattina, come esplode il vibonese in 1000 conflitti perdurando la detenzione di Luigi Mancuso, poi come il nostro universo si espande, si continua ad espandere, si sta espandendo in questo momento, arriverà un momento, dicono i fisici, che arriverà a un massimo di espansione e si ricontrarrà in un sol punto di materia dal quale era partito, e così succede con Luigi Mancuso. Esce Luigi Mancuso e tutto ritorna nelle mani, nelle redini del capocrimine indiscusso della provincia di Vibo dopo la sua scarcerazione. E lui lo sa. Perché diciamo che lo sa? Poi i progressivi li indichiamo in memoria perché adesso non ce l'ho sotto mano. 2 conversazioni, anzi no, una ce l'ho. Perizia. Email di Pittelli, DIT 9118, progressivo 1230 del 20 luglio 2018. Commenta con altri, adesso non ricordo gli interlocutori, con altri pare che sia tale Moladore, Molato di Marco, dottor Laugelli, non so chi sia in questo momento. Commentano un articolo di stampa, Fatto Quotidiano, trattativa Stato-mafia. E commenta Berlusconi è fottuto. Berlusconi è fottuto. Qualcuno fa notare, ma ha più di 80 anni. No, però Dell'Utri, ragazzi, però qua c'è una delle tante discrasie, per fortuna poco male in questo caso. Dell'Utri, ragazzi Dell'Utri, io lo so. Perché Dell'Utri, la prima persona che contattò per la formazione di Forza Italia, fu Pino Malli a Gioia Tauro. Nella trascrizione del perito vi ritrovate fu Pino Mancuso a Gioia Tauro. Sono sicuro che voi sentirete, adesso non so cosa deciderete sulla nostra proposta di fornirvi di un client, ma anche se non accedete a questa proposta sono sicuro che vi andrete a sentire direttamente, sono sicuro che lo farete e spero che lo farete, perché noi vi segnaleremo tutte le discrasie che ci sono. Tu pensa che ci sono 2 mafiosi in Calabria che sono i numeri 1 in assoluto. Uno è del Vibonese e l'altro è di Gioia Tauro. Uno si chiama Giuseppe Pino Malli e l'altro si chiama Luigi Mancuso, che è più giovane e forse più potente. Io lo difendo dal 1981. Sono 37 anni questi qua che vivono. Sembra quasi una dichiarazione di Pippo Di Giacomo o di Franco Pino. Lo sa chi è Luigi Mancuso. In un'altra conversazione che era stata utilizzata dalla difesa per dire no, lui non è associato, che in un primo momento il GIP addirittura aveva riqualificato in partecipazione, poi siamo tornati al concorso esterno, poi ci hanno annullato, lo vedremo, la misura cautelare, ma poi ripercorrendo la giurisprudenza della Cassazione, forse la contestazione di partecipazione della dottoressa Sacca non era neanche sbagliatissima. Nel difendersi in quella fase si è detto, c'è una conversazione in cui lui chiede a Giambolino se c'era qualcuno, quanto è potente Luigi Mancuso, chi c'è sopra Luigi Mancuso, se Pelle era superiore al Mancuso, e Giambolino gli risponde no, non c'è nessuno come Luigi Mancuso. Ora, è chiaro che da questa conversazione certo non si può trarre che lui era disinformato,
rispetto al ruolo di Luigi Mancuso, sicuramente più informato dopo aver parlato con Giambolino che gli risponde, ma stiamo parlando di questo, è più importante Luigi Mancuso, è più importante Pelle, non sta consultando carte, sta parlando con un associato di Luigi Mancuso. Quindi che Luigi Mancuso sappia, che Giancarlo Pittelli sappia chi è Luigi Mancuso, cosa rappresenta, cosa ha rappresentato, sostanzialmente come è composta la sua organizzazione, qual è la storia della sua organizzazione, che Pittelli sappia del legame, tant'è che li associa anche in questa conversazione, tra i Mancuso e i Piromalli, tra Luigi Mancuso e i Piromalli in particolare, non si può mettere in discussione. Faremmo persino un torto a Giancarlo Pittelli se lo mettessimo in discussione. E quindi bisogna partire da tutto ciò. Per tacere del fatto che poi nelle more, la Cassazione lo consente, Giancarlo Pittelli è stato raggiunto da un'altra ordinanza di custodia cautelare che lo qualifica come concorrente esterno anche dei Piromalli, perché poi del rapporto con Delfino che si instaura, e l'abbiamo registrato tutto nel corso delle indagini di rinascita, poi le cose vanno avanti, insomma, e la Procura di Reggio Calabria raccoglie ulteriori elementi non solo per contestare il 416 bis a Delfino Rocco udite udite, e vedremo questo quanto è importante, ma anche per contestare il concorso esterno a Pittelli anche con i Piromalli. Allora, entriamo, dimenticavo un'altra conversazione dove apprezza invece, lo dicevo prima, il ruolo specifico di Luigi Mancuso, la conversazione progressivo 6737, RIT 350-2016, sono sempre Giambolino e Pittelli. Giovanni Giambolino è preoccupato per una serie di cose, si parla di fermi che l'hanno fermato 4 volte con Luigi, si parla di altre vicende, di Restuccia, sostanzialmente si parla del disagio derivante dalla irreperibilità in cui Luigi Mancuso si è confinato per quella questione della sorveglianza. E Pittelli si lascia andare a una considerazione: se c'era Mariano Lombardi a quest'ora Luigi era, e Giambolino capisce subito il nostalgico riferimento, diciamo, di Pittelli, cioè guardate che la legge è cieca e orba, che uno come Luigi è da tenerli a quelli come Luigi fuori, che li protegge, non che li accusa, quindi noi dovremmo proteggere Luigi Mancuso. A quelli come Luigi fuori li protegge, non li accusa, hai capito? Perché questi non ne fanno non fanno casini, lo vedete che i casini di quando c'è fuori, di venire al 1000 per 1000 con quei porci dei nipoti suoi, non si poteva stare da nessuna parte si poteva stare, si erano ammazzati con tutti, avevano fatto faide da tutte le parti. E qui torniamo al ruolo di Luigi Mancuso, e quindi forse un procuratore più illuminato, ma più illuminato con la luce di Giancarlo Pittelli e con la luce di Giovanni Giambolino, l'avrebbe tenuto fuori a Luigi Mancuso e l'avrebbe pure protetto per la funzione, come dire, di pacere che svolge all'interno ma per favore. Per favore. Noi non siamo così illuminati e pensiamo che i capi promotori di organizzazioni criminali che hanno devastato questo territorio debbano stare in carcere. E
cerchiamo di fare in modo che ci stiano per il tempo che la legge indica nei margini edittali. Allora, entriamo un attimo nella vicenda cautelare. Pubblico ministero, quando Sì. ritiene sospendiamo pochissimi minuti. E allora Se adesso, sì. Poi, a meno che, no, perché avevo capito che stava passando un'altra ha parte. ragione. Io comunque sono sicuro che posso finire oggi in un orario accettabile, mi manca ancora un po', quindi possiamo sospendere adesso 5 minuti. Giusto qualche minuto, va bene. Quindi affrontiamo l'ultimo tratto del nostro intervento di oggi e quindi rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora, cosa è emerso dalle nostre attività di indagine? E come ho anticipato in premessa, per l'imputato Pittelli, come faremo per gli altri, facciamo un cenno e partiamo dalla vicenda cautelare. La sentenza 25.619 del 2020 è una sentenza che la Cassazione emette all'esito della prima sequenza cautelare, ordinanza, riesame, Cassazione. E da quella traiamo alcune indicazioni preliminari, poi sulle vicende ci torno chiaramente, ma in estrema sintesi. Vengono confermate a livello cautelare, quindi con giudicato cautelare, dico subito, per Pittelli come per altri non abbiamo bisogno del giudicato cautelare, che per questi reati abbiamo, per il 416, 110, 416 bis non abbiamo più, poi vediamo come ci si è arrivati a questo. Non ne abbiamo bisogno perché l'istruttoria dibattimentale è andata molto oltre quelli che erano gli elementi di cui disponevamo al momento dell'ordinanza cautelare. Abbiamo aggiunto tasselli ulteriori e abbiamo completato la ricostruzione di alcuni fatti. Mi riferisco alla vicenda dei verbali di Mantella, ma anche alla vicenda, forse quella centrale, dell'interessamento per Delfino e quindi dei reati contestati con Naselli di rivelazione del segreto d'ufficio e abuso d'ufficio. Abbiamo un giudicato cautelare non più messo in discussione, perché ne seguì un annullamento della misura a seguito della esclusione dell'aggravante del terzo comma del 326, poi su questo si soffermerà sicuramente la collega, e sull'aggravante mafiosa nel caso della contestazione, diciamo, per intenderci, dell'abuso. L'abuso non viene riconosciuto, ma sottolineo, la collega ci tornerà, che poi abbiamo acquisito gli atti dell'Aquila, abbiamo ricostruito meglio la vicenda, abbiamo specificato anche nel capo di imputazione, che è diverso da quello dell'epoca, quali erano le specifiche norme violate in quell'occasione.
Però la Cassazione conferma le due rivelazioni, quella, diciamo, per intenderci, della vicenda Mazzei e quella della vicenda Naselli, che poi è sempre stata Naselli anche la prima. Ma da lì non si scappa. Insomma, con gli elementi che abbiamo, neanche una Corte di Cassazione, che già la prima, come dire, non ha posto nel segno su diversi aspetti, ha potuto trovare una crepa nella ricostruzione che abbiamo fatto. Non c'è dubbio che in entrambe le vicende Pittelli è istigatore di Naselli e lo spinge a cercare e a poi a rivelargli notizie coperte da segreto. La collega poi vi dirà i dettagli, diciamo così. Sono importanti entrambe queste vicende, al di là delle contestazioni. Poi parlerò di vicenda Delfino indistintamente, abuso d'ufficio, rivelazione. Adesso per il concorso esterno mi interessa che il fatto sia stato ricostruito bene, ed è importante però anche la vicenda Mazzei, per quanto noi stessi non l'aggravammo, cioè contestammo l'aggravante del terzo comma del 326, ma non l'aggravammo con la 416 bis.1, quella aggravammo e abbiamo mantenuto l'aggravante, giustamente, e poi vedremo perché, quella invece relativa a Delfino. Però è importante anche quella perché attesta, ed è incredibile alla luce di quello che è stato poi scritto nell'ultimo provvedimento cautelare del Tribunale di Catanzaro, è importante che la conferma di questa possibilità per il Pittelli di ottenere tramite questi canali istituzionali notizie coperte da segreto istruttorio. Quindi quanto è stato detto in generale e in particolare su Pittelli, sulle sue possibilità, sul suo ruolo, sui suoi agganci, sul fatto che potesse sia aggiustare i processi ma anche arrivare ad avere notizie, avere rapporti con le istituzioni, avere la possibilità di influire sui procedimenti, viene confermato. Non è una, come dire, una ricostruzione di un ruolo e basta. Quando l'abbiamo indagato abbiamo in poco tempo alla fine accertato che lui ha questa possibilità, poi lo vedremo anche con Marinaro, che ha questi rapporti sicuramente, che in questi rapporti poi si gioca sul filo dell'appartenenza massonica o semplicemente sul filo dei favori che vengono, come dire, vengono fatti intravedere. Nel caso di Naselli si parlava dell'assunzione del figlio in una società di un amico di Pittelli, poi la collega su questo vi fornirà tutti i dettagli, quindi sempre in questa logica, io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me, e quindi questo è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione. Non è stata riconosciuta l'aggravante in ordine alla vicenda Delfino, l'aggravante di mafia. Vi leggo testualmente. Allora, pagina 16, 17 e anche 18 del provvedimento di cui sto parlando, si spiega in cosa consiste l'aggravante. A fronte di tale ricostruzione dell'aggravante deve segnalarsi che il Tribunale ha dato rilievo all'intendimento di Pittelli di agevolare i locali d'indagine appoggiato da Mancuso Luigi, perché viene in rilievo il fatto, è pacifico, anche se Pittelli poi lo vedremo da una versione diversa, ma è pacifico che lui si attiva perché è compulsato da Luigi Mancuso.
Orbene, deve rilevarsi come tale ultima osservazione si ponga in evidente contrasto con il principio secondo cui l'aggravante implica il convincimento di apportare un vantaggio a una compagine associativa mafiosa che deve essere dunque esistente e riconoscibile. D'altro canto la motivazione non considera, al di là del fatto che l'avvocato Pittelli fosse stato originariamente incaricato da Luigi Mancuso, e ti pare poco, questa è la mia nota, alla resa dei conti avrebbe dovuto apprezzarsi la diretta finalità di vantaggio all'origine del concreto giro illecito, nel caso di specie tradotto sia l'istigazione alla rivelazione, non specificata prima di una notizia riservata riguardante il corso della procedura destinata a sfociare un'interdittiva nei confronti della società Delfino. Ma in tale prospettiva risulta rilevante il fatto che il Delfino non risponda di partecipazione a compagine associativa e che in passato sia stato prosciolto da Petrini, lo ricorda poi Delfino in una conversazione, sia stato prosciolto da siffatta accusa, residuando semmai una sua contiguità alla cosca Piromalli Molè. E ti pare poco, aggiungiamo. Qui sostanzialmente è questo. E si aggiunge, pertanto, al di là del fatto che Pittelli avesse ricevuto l'incarico da Mancuso Luigi nell'interesse del Delfino, ma al di là di questo, diciamo, non è stata rappresentata, se non in via del tutto congetturale, una base fattuale idonea a dar conto con riguardo allo specifico proposito virtuoso dell'effettiva direzione della volontà del Pittelli verso l'agevolazione della qualità del servizio frente a Mancuso. Cioè, sostanzialmente, siccome sì, è vero che gliel'ha chiesto Mancuso, ma Delfino non risponde all'associazione mafiosa, non mi ha spiegato, non rispondeva all'epoca della Cassazione di associazione mafiosa, e quindi non mi hai fatto capire sostanzialmente in cosa consisterebbe questo vantaggio. Hai fatto congetture. E qui anticipo, perché poi un po' ne parlo di questa vicenda, ne parlerò, anticipo che questo passaggio è assolutamente, era già sbagliato all'epoca, perché all'epoca avevamo già le conversazioni che attestavano non la contiguità di Delfino Rocco alla cosca Piromalli Molè, ma chiaramente l'appartenenza di Rocco Delfino a quel contesto delittuoso, in termini che, anche se non hanno portato a una contestazione, e non l'hanno portata perché noi abbiamo scelto di non contestare a Rocco Delfino la partecipazione a una cosca, quella di Piromalli, per la quale doveva procedere, poi ha proceduto la procura di Reggio Calabria, non peraltro, sulla base di conversazioni autoaccusatorie dove, poi la citerò, il Delfino Rocco si considera parte di un'unica pigna, dice siamo a pochi chilometri ma siamo la stessa cosa, con la cosca Mancuso. Ma è tutto quello che avevo detto stamattina, cioè la cosca Mancuso e la cosca Piromalli, che tra l'altro, come dire, senza fare tutto il discorso che ho fatto stamattina, è nella sentenza Tirreno, quindi non so, voglio dire, poi capisco che in Cassazione non si può fare tutto, no? Però era scritto nei provvedimenti, diciamo, cautelari, che la cosca Piromalli e la cosca Mancuso sono sostanzialmente, se non due cosche federate, o se non la stessa cosca, diciamo, due cosche affratellate, due cosche che nascono insieme. Il prestigio di Mancuso nasce, come dire, all'ombra e sotto l'egida della cosca Piromalli, l'abbiamo detto stamattina fino alla noia, l'hanno detto tutti i collaboratori, era già in atti, lo dice Delfino Rocco, voglio dire, cioè, poi se uno le cose non le può vedere perché non c'è la possibilità, ma noi invece le possiamo vedere, le vediamo. Quindi già c'era tutto quello che serviva per capire che il significato dell'interessamento di Luigi Mancuso per un soggetto come Delfino Rocco, e quindi il significato che ha per un avvocato come Giancarlo Pittelli, che è quello che si è espresso nei termini che abbiamo visto prima e che sa benissimo quello di cui sto parlando, che sa benissimo che Piromalli e Mancuso sono sostanzialmente, quanto vedo dal punto di vista della contiguità associativa, la stessa cosa, e che il rafforzamento del prestigio criminale di Luigi Mancuso passa anche attraverso questo. L'abbiamo spiegato da stamattina, le linee di cui parla Franco Pino, il significato di tutto questo armamentario di cui stiamo parlando è proprio questo, cioè mi serve una cosa, da chi vado? Chi mi può risolvere il problema? L'abbiamo detto quando abbiamo analizzato come funziona l''ndrangheta, l'abbiamo detto quando abbiamo analizzato come funziona la massoneria.
Quindi era già, come dire, era già un fuor d'opera con gli atti che c'erano allora, ma non voglio andare a contestare quello che non posso più impugnare, anzi che non ho mai potuto impugnare perché era la Cassazione. Però oggi abbiamo, direi, alcune novità, e cioè che, guarda caso, Rocco Delfino è stato accusato con una condotta che ovviamente copre le vicende di cui stiamo parlando, che copre un arco temporale anche più ampio, di 416 bis con la Cosca Pirovale. Quindi quel rilievo che faceva la Corte di Cassazione non c'è più, cioè, o meglio, non è più sostenibile, neanche in quei termini. Abbiamo prodotto l'ordinanza a prova del fatto storico, abbiamo dei cenni anche nel dichiarato dei collaboratori di questo, non possiamo dire più che non sappiamo chi è Rocco Delfino. E quelle conversazioni che voi avete agli atti ora si leggono come autoconfessorie, tra l'altro sono agli atti della Procura di Reggio Calabria, alla quale le abbiamo trasmesse, e che fondano anche la ricostruzione del 416 bis a carico di Rocco Delfino insieme ad altri elementi in quel processo. Quindi diciamo che non c'è più spazio per sostenere che questa fattispecie di reato sulla quale c'è un giudicato cautelare, di cui parla la collega, non stia aggravata ex 416 bis. Poi, ovviamente poi ci torno sulla vicenda Delfino, poi vengono, diciamo, ridimensionate altre due vicende molto importanti, e qui la nostra ricostruzione fatta finora, che va a confutare questi due aspetti, la vicenda Plus Truston e la vicenda Basile e la vicenda Valtour. Nel primo caso la Corte di Cassazione riferisce che la vicenda non avrebbe sostanzialmente un rilievo penale. La vicenda anche qui è ricostruita in termini pacifici, cioè sostanzialmente Pittelli deve dei soldi a Basile, Basile interessa Luigi Mancuso, come dire, va a bussare alla porta di Pittelli affinché, insomma, dia conto di questo pagamento. Ebbene, a nostro punto di vedere non può essere come dire, liquidata così in maniera sbrigativa questa vicenda, nella misura in cui, dati i rapporti che non nascono con l'indagine di rinascita, come avete visto e sentito, ma sono molto più risalenti, questa dinamica non può non implicare un riconoscimento, ancora una volta, da parte di Giancarlo Pittelli del ruolo rivestito da Luigi Mancuso anche nei suoi confronti. È un cliente, Luigi Mancuso è un cliente di Giancarlo Pittelli, un cliente di Giancarlo Pittelli che, sì, è un cliente di Giancarlo Pittelli che si intromette in una vicenda anche delicata, che stiamo parlando di somme di denaro, insomma, non indifferenti, una vicenda anche complessa, si intromette, viene chiamato in causa, ovviamente anche Basile riconosce il ruolo di Luigi Mancuso e anche Basile sa, nel momento in cui chiede a Luigi Mancuso di intervenire su Pittelli, che può chiedere a Luigi Mancuso di intervenire su Pittelli con la speranza o con la certezza ragionevole di avere un effetto. E perché? È chiaro che c'è l'accettazione di un ruolo mafioso, perché altrimenti l'avvocato al suo cliente avrebbe detto ma come ti permetti di farti gli affari miei, ma come ti permetti di intrometterti? Invece no, si spaventa. Mi si può dire, è chiaro,
lo conosce il ruolo mafioso di Luigi Mancuso e quindi reagisce come un qualunque soggetto di quell'utenza di cui abbiamo parlato stamattina, di quei consumatori, di quella platea di consumatori di protezione, che quindi come poi la ottengono la protezione, tra virgolette la subiscono, nel senso quando poi tocca a me devo stare. Certo, se isoliamo il segmento di condotta e la vicenda da tutto il resto, e noi sappiamo che non dobbiamo ragionare così. Quindi il fatto ovviamente non costituisce un reato da parte di Pittelli. Poi possiamo ragionare se costituisce reato per altri, diciamo, ma non a carico di Pittelli. Ma certamente non è irrilevante, certamente non è indifferente, certamente non ha alcun significato, cioè non si può dire che non abbia alcun significato in relazione alla tessitura degli elementi che ci devono portare a dire qual è il tipo di rapporto che intercorre tra Pittelli e la Cosca Mancuso e Luigi Mancuso in particolar modo. E l'altro aspetto che vado subito a confutare è quello della vicenda Valtour. Qui veramente, io quando abbiamo scritto la richiesta cautelare, quando ho letto le conversazioni della vicenda Valtour, ho detto vabbè, più di così, quando si parla di concorsi esteri, ma più di così che cosa devo trovare? E invece evidentemente mi sbagliavo. In sintesi, i vertici della Prelios hanno questo villaggio del quale si vogliono disfare, a Nicotera. Si trovano a parlare con Pittelli, che Pittelli ha altre questioni con questi soggetti, si parla della vendita di questo villaggio. E qual è il concetto di fondo? Poi è interessante, anzi lo voglio fare prima, è interessante la descrizione della vicenda dalle stesse parole di Giancarlo Pittelli. Un po' complicato anche gestire le carte. Che Pittelli parla a spot di queste vicende sia nel verbale di spontanea dichiarazione reso quando stiamo facendo la perquisizione, sia nelle spontanee dichiarazioni rese a dibattimento. Allora, circa la vicenda Valtour posso dire che erano in contatto con i vertici della Prelios, i quali mi dissero che avevano intenzione di vendere la struttura di Nicotera per 2 milioni di euro e che avevano bisogno di parlare per questo con avvocati locali. Io avevo da poco ripreso i contatti con Luigi Mancuso, per come ho detto mi impegnava, perché poi secondo Pittelli c'è in questa vicenda, che poi lui pure data in tempi più risalenti, ci sarebbe stata una interruzione, quantomeno un raffreddamento dei rapporti fino a una certa data, poi produce una missiva in cui poi si chiariscono con Luigi Mancuso gli scrive una lettera, insomma comunque sta di fatto che sicuramente all'uscita dal carcere di Luigi Mancuso tutto è sicuramente tornato come prima, per quanto la stessa missiva, diciamo, non dà atto di chissà quali, diciamo, problematiche particolari, però insomma sicuramente all'epoca lui aveva ripreso i contatti, lo dice lui stesso, con Luigi Mancuso, per come ho detto mi impegnai a sondare la situazione. In effetti io ho contattato il Mancuso e l'ho incontrato chiedendogli se la Valtour poteva vendere questo villaggio oppure se l'ha già venduto. Luigi Mancuso si è quindi informato da un vice sindaco e ha scoperto che la Valtour in realtà aveva già precedentemente venduto il villaggio, al che mi sono molto irritato, soprattutto con queste persone della Valtour che non si rendono conto del fatto che un comportamento del genere può mettere a repentaglio la vita delle persone. Questo dice Giancarlo Pittelli. Poi
non so se ne parla anche al dibattimento, più o meno negli stessi termini. Mi chiede la cortesia di interessarmi della vendita di immobili proprietà della fattura passato acquisito da Prelios, località Nicotera. Essendo notoriamente Nicotera Marina un paese, quindi qua è ancora più esplicito, un paese chiamiamo tra virgolette pericoloso per alcuni versi, mi permisi di chiedere a Luigi Mancuso, che era mio cliente, se ci fosse qualcuno, se sapeva, se ha avuto notizia che ci fosse qualcuno interessato all'acquisto. Questo per non andare a pestare i piedi a qualcuno e per non ritrovarmi con una fucilata nelle spalle da parte di qualche altro. E la Cassazione di cosa si fa preoccupare? Del fatto che lui indica una cifra, 2 milioni di euro, che poi era quella che c'è nell'intercettazione, sono quelli della Prelios, una cifra superiore a quella che poi si scopre è stata pagata per l'acquisto del villaggio, come si viene poi a sapere, perché poi Mancuso Luigi si informa tramite Rizzo, viene a sapere che è stato già tutto fatto a un prezzo inferiore, e quindi che voleva fare un affare, che voleva guadagnarci sopra, che voleva che poi questa cosa non è andata a buon fine e che quindi addirittura poteva temere qualcosa. E non va invece a vedere cosa si dice in quella conversazione, che Pittelli per quanto si sforza di edulcorare, diciamo, il passaggio, non può sostanzialmente discostarsi più di tanto da quello che si sente nella conversazione. Nella conversazione è chiaro quello che si sta chiedendo, è chiaro qual è il problema, è chiaro che Pittelli, con riferimento ai condizionamenti mafiosi che ci sono a Nicotera, che sono ben chiari a quelli della Prelios, svolge una funzione di raccordo affinché quell'affare possa essere condotto in maniera tranquilla e soprattutto in maniera rispettosa. Uso un termine di Giancarlo Pittelli. Non è una cosa semplice, dice Pittelli nella conversazione. A Nicotera Marina questa storia qui la puoi vendere se hai un placet, altrimenti non la puoi vendere. Se ha l'autorizzazione a vendere a Nicotera Marina e a Mancuso Luigi, possiamo, immagino Mancuso Luigi, altrimenti là io oggi pomeriggio appena scendo vado lì e chiedo. Mi hanno dato questo interesse a qualche imprenditore della zona, dobbiamo rispettare, non possiamo fare i cretini, dice Giancarlo Pittelli. Questo segmento di condotta, che tra l'altro noi abbiamo descritto puntualmente proprio su questa falsariga nel capo di imputazione, ha ben poco a vedere col mandato difensivo, anzi c'entra col mandato difensivo solo nella misura in cui, come dice Virgilio, per risolvere determinati problemi ci si avvale di soggetti che possono parlare con i magistrati, se servono i magistrati, o con i criminali, se servono i criminali, i mafiosi, cioè in questo caso l'avvocato di Mancuso. Si autodefinisce così Pittelli nella conversazione, l'avvocato di Mancuso. E quindi giustamente avete pensato bene, per affrontare questo problema, di parlare con l'avvocato di Mancuso, il quale recepisce, capisce e ribadisce che il problema è questo, ribadisce che c'è la necessità di fare così se si vuole vendere il villaggio a Nicotera, e quindi va subito a parlare con Mancuso. Possono vendere? Interessa a qualcuno di voi? Questo non è mandato difensivo, questo è controllo del territorio, che è una cosa diversa. Questo significa svolgere una funzione sussidiaria, agevolatrice del controllo del territorio. Quindi se pensiamo che questo rientri in un qualsiasi mandato difensivo, dobbiamo ammettere, ovviamente penso che la cosa fa orrore a tutti, a me e anche agli avvocati, gli avvocati onesti che per fortuna sono la stragrande maggioranza,
che l'avvocatura debba svolgere una funzione di cuscinetto, diciamo, tra le organizzazioni criminali e quella famosa utenza, e quei famosi consumatori di protezione. Ma stiamo scherzando? E la Cassazione dice che questo non è una vicenda rilevante e si concentra su se Pittelli ci ha guadagnato, non ci poteva guadagnare, si voleva guadagnare ma si è ritrovato in difficoltà. Può darsi, non lo so, voglio dire, si intuisce che forse questa è un'eventualità, ma cosa c'entra? Questo è irrilevante. Questo, come dire, non ha alcun significato. Come dire, il secondo fine eventuale, che poi non so neanche bene da dove lo hanno ricostruito, eventuale di Pittelli nel ficcarsi in questa situazione, forse anche per ottenerne un vantaggio personale, può darsi, dato rientra sicuramente nel personaggio. Ma quello che conta è quello che dice che in quel momento, nell'intercettazione, dobbiamo rispettare. Non dice, si capisce che il contesto è un contesto pericoloso, si capisce che la Prelios sicuramente si fa questo tipo di problemi, ma non usa altre parole se non quello del rispetto di una regola che attiene al controllo del territorio. Cioè, se si deve vendere uno spillo a Nicotera, e a maggior ragione se si deve vendere un villaggio turistico, bisogna passare da Mancuso, e siete venuti bene da me a risolvere questo problema, perché per risolvere questo problema ci voglio io, mi muovo io, non possiamo fare i cretini, e va a parlare con Mancuso. Poi che le cose si mettono in quel modo, che attinenza ha rispetto al significato della condotta concreta che mette in moto Pittelli, che Pittelli, come dire, viene riconosciuto e si riconosce dover porre in essere nell'esercizio del suo ruolo, ma non quello di difensore. Quello che abbiamo descritto da stamattina. E quindi noi riteniamo che questo segmento, che poi è la Cassazione che ci insegna che non bisogna parcellizzare gli elementi, no, che gli elementi vanno considerati tutti, ma bisogna vedere se sono, come dire, insieme, se stanno insieme armonicamente, se qualcuno non sta insieme armonicamente bisogna approfondire, ma se stanno insieme armonicamente devono portare a un risultato che sia coerente con la sequenza degli elementi. E quindi noi riteniamo che in un progetto di sentenza, che poi la mia requisitoria deve proporre un progetto di sentenza su ciascuna delle posizioni di cui parleremo, nel progetto della sentenza che io mi immagino, che sono fiducioso alla luce degli elementi che abbiamo raccolto, sarà di affermazione della penale responsabilità di Giancarlo Pittelli per il reato di concorso esterno, questo segmento ci deve stare, perché alla luce di tutto non ha nessuna lettura alternativa. E quindi voi che siete i giudici del merito e che avete tutto nelle mani, tutto il compendio istruttorio, lo potete tranquillamente e lo dovrete recuperare. E poi ci sono le altre due vicende. Una l'ho già accennata, è quella relativa a Delfino Naselli, l'altra è quella dei verbali di Mantello. La Corte di Cassazione, avendo escluso l'aggravante sulla vicenda Delfino Naselli, automaticamente, quindi quella vicenda non esiste più, che a volte nei provvedimenti giudiziari, come dire, invece di ricostruire i fatti facciamo le somme algebriche, cioè quindi quello adesso è un segno meno e quindi non lo posso. Che poi Luigi Mancuso l'ha chiamato, che Luigi Mancuso gli ha detto fai questo, che lui è andato, che ha preso contatti, che ha istigato un colonnello a fare relazione, questo siccome non si capisce che
come dire, nella ricostruzione del concorso esterno l'abbiamo cancellato. Ma quante ne se ne vedono di sentenze, di provvedimenti scritti così? Ma io mi ostino a pensare che non è così che si motiva un provvedimento. E quindi quello non c'è più. E si concentra tutto, ripeto, lasciando da subito nell'oblio, in questa sentenza della Cassazione, il dichiarato dei collaboratori, che non c'è proprio più. Non si sa che fine ha fatto, cioè non è che si è detto sono attendibili, non sono attendibili, non è rilevante quello che hanno detto, sono generici, no, non se ne parla proprio. Non se ne parla proprio, né si considerano questi elementi come riscontro, cioè ma può essere un riscontro al di là del vantaggio, al di là se Delfino Rocco è mafioso o no, ma può essere un riscontro a quello che dicono i collaboratori del fatto che Pittelli è a disposizione di Luigi Mancuso e come Luigi Mancuso lo chiama si muove, va, sta attento, con 1000 cautele, lui è reperibile, ci va lo stesso, riceve l'incarico e si occupa, vedremo fino a che punto, della vicenda di Delfino. È sufficiente tutto questo, almeno è prova autonoma del concorso esterno di Pittelli tutto questo, ma almeno come riscontro esterno individualizzante a quello che hanno detto i collaboratori, anche solo i collaboratori che c'erano in quel momento lì. Non è dato saperlo. E noi lo vogliamo leggere tutto questo. Noi, tutto quello che vi stiamo dicendo poi lo vogliamo leggere nella sentenza, se abbiamo ragione o torto su questo, anche in relazione al ragionamento e all'argomentazione logico-giuridica che vi stiamo proponendo. Può essere mai che nella sentenza della Cassazione, tra l'altro quella che conferma ma lunga era la strada, non c'è niente di tutto ciò. Delfino e Naselli scompaiono, segno meno, vicenda dei verbali, e lì troviamo, poi guardiamo un po' di Cassazione sul concorso esterno, troviamo invece valorizzata la vicenda dei verbali di Mantello. Siccome poi la ricostruiscono, mi soffermo, siccome la riconoscono, non mi soffermo, però va detto, e poi le leggiamo queste sentenze, che la Cassazione già in quel momento dice una cosa molto importante. Non è rilevante, che qua il problema è cosa è rilevante e cosa non è rilevante. Non è rilevante ai fini della configurazione del concorso esterno il risultato. Obbligazione di mezzi, non di risultato. Citando altre sentenze della Cassazione, non è importante se Pittelli ha realizzato il risultato di acquisire l'informazione segretata. Poi noi abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere che quello poi è un altro strafalcione che è stato fatto nella sequenza dei provvedimenti cautelari, quello relativo alla vicenda del fratello di Mantella, poi adesso ne parliamo. Continuiamo a sostenere che queste notizie sono trapelate, che dei segmenti dell'analato di Mantella, adesso non sappiamo se pezzi di verbale, se notizie sui verbali, come stava facendo Marinaro, sono trapelati dei passaggi che nel momento in cui sono stati diffusi non erano riscoverati. Questo è chiaro, ma per noi era, come dire, un argomento in più, cioè un argomento che ci faceva capire la serietà della situazione, che già si comprendeva dai personaggi, che lo vedremo, ma un argomento in più. C'è qualcuno che diceva mai troppo zelo, perché ci fossimo fermati lì forse era meglio. La Cassazione aveva già detto, e quello è un giudicato cautelare che non si capisce come si è potuto incidere nuovamente, non lo devo dire a voi che avete capito l'inammissibilità di quel ricorso, di quella richiesta di scarcerazione e quindi poi dei ricorsi successivi. Era chiaramente tutto inammissibile, ma perché nel giudicato cautelare c'era già scritto che non rilevava la circostanza che quel risultato fosse stato raggiunto o meno. Eppure, attraverso una sequenza che non voglio manco ricostruire, si finisce
con un appello sulla vostra decisione attraverso il quale, pur confermando, si ritorna di nuovo sulla questione dandole un valore, un significato, una portata che Cassazione alla mano, Cassazione in generale e Cassazione specifica alla mano non aveva, e quindi rispetto a quello non c'era alcun elemento di novità. Si dicono determinate cose, la Cassazione rimanda indietro al Tribunale del riesame, puntando tutto su, vedete, siamo partiti e siamo ancora con un panorama probatorio così ampio, e tutta la questione si riduce al fatto che se ha parlato del fratello o non ha parlato del fratello in una certa data. Ma io non credevo ai miei occhi quando poi ho letto il provvedimento del Tribunale dell'esame, e alla fine tutto il discorso, a parte prove non ammesse, non voglio polemizzare inutilmente, tutto il discorso si riduce addirittura, ma questo lo dobbiamo affrontare questo tema perché non possiamo a questo punto non affrontarlo, al fatto che quello che dice Pittelli, e cioè che si sarebbe impegnato siccome c'è una Cassazione granitica che dice che quello basta, e allora qual è il commodus discessus? Sta millantando. E allora io mi chiedo, ma per Giancarlo Pittelli valgono le stesse norme processuali e gli stessi principi della Corte di Cassazione sull'interpretazione delle intercettazioni che valgono per tutti gli imputati di questo processo, sì o no? Allora, quando siamo chiamati a valutare le intercettazioni dove parla Bonavoto Domenico, dove parla Razionale Savelli, dove parla, e dicono determinate cose, applico determinati principi giurisprudenziali che non vi devo ricordare, e devo applicare gli stessi principi quando parlo di Giancarlo Pittelli, gli stessi principi giurisprudenziali, le stesse norme. Dichiarazioni autoaccusatorie delle intercettazioni seguono una strada interpretativa, dichiarazioni accusatorie seguono una strada interpretativa, devo verificare se quello che si sta dicendo è serio. E come lo faccio a verificare? Col contesto, con quello che si sta dicendo e col contesto. Chi sono i conversanti, di cosa si occupano, cosa sono capaci di fare, cosa sono capaci di sapere, e quindi mi affido a quello che in una captazione, come dire, occulta viene registrato. Vale per tutti? La legge è uguale per tutti. Vale per tutti. E quindi come faccio a dire che Pittelli sta millantando? Devo spiegare perché Pittelli sta millantando. Sono 30 anni che fa questo. Avesse millantato 2 volte non sarebbe arrivato a questo punto. Ma non è solo questo. Abbiamo detto che è provato ed è riconosciuto dalla Cassazione che lui aveva gli agganci, che lui poteva parlare con colonnelli, che lui poteva parlare con marescialli, che lui aveva istigato un pubblico ufficiale a rivelare notizie coperte al segreto. Per questo è importante anche la vicenda Mazzei, che Pittelli dice, dov'è? Pittelli dice, dove ho messo le dichiarazioni di Pittelli? Vabbè, me le ricordo. Ho fatto la leggerezza, prima dice mi dispiace per il colonnello Naselli, io sono stato leggero, l'ho coinvolto in questa vicenda, ho chiesto informazioni per il mio cliente del Finocco, poi ho saputo, mi ha detto che c'erano intestazioni fittizie, e quindi ho rinunciato al mandato, che poi non è vero, non ha rinunciato proprio a niente, né poteva farlo evidentemente, non ha rinunciato proprio a niente, è andato avanti, è andato a Petrini e poi lo vedremo. Quindi ovviamente Pittelli dice quello che ritiene di dire a sua difesa, ma ovviamente non ha rinunciato a nessun mandato. Così come non è vero che come è arrivata la nomina di Delfino, lo sappiamo, l'abbiamo dimostrato. E De Primazzei dice, ho fatto sta sciocchezza, adesso non ricordo il termine esatto, di chiedere notizie per Mazzei. E che volete fare? Allora, abbiamo adesso, e l'avevamo portati anche all'esame, gli elementi che certificano in maniera inconfutabile che Michele Marinaro, prima alla DIA ma anche quando passa ai servizi, era l'informatore ufficiale, praticamente lo sapevano tutti quelli che lo dovevano sapere, tranne noi,
come al solito, che Marinaro portava le ambasciate a Pittelli. Non solo, ma è tutto il contesto delle conversazioni accanto alla vicenda di Mantella, ecco appunto la vicenda di Delfino, e ripeto il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori, che voglio dire, abbiamo una legge sulla collaborazione, abbiamo un codice di procedura penale, forse a qualcuno non piace, però la legge, vuol dire, è questa, e le dichiarazioni ce le abbiamo e ci sono i riscontri, e quindi le dobbiamo valutare, le dichiarazioni dei collaboratori. Come si fa, avendo questo patrimonio nelle mani, a dire che Pittelli sta millantando? E soprattutto a non spiegare in base a che cosa Pittelli sta millantando. Poi è chiaro il nostro ricorso, perché una volta poi che si scrivono queste cose, vai a fare il ricorso per Cassazione, e ovviamente ti viene dichiarato inammissibile perché è merito, e siamo nel merito. Siamo nel merito e noi diciamo che Pittelli non sta millantando in quell'occasione come non sta millantando in altre occasioni, perché è una vita, come dice Galati in un'altra conversazione, è una vita che fa questo, per come emerge dalle dichiarazioni di tutti i collaboratori che ho citato, come emerge dalle conversazioni e come emerge dalla prova provata, sì, l'appartenenza massonica, dalla prova provata che lui è in grado, assolutamente in grado, e ci riesce, in grado di contattare pubblici ufficiali, magistrati e ottenere comunque dei vantaggi. Poi in alcuni casi questi vantaggi, come dire, realizzano una condotta delittuosa, in altri casi non ci arrivano, in altri casi non è una condotta delittuosa, è una condotta, un illecito disciplinare, non lo so, di competenza di altri uffici. Però sicuramente questo potenziale ce l'ha, ma è dimostrato dalle indagini. Quindi perché se parla un mafioso, quindi io ricostruisco che quel soggetto è mafioso, è il capolocale di quella locale, parla col quadro, diciamo, della locale e dice facciamo l'estorsione, perché io quella conversazione la ritengo rilevante? Perché quello dice ho parlato con Tizio e mi ha detto che poi si mette a posto? Perché ci credo a quella? Perché quello non sta millantando? Perché abbiamo fatto questo ragionamento? Perché abbiamo ricostruito la storia di quelle persone, perché abbiamo ricostruito che quello è il capolocale e quello è lo scagnozzo suo e che quelli fanno le estorsioni e che quindi se dice quella cosa, quel soggetto necessariamente gli sta dicendo la verità. Questo è. Qua nessuno ti affida all'oracolo di Delfi, qua abbiamo un mare di elementi che ci aiutano, come diceva qualche giurista, a fare, forse era Calamandrei, non sono così colto io, a fare quel cono di luce. Questo è il processo fa un cono di luce nel buio, noi navighiamo nel buio e abbiamo un cono di luce che è dato dagli elementi che siamo riusciti a raccogliere e che illuminano una parte della verità. Per questo diciamo noi, quando si tratta di questo cono deve essere più ampio, il diametro deve essere il più ampio possibile, e altrimenti non andiamo da nessuna parte. E per fare questo ho dei criteri ermeneutici fissati dalla Corte di Cassazione, non fissati da me, dal codice della Corte di Cassazione, che ci dicono come ci dobbiamo muovere quando abbiamo delle intercettazioni. E non è che io arbitrariamente dico no, questo è attendibile, questo che dicono questi soggetti è vero e questo no. Quindi noi diciamo che per questi motivi Pittelli non sta millantando affatto. Adesso ci vengono a dire gli altri perché Pittelli sta millantando. Pittelli che si spaventa se viene Luigi Mancuso a dirgli guarda che devi pagare Basile. Pittelli che si spaventa se dopo che gli ha detto che sono 2 milioni di euro invece 1 milione di euro lo vendono 1 milione di euro il villaggio Artuse, e si preoccupa di questo e poi va dicendo nel momento in cui Mantella sta collaborando e quelli sono disperati, voglio sapere Mantella che sta dicendo, poi vediamo tutte le dichiarazioni, dice non preoccupate, ci penso io, e poi non è vero.
Ma può essere mai che dobbiamo leggere queste cose nei provvedimenti giudiziari? Sì, aiuta tutti, e a Mancuso Luigi gli dice una fesseria. E allora cerchiamo di andare al sodo e alle cose serie. No, questa qua, insomma, diceva, cerco di andare al punto sulle due questioni che sono rimaste sul tappeto, poi c'è qualche altra vicenda collaterale che poi aggiungo. Vicenda Delfino, data l'ora tarda, sarà la collega a illustrare i dettagli di come si arriva a quella rivelazione. Io mi soffermo soltanto su alcuni aspetti. Uno, l'ho già detto, l'aggravante, e non credo di dover aggiungere altro. Una cosa però va detta subito, perché poi non si finisce mai, diciamo, di scavare, perché magari ci sono altre indagini, perché le acquisizioni servono per tante cose, perché ci sono rapporti con altre procure. Ecco, il coordinamento che dicevamo stamattina, l'idea del coordinamento, l'idea di scambiare gli atti. Un giorno mi arriva una comunicazione dalla Procura di Reggio Calabria e scopro che Reggio Calabria aveva una telematica su Gallone Pasquale. E dico, guarda un po', su una vicenda che in quel momento no, diciamo. Però chiedo alla Procura di Reggio Calabria, ma possiamo avere queste conversazioni di Gallone Pasquale? Eravamo ancora in una fase antecedente all'udienza preliminare, ma chiaramente non ne trovo. E quindi otteniamo queste fotoregistrazioni. Le dichiarazioni stavano qua. Nella stazione. Faccio un po' di buon ordine pure sul mio tavolo. Quindi, a parte la conversazione di Delfino che citavo prima, noi abbiamo fatto un giuramento. Allora no, siamo tutti una pigna, stop, se ti fai male tu mi faccio male anche io. Ma è chiaro che non è che posso spiegare tutta la storia dell''ndrangheta, della tirrenica, nella contestazione dell'aggravante su quel reato, ma insomma l'abbiamo già dal primo momento, l'aggravante è rimasta quella, poi la leggete sul capo di imputazione, ma si capiva già da quello, insomma gli atti c'erano. Siamo una pigna. E poi eccole qua. Sono le conversazioni telematica di Gallone, decreto 1902-18, il registro intercettazioni di Reggio Calabria, progressivi da 81 e seguenti sono nella richiesta di perizia, perché facemmo in tempo, perché mentre si approssimava l'udienza preliminare, il ROS, riascoltando tutte queste conversazioni, questa conversazione che era brogliacciata, se non ricordo male, l'attività della squadra mobile di Reggio, tra l'altro bravissimi, ma a volte, ecco, se sto indagando su un certo obiettivo, magari non sapendo tutto il contesto, non vedo, era brogliacciata, tipo che Gallone non trovava gli occhiali o qualcosa del genere. Qualcuno cerca gli occhiali. Invece per fortuna quelli del ROS gli occhiali ce li avevano, e quindi hanno trovato questi passaggi, che sono dei passaggi in cui c'era un colloquio tra Luigi Mancuso, Pasquale Gallone e, che te lo dico a fare, Giancarlo Pittelli,
che dopo le conversazioni sono del dicembre 2018. Anna, aiutami, la vicenda del Naselli credo sia di pochi mesi antecedente. A novembre, diciamo, le acquisizioni arrivavano a novembre. Si vede con Luigi Mancuso, a conferma che nonostante il fatto che in teoria Giancarlo Pittelli ha assunto la difesa di Rocco Delfino, poi in quel modo lì, diciamo, che poi vedete, a modo suo, diciamo, però poi a chi rende conto di quello che ha fatto? A Luigi Mancuso. Sì, noi lo diciamo, ma si sente benissimo. E si fa riferimento alle stesse identiche questioni che ritroviamo nella telefonica tra Pittelli e Naselli, cioè quando Naselli, che è stato incaricato, diciamo, di riferire su quello che stava succedendo a Teramo, Naselli che era già stato a Catanzaro, colonnello dei Carabinieri, si trasferisce a Teramo per pura combinazione, sicuramente la società di Delfino cambia sede e la sede legale viene scelta quella di Teramo, sarà stato sicuramente un caso. Si occupa a livello di comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico come comandante provinciale di Teramo della vicenda relativa a Delfino Rocco. I dettagli li fornirà la collega e gli racconta quali sono i profili problematici, cioè gli racconta di cosa si è trattato. La Cassazione li chiama interna corporis, che poi la Cassazione è su questo, come dire, la ricostruzione della sposa in pieno, la ricostruzione in fatto, interna corporis del comitato, e lui glieli racconta a Pittelli. Diciamo, il problema qua è che quello che avete messo come testa di paglia, cioè è evidente che è una testa di paglia, gli hanno fatto le domande evidentemente nell'istruttoria, gli avevano chiesto quanti erano i dipendenti, altri dettagli sulla società, e questo non sapeva niente. E quindi il colonnello, come dire, come è stato detto anche dai collaboratori, quando si può, e qua era un po' difficile, e quindi comunica questa difficoltà a Pittelli, tanto che Pittelli dice: vabbè, vediamo un attimo se possiamo rallentare, se possiamo prendere tempo, poi cerco un'altra strada. E qua infatti troviamo che Pittelli racconta: mi pare Giuliano, ma come? Tu sei l'amministratore delegato, quanti mezzi avete? E non mi ricordo. Quanti dipendenti avete? Non lo so. E che può fare il colonnello? Ora, la parola il colonnello nella perizia non ce la trovate. Qui sollecitiamo l'ascolto diretto di questa conversazione. Progressivo, giusto. 86 questo qua è. Ho detto che dall'81 a seguenti, questo è quello centrale, diciamo, il progressivo è l'86, il rit l'ho detto, però e poi Mancuso è incomprensibile, Pittelli, te li faccio leggere, colonnello o non colonnello, si capisce chiaramente che stanno parlando, perché prendete la conversazione, le parole di Naselli, le prendete, le spostate qua e trovate le stesse quasi identiche parole, ma si sente anche il colonnello. E che può fare, poverino, il colonnello? Più di così. Quindi che vuol dire? Non soltanto che Mancuso ha dato l'incarico a Pittelli di seguire la causa di Delfino della sua stessa pigna,
ma che Pittelli lo fa in quel modo, e che riferisce a Mancuso di come sta operando, cioè riferisce a Mancuso a conoscenza, non sappiamo se era a conoscenza prima, ma conosce Pittelli, sicuramente a conoscenza dopo, di come Pittelli sta perorando la causa di Delfino. Ha parlato col comandante provinciale di Teramo. Ma giustamente pure i mafiosi, ma che devono pensare di noi? Noi parlo Stato. Di fronte a queste schifezze. Che devono pensare? C'è il capocrimine, chiama l'avvocato ex parlamentare, dice mi serve un piacere, perché quello parla col comandante provinciale, sta le cose che si dicono nel comitato per l'ordine e sicurezza pubblica. Cioè i verbali te li faccio leggere. E in che via avete il deposito? Chi se lo ricorda? È che sono stupidi, il prefetto è stupido, come dire, cioè non è, lo capisce persino il prefetto. E qual è lo specifico interesse della cosca Mancuso? E allora di che stiamo parlando? Da stamattina. Perché loro vogliono che noi vediamo le cose, come dire, a pezzetti. Non vogliono che noi vediamo tutto. Perché poi quando questo quadro si comincia a sgretolare, ma non perché non c'è, perché il nostro sistema processuale lo fa sgretolare, perché passa il tempo, perché abbiamo queste regole processuali, perché poi si arriva in appello, giustamente a volte l'accusa, no, i colleghi sono tutti bravissimi, tutti più bravi di me, ma è chiaro che chi non ha seguito le indagini, questo esiste la parità delle parti, ma dove sta la parità delle parti? Dove sta? E avete capito a cosa mi riferisco. E quindi poi si arriva in Cassazione, ma non perché i colleghi della Cassazione, perché i colleghi della Cassazione dovrebbero fare tutto questo lavoro per dire che questa, quindi è importante che lo spieghiamo noi, per dire, e poi ci devo leggere i provvedimenti che scrivete, per dire che questa cosa è nell'interesse della cosca Mancuso, perché la cosca Mancuso e la cosca Miglioramalli sono la stessa cosa, e che quindi si muovono secondo quelle logiche, che la 'ndrangheta esiste per questo. E quindi se il Piromalli mi chiede c'ho un problema, io ho l'avvocato che parla con i comandanti provinciali, io ci mando l'avvocato che parla con i comandanti provinciali e devo spiegare che qui dentro questa vicenda c'è un interesse mafioso, lo devo spiegare? O sta facendo un fatto suo Luigi Mancuso? Ma a maggior ragione che non è lui, fosse stato lui. Dice è una cosa di Luigi Mancuso, no, è una cosa di interesse di uno della cosca Piromalli. È chiaro che c'è un rafforzamento dell'alleanza, dei rapporti, è una conferma, è un obbligo. È obbligato Luigi Mancuso, quando quello lo chiede, Luigi Mancuso sa che lo deve fare e sceglie il migliore per Delfino Rocco, il migliore a fare queste cose. E poi dice un'altra cosa Pittelli, sempre in questa, mentre cercavano gli occhiali. Era complicato da quel brogliaccio capire che c'era qualcosa di utile. Dunque, e allora io cosa ho fatto? Progressivo 81. Che ovviamente abbiamo dei frammenti, ma si capisce chiaramente, e si capisce ancora di più da questo passaggio. Cosa ho fatto? Con Fabrizio, che notoriamente è un collega di studio, abbiamo fatto una domanda di revisione della sua procedura. Siccome è competente Catanzaro, l'ho fatta a Catanzaro. Capito?
e gliel'ho bloccata in previsione di un esito negativo della Cassazione, quindi una via d'uscita gliel'ho conservata a Rocco. E la via d'uscita si chiama Petrini. La via d'uscita conservata a Rocco si chiama Petrini. E non abbiamo le dichiarazioni non abbiamo più, anzi sostanzialmente non ce l'abbiamo mai avute, le dichiarazioni di Petrini che racconta di questo episodio, però abbiamo le conversazioni della procura, altre conversazioni della procura di Reggio Calabria, perché è finita l'era in cui le procure di Reggio Calabria e di Catanzaro non si parlavano nemmeno, per fortuna è finita. E abbiamo un'altra conversazione, niente, si è spaginato tutto, di Reggio Calabria, che è quella propria dell'operazione Malapigna. Anche qua abbiamo chiesto, quando abbiamo depositato Malapigna, vi abbiamo chiesto l'estensione della perizia trascrittiva, ed è la conversazione nella quale Giancarlo Pittelli comunica a Rocco Delfino di aver avuto un colloquio con Petrini. Quindi tutto, come dire, pienamente coincidente con l'accenno che già fa Pittelli a Luigi Mancuso sulla strada che ha conservato per Rocco. Va da Petrini e rassicura poi Rocco Delfino. Adesso purtroppo sto cercando la conversazione ma non la trovo, sul fatto che ci ha parlato, sul fatto che sicuramente è una strada, stanno tentando la revisione del provvedimento di prevenzione di Reggio Calabria, che quindi presuppone un elemento di novità che sanno benissimo di non avere, tanto che lo dice chiaramente Pittelli, e quindi è una strada in salita, però si va a parlare con Petrini, si va a sondare se c'è questa possibilità di seguire questa strada. L'ho trovato. Progressivo 193 RIT 363 del 2019, ovviamente procura di Reggio Calabria anche questo, del maggio 2019, quindi fine 2018, vicenda Naselli che verrà spiegata nei dettagli dalla collega. Dicembre 2018 si fa il rendiconto a Luigi Mancuso di cosa si è potuto fare e di quello che purtroppo non si è potuto fare, commettendo quelli e quella una rivelazione del segreto, istigando un colonnello dei carabinieri a violare il segreto, e poi si anticipa quello che si farà. A maggio 2019 ha già parlato con Petrini. Ho parlato con il Presidente, sì, con molta chiarezza. Con molta chiarezza, la tua aggressione è incredibile. Stanno perseguitando forse Rocco Delfino a Reggio Calabria. Ho detto, guarda che hanno fatto una cosa incredibile e adesso prepariamo la memoria per spiegartela meglio. Io quindi gliela faccio la causa, però, perché sennò perdiamo soltanto del tempo. Non mi ha dato assicurazione. Ovviamente non me ne può dare visto il momento. Cioè non perché un giudice non dà assicurazioni a un avvocato che va a anticipare un'iniziativa processuale, ma perché non gliele può dare visto il momento. Però certamente se la guarderà con molta cura. Io sono convinto che possiamo sfruttare qualcosa. Poi noi abbiamo altre conversazioni dell'operazione Malapigna,
dalle quali si comprende anche in relazione ad altre vicende, anche in altre conversazioni dove si parla del Consiglio di Stato, della possibilità di accedere anche al Consiglio di Stato, della possibilità di raggiungere in qualche modo Frattini, del quale parlano in termini assolutamente negativi, e però Delfino dice vabbè, se serve qualcosa, se dobbiamo dare qualcosa. Quindi si capisce che il tipo, diciamo, di strada giusta, ecco, usando le parole di Agnello, il modo di aggiustare la situazione passa da lì. Racconta questa cosa e Delfino ha un buon ricordo, perché si ricorda che Petrini l'aveva assolto proprio quella stessa soluzione che poi la Cassazione utilizza per dire che non c'era aggravante. Cioè, Delfino è stato pure assolto. Il progressivo di questa, l'ho detto, lo ripeto, 193 RIT 363 del 2019. Progressivo 43, 12 gennaio 2019, RIT 4519, procedimento 66316 Regione Catanzaro. Anastasi. Per il resto lui consiglia sempre di tenere un profilo basso. Tenete presente, poi lo vedremo da qui a un attimo, Anastasi e Calafati stanno portando avanti anche un altro progetto, sempre nello stesso settore, nella zona di Squillace, e in questo progetto hanno coinvolto Pittelli, poi vedremo, quindi che lo conoscono direttamente e che sono rapporti stretti. Poi Aiello, altro conversante, è un uomo politico, diciamo, di una certa importanza in Calabria, e quindi Nicola Adamo, cioè, è un contesto sicuramente nel quale Pittelli si è mosso, li conosce tutti e si capisce anche dalla conversazione che è così. Il resto lui consiglia sempre di tenere un profilo basso, Nicola Adamo incomprensibile, Anastasi un profilo basso, Nicola Adamo non c'è niente qua dentro, Aiello nel salone tuo, che poi per il resto dice ci sono le intercettazioni ma non nulla fiumi su di te, insomma, no? Fiumi, Anastasi dice sì e ride. Comunque Anastasi chiude, dice di quello che lui sa, insomma, di quello che è riuscito a sapere, che lui ha un informatore. Poi si capisce quindi chi è questo lui, si capisce dall'informatore, e poi si chiude il cerchio. Lui ha un informatore che riesce ad entrare, che era della DIA, che ora un po' l'hanno messo da parte, ancora riesce ad avere qualche informazione. Aiello dice no, mo è dentro i servizi quell'informatore suo, e mo è dentro i servizi quell'informatore suo, lo ripete 2 volte. Dentro i servizi quell'informatore riesce ad avere qualche notizia, e Aiello dice Michele Marinaro. Anastasi, Michele, bravo, che io l'ho incontrato, ti ricordi quando tu mi hai detto quella cosa alla Camera? E Aiello dice per la prima volta, e chi ce l'ha messo? Lo ripete 3 volte, ci tiene a dire che ce l'ha messo lui. Che mi dicevano che io non sapevo ancora, sì, e domanda a Michele chi ce l'ha messo. Ancora, e domanda a Michele. E poi, a chiudere il cerchio, che informatore è Michele Marinaro di questo lui, progressivo 46, RIT 4519, PP 66316 Genere Catanzaro, Aiello chiude il discorso. A Michele dentro i servizi fa le imbasciate a Pittelli, ma ce l'ho messo io. Noi pure questa qua avevamo portato all'esame a Catanzaro, tra l'altro poi abbiamo accertato, anche sentendo testi, Marinaro entra ai servizi a fine marzo del 2018, credo. Sì. L'avevamo portata al Tribunale dell'esame di Catanzaro, l'hanno pure acquisita
e poi ci hanno detto che Pittelli millanta. Pittelli millanta a tal punto che il suo informatore della DIA, poi passato ai servizi, si noti che i canali istituzionali di Pittelli sono noti alla cosca. Cioè in quella conversazione Pittelli dice chiaramente, si sente colonnello, ma si sente o non si senta, sta riferendo chiaramente a Luigi Mancuso il risultato della sua istigazione alla rivelazione del segreto istruttorio. Giamborino, e chi se lo sa Giamborino, diciamo, lo sa senz'altro anche Luigi Mancuso, sapeva qual era il canale, cioè non era generico il riferimento alla possibilità di Pittelli di ottenere informazioni, ma sapeva che il canale di Pittelli era la DIA, qualcuno alla DIA. Dalle conversazioni che abbiamo visto prima nel nostro procedimento, da queste conversazioni è chiaro a tutti quelli che vogliono sapere qualcosa, sempre quelli che però fanno parte di una certa cerchia, qui vogliono sapere qualcosa di questa vicenda giudiziaria, Pittelli vede quello che riesce a sapere, e sanno anche queste persone che l'informatore di Pittelli è Michele Marinaro. È talmente millanta Pittelli che in quel periodo contatta continuamente Michele Marinaro, è talmente millanta Pittelli, talmente, come dire, è assurdo, secondo il Tribunale di Catanzaro, immaginare come Pittelli avrebbe garantito quella prestazione, che Michele Marinaro ce lo ritroviamo a dicembre a sentire Mantella. Io mi ricordo quando abbiamo trovato questo verbale, per puro caso, anche qui. È chiaro che il caso, cioè, se lavori tanto, diciamo, queste percentuali, diciamo, di beccare le cose anche solo per sbaglio, diciamo, aumentano. C'era il dottore Mancuso che cercava dei verbali di Mantella in banca dati e mi domanda: ma tu sei andato a Napoli a sentire Mantella? Io dico no. Tu sei andato? No. Tu sei andata? No. E tiriamo fuori questo verbale che ci è sembrato subito strano che fosse un verbale della DIA, che non ci risultava essere coinvolta, diciamo, nell'analisi e dichiarazione di Mantella. E poi ci sembra ancora più strano scoprire che quel verbale, in una fase ancora, come dire, calda della collaborazione di Mantella, era stato effettuato senza la presenza del pubblico ministero. Ancora di più siamo trasecolati quando abbiamo letto che tra gli ufficiali di PG che avevano redatto quel verbale c'era Michele Marinaro. Michele Marinaro, delegato da un collega ignaro, ma in quel momento lo eravamo tutti. Michele Marinaro era un maresciallo della DIA, collega che ha delegato così in caccia informativa di sentire anche Andrea Mantella. E qui poi, dopo che stai lavorando su certe ricostruzioni e quindi noi avevamo segretato i nomi degli indagati, diciamo, principali, quelli sui quali avevamo questo tipo di sensazioni, cercavamo di agire nella massima cautela e ce le avevamo sotto le scrivanie, ce le avevamo nei nostri corridoi. Gli facevamo le deleghe. E quindi abbiamo letto il verbale che insomma già si capiva che non era il verbale del secolo, e quindi giustamente andiamo a sentire Mantella. Ora anche qui
fatto un processo per omicidio dove gli imputati sono stati assolti per questione di secondi. Mi ricordo, erano passati 5 secondi tra uno per l'altro, 10 secondi, no, il tabulato è così, va bene, è un omicidio. Qui dobbiamo ragionare su quando è arrivato Mantella, a che ora è arrivato il treno, a che ora se ne sono andati, quanto tempo sono stati, se la durata del verbale è di 8 minuti. Giustamente Mantella poi risponde: scusate, ma io mi ricordo che ho parlato 5-10 minuti, un quarto d'ora, poi se la registrazione è durata 25 minuti, ma io che ne so quando hanno attaccato il registratore. Sofos abbiamo detto mentre, come dire, facevamo un verbale, e cosa mi è stato chiesto, come dire, fuori sacco, nei corridoi, nella stanza, mentre si arrivava, voglio dire, dobbiamo stare a contare il minuto per ritenere che nel corso di un interrogatorio dove non c'è un pubblico ministero presente si possa trovare tempo e modo per fare delle domande a Mantella non verbalizzate. Poi torno a Mantella. Abbiamo sentito il maresciallo di Somma, che alla fine, quello che accompagnava Marinaro, si cerca di ricostruire quei momenti, a che ora siete arrivati, il treno, il pasto, il pranzo, ma poi in quanto tempo hanno messo le sedie, erano spostate, 10 secondi, ma poi vi stavo spiegando, no, eccolo qua. Il verbale riguardava Sgromo, Mantella aveva chiarito gli argomenti già esplorati, dunque. Dottoressa Frustati, avvocato, ho seguito questo passaggio centrale, l'ho seguito. Ovviamente quando ci sono questi 5-10 minuti può accadere in qualunque verbalizzazione, diciamo, che si spenga il registratore e che ci siano riaggiunte di dati. Ed insomma no, il registratore è stato già spento, avevamo già chiuso tutto quanto. E una collega domanda: perfetto, si dà atto dell'aggiunta di questi dati. Nel caso in cui vengono aggiunti, in questo caso noi non li abbiamo aggiunti, questi dati ulteriori rispetto al verbale che riguardava Sgromo. Quindi ci sono stati 5-10 minuti, ma non erano argomenti che sono stati aggiunti. Esatto. Quindi le chiedo, ricordate il motivo per cui non sono stati aggiunti, se erano cioè dei temi che esulavano dal tema principale che mi pare riguardasse l'imprenditore Sgromo. Sì, il tema principale era l'imprenditore Sgromo. Non sono stati aggiunti anche perché poi Mantella ha precisato di averne già parlato, già verbalizzato con altri PM. Queste cose a domanda proprio del maresciallo Marinaro, se avesse già detto queste cose. Nel caso negativo avremmo riaperto il verbale e inserito. Certo, sì, sai che cosa ha detto. Certo, quindi Mantella aveva chiarito che erano argomenti già esplorati da altri PM. Le domande erano formate da lei, se lo ricordo, dal maresciallo Marinaro. E prima ancora precisa qual era il tema. Il tema, ecco qua. Su domanda dell'avvocato Ferraro: e senta, l'ultimo chiarimento, lei ricorda se in occasione di questo interrogatorio a Napoli di Mantella Andrea avete chiesto al collaboratore Mantella Andrea avete formulato domande su argomenti diversi rispetto a quelli inerenti Sgromo? Guardi, nell'attesa dell'arrivo della scorta, il maresciallo Marinaro ha fatto alcune domande al Mantella. Ora, l'argomento di queste domande non ce l'ho ben presente, a parte uno che riguardava delle perizie mediche per delle scarcerazioni facili, e quindi queste domande le ha fatte anche perché poi la certezza ce l'ho, perché il maresciallo Marinaro poi ha chiesto a Mantella se queste dichiarazioni le avesse già fatte, perché altrimenti noi stavamo là, avevamo già chiuso il verbale.
chiuso il registratore e chiuso tutto. Dovevamo riprendere tutto per poi rimettere agli atti. Quindi, ancora una volta, quello che dice Mantella è riscontrato. Ancora una volta, adesso vediamo cosa dice Mantella. Sì, dall'altro ufficiale del PG. Vabbè, è inutile che io dica quanto è grave tutto questo. Mantella è credibile in generale e ogni volta che andiamo a pescare su vicende specifiche troviamo, in questo caso così, davanti a voi, ecco, come si dice quando ci riempiamo la bocca, nel contraddittorio delle parti. È riscontrato perché è riscontrato il fatto che si sia parlato di temi ulteriori rispetto a quelli che sono oggetto del verbale e quelli per i quali avevano ricevuto la delega dal collega della Procura. È riscontrato il fatto che di questi argomenti non è stata fatta alcuna verbalizzazione, lo dice il testo ma è documentale. È riscontrato il fatto che si sia parlato di argomenti riferiti ad altre procure, di scarcerazioni facili, quindi evidentemente, ma poi lo vediamo, evidentemente attinenti anche alla responsabilità di avvocati e giudici. Poi lo sappiamo anche perché poi è stato fatto un processo anche a Catanzaro per una parte sulla questione delle perizie e di come si arrivava a quegli esiti. Ma altra parte delle scarcerazioni facili erano oggetto delle dichiarazioni di Mantella che poi sono finite a Salerno o che erano state rese all'autorità giudiziaria di Salerno. Ora l'argomento di queste domande non ce l'abbiamo sette, a parte uno che riguardava, quindi questo è uno. E quindi se il dichiarato di un collaboratore anche su un solo segmento in questo caso è riscontrato, ed è riscontrato clamorosamente, devo valutare come prova piena a questo punto, perché dichiarazione del collaboratore più un riscontro così individualizzato su Marinaro. Non ci dimentichiamo che Marinaro risponde di concorso esterno. Poi la Corte di Cassazione aveva già chiarito che la il mancato riconoscimento della gravità indiziaria già dal GIP sul concorso esterno di Marinaro, ma poi voglio dire, Marinaro fa anche un'altra rivelazione che è contestata, il tema è stato affrontato nell'istruttoria dibattimentale. È chiaramente l'informatore stabile di Pittelli Giancarlo. Chiaramente si muove alla ricerca di notizie relative a Marinaro Michele, relative alla dichiarazione di Mantella Andrea. Questo dato è noto alla Cosca Mancuso. Pittelli si attiva e Marinaro si attiva. Guarda, noi non abbiamo i contenuti delle conversazioni tra Marinaro e Pittelli, ma sappiamo che la Cosca sapeva che Pittelli contava di raggiungere quell'obiettivo attraverso l'aiuto di Marinaro Michele, e sappiamo che Marinaro Michele, perché adesso lo sappiamo, ha fatto quello che dice Mantella, cioè gli ha rivolto domande fuori verbali in maniera che non sarebbe stata mai tracciabile, come dice Mantella. E quindi Pittelli l'ha allungato il braccio di Mancuso Luigi e insieme a Marinaro l'ha allungato il braccio di Mancuso Luigi fino ad arrivare quasi a toccarlo Mantella. Sì. Mantella racconta
secondo me anche lui stesso un po' imbarazzato, un po' meravigliato di quello che gli stava succedendo mentre gli succedeva, e di quando poi ce lo racconta, descrive bene, devo dire, i due personaggi della DIA che lo vanno a sentire, nota delle anomalie, però dice: sono un collaboratore, il mio impegno è rispondere alle domande che le autorità mi fanno, ero alla DIA di Napoli, quelli erano della DIA, e ha risposto verbale e fuori verbale. Quando si fanno gli interrogatori, il magistrato sta con gli investigatori chiuso dentro un ufficio. Quando poi arriverà il mio avvocato, io entro in compagnia del mio avvocato, la scorta mi lascia agli investigatori presenti, la scorta mi aspetta fuori e quindi io faccio l'interrogatorio davanti al procuratore, e questo è quello che avviene di solito, in presenza del mio avvocato e giustamente degli inquirenti che il procuratore ritiene opportuno che deve sentire. Mai, non è successo mai prima una cosa del genere, tanto è vero che io rimasi sorpreso di quella cosa fatta nei corridoi della DIA di Napoli, tanto è vero che il piccoletto era pure curioso a chiedere al mio caposcorta da dove stavamo arrivando, piccoletto marinaro, da dove stavamo arrivando, dico che marinaro perché poi lo descrive, insomma, i capelli neri brizzolati, gli occhiali, lo distingue dal rossiccio, che poi il rossiccio è di somma, l'avete visto nel contraddittorio delle parti. Da dove stavamo arrivando? Che è l'unica domanda da non fare mai al personale del NOP. E il mio caposcorta si insospettì e gli disse: collega, noi veniamo da Roma, dal servizio centrale, e basta. La ripartizione è stata fatta dopo, prima abbiamo, come si deve dire, chiacchierato nei corridoi. Il signore Alto Rossiccio sistemava il computer, le registrazioni erano ancora accese, il bastino con i capelli brizzolati e gli occhiali mi intratteneva nei corridoi. In modo con confidenza, insomma, mi ribadisce, mi diceva contro chi avevo fatto le dichiarazioni. Io gli ho detto che ho raccontato la storia dei miei familiari, che mi hanno ripudiato dopo la mia collaborazione. Gli ho raccontato, insomma, che stavo facendo le dichiarazioni nei riguardi di Mancuso, dello Bianco, dell'avvocato Pittelli, di persone. Mi ha riferito se sapevo qualcosa pure riguardo della massoneria, e io ho detto sì, qualcosa della massoneria. E poi è curioso anche come vi sia corrispondenza tra l'ansia che si legge nelle conversazioni tra Pittelli e Giambolino, e tra Giambolino e gli altri su questo tema, cioè di cosa sta parlando Pittelli, cosa siamo riusciti a captare, cosa vogliamo sapere di più, e quello che Marinaro chiede a Mantella. Tant'è che nelle conversazioni ci domanda: ma ha parlato di avvocati, ha parlato di medici, ha parlato e qua troviamo, lo dice Mantella, troviamo questi temi qua. La massoneria. Chissà perché Marinaro chiede della massoneria. Abbiamo chiacchierato un bel po' nei corridoi, un bel po', non intendo dire 30 secondi, il tempo strettamente necessario dei saluti, e poi spiega: io ho parlato perché pensavo di poter parlare, di dover parlare, ma il giudice lì non lo vedevo, il magistrato non lo vedevo. Ho visto due persone, insomma, che io poi non sono una persona sprovveduta del tutto, qua è Modesto Mantella. Me ne sono accorto che c'era qualcosa che non andava, che non era di consueto, ecco, voglio dire.
Signor procuratore, io sono stato spronato, sono stato scandagliato, sono stato sondato da questo signore bassino con i capelli neri, come si dice brizzolati, con modi amichevoli e amicali, insomma, dandomi del tu. Andrea, hai fatto bene. Così, colà, voleva, era più interessato a sapere quelle cose lì. Alla fine sono stato interrogato 10, ma a perdere tempo di sgromo, che era un testimone di giustizia, cioè alla fine veramente il verbale è poca cosa. Di cosa si è parlato? Verso chi avrei fatto le dichiarazioni? Di Pittelli, se sapevo, se ero a conoscenza di queste situazioni della massoneria, se ero concentrato, se la mia dichiarazione era concentrata solo su appartenenti all''ndrangheta, tipo omicidi, droga, come si dice, di ordinarie dichiarazioni. Lui spostava sempre il ragionamento, la buttava sempre per sapere dei cosiddetti professionisti. Cercava di sondare le mie conoscenze in diversi fronti, spostava sempre l'argomento sugli imprenditori, su Pittelli, su avvocati, su Chiaravallotti, spostava. Ancora. Il tema del verbale non abbiamo parlato più di 5-6 minuti, solo ed esclusivamente di sgromo. Sgromo non mi era stato mai nominato sia nella cameretta sia nel corridoio. Nel corridoio e nella cameretta si parlava della massoneria, di imprenditori, di persone di alto livello, si parlava dei Mancuso, si parlava dei cosiddetti colletti bianchi. Senta, signor Mantella, lei ha menzionato come argomenti trattati nel corridoio della saletta prima di avviare la registrazione di imprenditori, avvocati, le è stato chiesto anche se le avesse parlato di magistrati, sì, di magistrati, tipo Pittelli, tipo di altri magistrati sulla Corte di Appello di Catanzaro, e io ho detto di sì, ho fatto il nome pure all'epoca di Petrini. Io ho associato la figura di Pittelli perché Pittelli era parte del sistema della corruttela che c'era in atto, sicuramente c'è tuttora a Catanzaro, dei magistrati. Io là in modo scherzoso, nel senso scherzoso come cordiale, mi correggo, cioè voglio dire in modo sociale, gli ho detto sì, che adesso ho già messo a verbale che c'è Pittelli, Torchia, tutta questa congrega di avvocati che corrompono i magistrati. Questo magna, insomma, se verranno riscontrate le mie dichiarazioni farò venire un terremoto. Non solo agli 'ndranghetisti, ma pure alla magistratura corrotta, ovviamente. Io a Pittelli l'ho sempre associato, non solo oggi, in questo momento l'ho sempre associato come uno, come il capo della congrega, che gestisce la situazione di corruttela insieme a Staiano, insieme a Torchia e compagnia bella. Famiglia di 'ndrangheta si soffermava sulla figura di Luigi Mancuso, si soffermava sulla figura del Mancuso, ecco. Sì, certo, se avessi fatto delle dichiarazioni anche per conto del Mancuso, e lui, questo è un passaggio importantissimo, e lui praticamente mi fa, ma tu come cacchio fai a saperle queste cose se sei sempre stato contrapposto alle loro cose? Questa frase la trovate anche questa nelle conversazioni tra Pittelli e Giamburino. Anna, prendi l'appunto così poi la evidenzi tu. La trovate, perché prima dicono ma lui si spaventa, no? E gli risponde Giamburino, ma lui non ha mai avuto rapporti diretti. Infatti Mantella poi su Mancuso Luigi riferisce quel poco di esperienza comune, perché poi non si sono incrociati. Cioè la storia di Vibbo che abbiamo sintetizzato così estremamente malamente oggi, che comincia con Luigi Mancuso, passa attraverso la detenzione di Luigi Mancuso, tutto si spariglia sotto la reggenza di Pantalone Mancuso,
emerge Mantella e quindi si creano le aggregazioni con i Piscopisani, con i Bonavota, poi lo vedremo nel corso di queste udienze, e poi tutto cessa perché Mantella va in carcere per collabora e Mancosulici esce fuori. E infatti poi tutto si ricompatta, no? Vengono meno gli elementi distonici, diciamo. La storia dell''ndrangheta è fatta tutta di queste situazioni qui, è tutto uguale. Se andate sul mandamento ionico reggino trovate le stesse storie con gli stessi personaggi che poi vogliono emergere, poi non ci riescono, poi si ristabilisce lo status quo. Cioè questa che ho definito classe dirigente, questi che hanno inventato queste regole, quei nomi che avete sentito oggi, e ci siamo limitati a quelli di questo distretto sostanzialmente, ma vale anche per tutte le famiglie del Reggino che sono state toccate da queste dichiarazioni, è la classe dirigente dell''ndrangheta che con queste regole governa l''ndrangheta da 40 anni. E quindi, vabbè, dice Vittelli, ma allora perché si preoccupa? Se non ci ho avuto mai a che fare, e gli risponde Giammone, vabbè, per sentito dire. E Mantella si ricorda questo particolare, cioè la stessa, quindi gli stessi temi, le stesse osservazioni che ci sono nelle conversazioni di Vittelli le troviamo in bocca a Marinaro quando parla con Mantella fuori sacco, fuori registrazione. Come cacchio fai a saperle queste cose che sei sempre stato contrapposto? Sì. Tu di Vittelli sai pure qualcosa? Gli ho detto io. Hai voglia? Sto per concludere. E ancora il progetto sul villaggio di Squillace, progressivo 1233, 14 aprile 2017, RIT 117 2017, Anastasi lo stesso di prima, Pasquale Anastasi e Vincenzo Calafati. Si parla di questo progetto. Su queste conversazioni avete sentito anche i testi del PC. Si parla di come realizzarlo. Lo vede che lui ragiona che gli deve dare il posto, ci vuole pure gente intelligente che gli deve spiegare lui al sindaco: te ne diamo 20, te ne diamo 10, queste sono cose che sappiamo già. Secondo te il sindaco non viene? Pure che tu non avresti parlato, il sindaco Calafati dice: è venuto da solo quello a trovarti, dice: chi è qua, vuoi questo? Vedi che qua abbiamo 5 persone da impiegare, cioè si immaginano già che poi dovranno accontentare qualche politico per piazzare qualche posto di lavoro. Comunque lo fanno in tutto il mondo, figurati se non lo fanno qua. Dopo mi sono anche informato, la zona è relativamente tranquilla, insomma, no, relativamente, ho detto, non è tra le più pericolose,
non devo spiegare di cosa stanno parlando. No, infatti, ma se l'ha affrontata là, figurati qua. No, qua c'è Giancarlo. C'è Giancarlo che appunto, li difende tutti lui. Sì, ma però lo si conoscono al 110%. Allora anche qui, come nella vicenda Valtour, per questo poi bisogna leggere gli elementi tutti insieme. È proprio il ruolo suo. Cioè è il ruolo che gli attribuiscono non solo i mafiosi ma anche imprenditori. Calafati è arrestato nell'operazione Olimpo perché anche lui svolge questo ruolo, come dire, in altri contesti di interfaccia con i Mancuso. Possiamo andare perché c'è Giancarlo che li difende e quindi possiamo accedere a quella protezione perché Giancarlo li conosce. Poi si comprende dalla conversazione, addirittura arriva proprio la chiamata di Pittelli mentre stanno parlando. Il test di PC vi ha spiegato gli elementi di contorno. E poi c'è un'altra conversazione che citavo prima, Galati, Domenico Salvatore, l'abbiamo citato più volte, un personaggio che storicamente è stato sempre accanto a Pittelli, con alti e bassi, anche la vicenda Trust Plastron lo abbiamo visto, sicuramente è uno di quelli che lo conosce meglio, tant'è che è uno di quelli con i quali si confida Pittelli. Noi abbiamo acquisito anche un gruppo di conversazioni provenienti dall'indagine della Procura di Catanzaro, della squadra mobile di Catanzaro in questo caso, procedimento 4189. Ecco, giusto per capire quanto sono vicini. Progressivo 6534 del 17 gennaio 2019. Sto cercando il numero di diritto, ma non lo trovo. I diritti di questo procedimento sono 153818 e 116118 e 177718. E comunque questo è il progressivo 6534 del RIT che vi abbiamo chiesto, ora non ho a disposizione il numero tra questi del RIT. Si parla di una vicenda, sempre di indagini che sono in corso, di una vicenda che avrebbe in qualche modo toccato Pittelli, sfiorato Pittelli. Basile chiede, tu puoi fare quello che vuoi, però ascoltami, tu le hai lette le cronache recenti, no? Sì, le inchieste su di lui, sui magistrati, su tutti, no? E Galati dice, allora, quando ha detto che, sì, ho letto, quando ha detto che non è lui, il personaggio, stai tranquillo che è lui, che lo conosco da 11 anni, da 20 anni, non devi avere dubbi per niente. C'è già quella frase, non sono io, è lui sicuro, ma non dovevano neanche indagarlo, te lo può certificare. Ora Pittelli in spontanea dichiarazione ha detto che qua si riferiva alla vicenda Analdi, alla vicenda dei Trani, che poi alla fine sostiene che non si trattava effettivamente di lui e comunque dava una sua versione dei fatti. Ma quello che ci interessa è intanto l'attestazione di Galati che lo conosce da 20 anni. Rispetto
a rapporti e inchieste che riguardano Pittelli e magistrati, Galati è sicuro, diciamo, di conoscere bene Pittelli, che quindi è assolutamente, come dire, 20 anni che fa questo, come abbiamo dimostrato stamattina. E poi il soggetto al quale Pittelli si rivolge in un momento di difficoltà, e forse aveva saputo delle indagini già, forse siamo sia a gennaio 2019 l'ha sicuramente già saputo. Progressivo 10.513, sempre di questo gruppo di conversazioni. Pittelli dice a Domenico Galati: Domenico, se mi dovesse succedere qualcosa, in un paio di pantaloni trovi la Bibbia. Perché mi stai dicendo questo? Così sei impazzito? No, e allora se mi dovesse succedere qualcosa sappi che nei pantaloni c'è un appunto. Solo io lo so? Come solo io lo so? C'è scritto tutto, tutta la vicenda è tutta scritta. Di cosa se stai parlando non sappiamo, ma sicuramente, ecco, questo è il livello di rapporti tra Galati e Pittelli. Cioè Pittelli, immaginando qualcosa di estremo, se mi dovesse succedere qualcosa, possiamo metterci l'idea che vogliamo, redige un appunto che per lui è la Bibbia e lo dice solo Domenico Galati. Mi perdo pezzi ormai. Ed è Domenico Galati proprio, progressivo 16 del 29 giugno 2019, ritto 709-2019, sono appartenente a questa conversazione al gruppo di quelle di Olimpo, di cui abbiamo chiesto l'estensione, della dichiarazione alle quali abbiamo chiesto l'estensione della perizia. E Galati parla con Agostino Redi, altro imputato di questo procedimento, altro soggetto quindi con il quale si può parlare, diciamo, si parla di varie vicende, ancora di Basile, di soldi. Galati dice sì, zero. Hai fatto fare un mutuo a Cittanova con persone che mi hai portato tu, io ero l'amministratore, insomma altre questioni di questo tipo. Dimmi tu che devo fare, io adesso purtroppo sto combattendo per cacciare a te, perché c'è quell'ansioso di Pittelli pure nel mezzo, sventurato. Io gli impegni vanno mantenuti poi. E lei dice, certo, ma che fai, soldi Pittelli con i soldi che non ha una lira? Sì, ironica, incomprensibile. Galati dice, no, dicono di no, ma l'altro giorno è andato a parlare pure con Luigi. Si è fatto mandare, gli hanno fatto mandare da un certo Pronesti 4 milioni di dollari sul conto corrente. Lui glieli ha fatti arrivare, gli sono arrivati a Giancarlo. E adesso a questo l'hanno arrestato, quindi abbiamo la certezza che si tratta di dottor Pronesti, perché era stato arrestato per un'azione errore fatale. Credo che i poliziotti abbiano riferito anche su questo, ma le date sono lì. E quindi per questo è ansioso lui. E come? Dicevamo di Mangone, dicevamo dell'alto livello, ecco, a proposito di come si interpretano le conversazioni e di come si fa la verifica dell'attendibilità di quello che vi ho detto, le conversazioni. Non sappiamo la storia di questi 4 milioni di dollari. Sappiamo che però chi la dice è la persona a cui Pittelli stava affidando forse le sue ultime volontà, o comunque qualcosa di assolutamente intimo, riservato e prezioso in vista di un evento catastrofico. Quindi non è uno che possiamo dire che non sa le cose, qui millanta.
In tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di concorso esterno l'attività del professionista che, in esecuzione di una promessa fatta ai vertici dell'associazione mafiosa, assicuri il suo concreto impegno in attività collegate alle sue funzioni, travalicando i limiti del mandato. Sezione sesta 32373 del 4 giugno 2019 a Iello. Ad esempio, si precisa in giurisprudenza, seguendo l'irregolare gestione di un procedimento giudiziario, portando all'esterno del carcere messaggi del capodetenuto. Ci sono altri esempi in questo processo. In tal senso, tentando di influire illecitamente sugli esiti dei procedimenti penali, fornendo suggerimenti per eludere l'investigazione. Ecco, un altro passaggio importante che mi stavo dimenticando, poi ci tornerà la collega. Quando Giamborino parla con Ceravolo, anche questo passato in sordina, quando Giamborino parla con Ceravolo, sì, che poi abbiamo sentito, abbiamo visto cosa ha detto. Quando Giamborino parla con Ceravolo e parlano dei verbali di Mantella, parlano del rapporto tra lui e Mantella, la vicenda della presunta estorsione da Ceravolo, Giamborino già gli dà le consegne su cosa dovrà eventualmente riferire se sentito nuovamente dall'autorità giudiziaria, e la consegna di Pittelli è quello di dire che Mantella l'ha minacciato. Giamborino dice: l'avvocato mi ha detto che stai tranquillo, dici così, dice, ma non è, io ho accusato, poi devo accusare anche gli altri. E dice: no, tu accusi solo Mantella. Quindi già, prima ancora che si imbastissero i processi, già dal primo, come dire, contatto, già Pittelli ha dettato la linea che non è una linea difensiva e basta, cioè sta dicendo a Giamborino della Cosca Mancuso di dire a Ceravolo di riferire il falso, perché di questo si tratta, qualora dovesse essere sentito. Dall'autorità. Una cosa è la linea difensiva, per quanto preventiva quanto si vuole, altra cosa è dire a potenziali testi cosa dovranno riferire, anche, come dire, a prescindere da quella che è la realtà del patrimonio conoscitivo in loro possesso. Altro elemento importantissimo. E anche questo passato in cavalleria. Tutto il problema è quando ha accusato il fratello. Poi, altro passaggio importante, ciò che conta è che assicuri il concreto impegno, non che raggiunga il risultato, in attività collegate alle sue funzioni. Quindi deve arrivare dove Luigi non arriva, deve allungare il braccio di Luigi, non deve portare il risultato perché si configuri il reato di concorso esterno. Altri esempi che fa la Cassazione: poi dal momento che ha veicolato al CRAN un'informativa riservata di polizia giudiziaria di cui era comunque venuto in possesso, evidentemente al fine di eludere le investigazioni o sterilizzarne gli effetti. E quindi cerchiamo di sapere cosa ha detto Mantella sotto quegli omissis. Cerchiamo di sapere cosa è stato detto al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Teramo per aiutare l'amico dei Piromalli. In tema di associazione di tipo mafioso, l'avvocato che, senza limitarsi a fornire al proprio cliente associato consigli, pareri, mantenendosi nell'ambito di quanto legalmente consentito, si trasformi in un consigliore della Cosca, assicurando un'assistenza tecnico-legale finalizzata a suggerire sistemi e modalità di elusione fraudolenta della legge. Risponde del diritto di concorso esterno, ovvero addirittura anche quello di partecipazione all'associazione qualora ricorrono gli ulteriori presupposti dell'affectio societatis
e dello stabile inserimento nella struttura organizzativa del sodalizio. Poi più parlo, più leggo la Cassazione e più mi rendo conto che forse il GIP non era andato lontano dalla corretta qualificazione giuridica della condotta di Pittelli. Sezione seconda, numero 17.894 dell'8 aprile 2014. In tema di associazione di tipo mafioso integra la condotta di concorso esterno l'attività del professionista che in esecuzione di una promessa fatta ai vertici dell'associazione mafiosa assicuri il suo concreto impegno nell'irregolare gestione di un procedimento giudiziario, e questa è sempre la IELLO, posto che il sodalizio si rafforza comunque per effetto di quel contributo. E certo, non essendo necessario che i presupposti delittuosi siano stati concretamente realizzati, proprio in chiaro. Poi possiamo, se vogliamo, mantenere il dubbio dopo aver letto i verbali di Mantella su quel punto, i verbali di Somma e le altre conversazioni che dipingono la figura di Marinaro Michele, i contatti telefonici prima e dopo l'interrogatorio di Mantella a dicembre, che l'obiettivo sia stato anche concretamente realizzato. Io onestamente questo dubbio non ce l'ho, ma non è necessario. È necessario che attraverso tutta questa ricostruzione che ci sia stato il concreto impegno e che Pittelli aveva chiaramente la possibilità di raggiungere quel risultato. In definitiva, deve ritenersi che la figura del legale ha finito per essere inserita in tale analisi in relazione alla capacità del soggetto, ove disponibile ad agire ex ordinem, di costituire un punto di riferimento per consentire al sodalizio di superare situazioni patologiche o di dare forma idonea a programmi illeciti. Ancora, deve ritenersi che la figura del legale, ecco, questa è quella che stavo leggendo, programmi illeciti, dovendosi in tale prospettiva parametrare sul piano causale la condotta alle diverse situazioni. Sezione sesta, 25.619 del 25 giugno 2020, Pittelli. L'ho trovata cercando la giurisprudenza, sì. Addirittura la Cassazione quasi spinge, questo è il 2004 però, anche perché si è sottolineato che integrano gli estremi della condotta di concorso esterno dell'associazione di tipo mafioso pure le prestazioni rese da un professionista del settore legale, le quali, pur astrattamente dovute in favore di chiunque ne faccia richiesta, devono essere rifiutate, allorché di esse possa ragionevolmente ritenersi che riguardano atti ed operazioni illecite compiute da soggetti mafiosi. Va bene, per oggi penso di potermi fermare qui. Proseguirà il nostro intervento sicuramente il 15, perché non ho bisogno a questo punto dell'udienza di domani, e il dottore Mancuso che proseguirà sulla Cosca Mancuso e quindi sulla locale di Limbadi. E nelle nostre intenzioni anche il giorno 16, salvo sistemare delle concomitanze con altri processi e quindi eventualmente cambiare programmi tra di noi che saranno comunicati, no, solo tra di noi, saranno comunicati il giorno 15 stesso. Presidente, cioè, ci sono anche posizioni concomitanti. Cercheremo di rispettare questo programma e quindi il 15 e 16 dovrebbe proseguire il dottore Mancuso con la locale di Limbadi e comunque con gli esiti delle attività svolte dal Rosso di